Ok. Improvvisazioni, maker. Ma c'è il cuscino che avevi? Probabilmente no. Anche perché della cifra che mi ha domandato parava bassa, quindi... Dal palco centrale, non il palco laterale, non quell'altro, ma quello centrale, da dove sentite venire queste voci, ovvero dal centro della piazza, dal centro nevralgico del nuovo mondo. Flavio Furian è stato escluso dalla comunicazione, giustamente, e ha... Voglio dire la mia. Sta arrivando Carlo. No, sta passando. Sta passando. Però Carlo. ha preso il balzo. No, mi indavo per le mie, ma vedo che ho sempre paura e quindi... Perché quando ti spunti vuol dire che sta per succedere qualcosa. Siamo in ci buone sono. mani perché vedo qua Diego e Eric. Pronti. Allora, non funzionavo Alla perché ero peggio- sul mute. Alla peggio se tacchiamo al tram. Ecco, in ecco. caso. Vedi? Arriva ma lancia gli assist, no? Allora, siamo sul palco centrale e la giornata sarà piena perché ricordiamo che del palco non si butta via niente. Tra Bravo. Piazza Leonardo Bravo. da Vinci e Largo Basilare. Galileo Galilei. E abbiamo due maker qua che noi li conosciamo bene, no? Sì. Quindi Erika Ronchini e Diego Manna. Un Che sono- applauso! Possiamo dare... C'è un secondo microfono? Allora, doniamo un microfono ad uno dei due. Chi è più portato per il catetere? Lui Dalla giustamente faccia? sta indicando No, Diego. come dalla faccia? Dalla faccia, direi, così lo vedo più sofferente. Allora, che presenterà un gioco o un gioco, un zogo a seconda. zogo. Zogo con la Z, sì. Un zogo con la Z che si chiama Attacchite al tram.
Beh, se si chiama Attacchi dal Tram noi siamo costretti a parlare in triestin Sì, perché è il non gioco, vedo è il soluzioni. gioco ne lo imponi. Esatto, un gioco e in cosa consisti questo gioco Tacchiti al Tram? Comincio me? Sì, va. Allora, il Vai, gioco Tacchiti al Tram è un gioco da tavolo ispirato appunto al nostro storico tram de Opcina che compirà 120 anni il 9 settembre, quindi Di fra cui poco 30 tempo. di attività e 30 di altri- attività Stavo per e dirlo. 90 dei Fermo. 90. E insomma abbiamo pensato di fare questo omaggio perché che volevamo ben. Se è un gioco in cui impersonificherà il frenador, quindi la figura del manovrador del tram, dovrà costruire il percorso, dovrà fermare delle fermate, tirar su i passeggeri da diverse tipologie, farli scendere a capolinea e ciappare così punti. Ah, Qua- quindi è chiaro che è un gioco di fantasia perché c'è il tram che funziona. Quindi... Sì, Se primo. Sì, in effetti sì. Se anche... Secondo, con che criterio sceglie i passeggeri? Devo se- risponderti? Guarda che sei tutto. Giusto per... Questo mi incuriosisce tanto. Domanda scomoda, vai. Allora, no, i passeggeri sono di diverse categorie, perché abbiamo il spuzzolente, la nagana, la E marana, sbonfo, mi ricordo. Cotolere, il panzone, il panzone, il lole. body shaming. Tutti insomma. uomini questi. No, Anche la lei. marandiga, donne. la marandiga, la squinzia, La ciacoletta. la ciacoletta, boh, sì, manca un. Il len, abbiamo detto? Il Però, len. giustamente- No, il petessone, il petessone, il petessone. Sì, però non Immancabile sei, a Trieste, non sei Pettersson. tutti compatibili. No, Eh no, 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 come, ovviamente nella, no. come nella vita, tutti i giorni non siamo tutti compatibili, per cui la marantiga non può sedersi vicino al spuzzolente, ovviamente, Giusto. e il vecion non vuole può la essere nagana. la nagana. Beh, La La squinzia squinzia non vuole il cotolere. cotolero, ovviamente. Secondo me ciacoletta e spuzzolente sta bene. Non Ciacoletta so, e ditemi voi. spuzzolente? Allora, no, non sta bene. non sta bene. Non sta bene. Tra i Ciacoletta e spuzzolente no. presenti c'è Qualcuno qualcuno che non Spuzzolente, sa, se che non qualche sa che spuzzolente. cos'è squinzia? Qualcuno non sa che cos'è la squinzia? No, Cosa cioè, sei la tutti sanno, squinzia? tutti Allora, sanno. A fine del regolamento c'è tutta una sezione dedicata al glossario proprio per tradurre i termini triestini in italiano. La squinzia, come la chiamiamo? La civettuola. La Civettuola. civettuola, sì, Giusto. sì. Se la tira un po'. Quindi Eh, lo- sì, sì. se fai Lo scopo è selfie. portare praticamente queste persone da una parte all'altra del tabellone, più o meno, giusto? Sì, Sì, da un no, capolinea esatto. all'altro. 12 passeggeri. Chi arriva prima a 12 diventa il Quindi frenador dell'anno. la difficoltà è quando non ti puoi mettere insieme le persone, cioè certe categorie. Esatto, però si può modificare un po' il tram e renderlo per esempio un tram coccolo e questo permette di mettere vicino, far sedere vicino persone che normalmente non si possono sopportare, non possono stare vicino. Ah no, era sbonfo il tram, sbonfo, il tram sbonfo, il Sì, tram coccolo, coccolo. il tram, mi ricordo cosa delle Questa varie- è Bullotto. la plancia del frenador in cui registrate tutte le robe che succedono durante la partita. Qua ci sono i posti per i passeggeri e quindi qua vicino non possono stare passeggeri incompatibili. Qua ci sono le personalizzazioni del tram, quindi tram coccolo, a un certo punto tutti diventano simpatici, viva l'amore, tutti possono stare vicini. Tram sbonfo ne porta 6 invece di portarne 4. Tram zelante diventa un tram più veloce, più 1 al dado, e poi c'è il tram bullotto che non subisce danni, che è quello che stiamo cercando di fare anche al tram vero di Opicina, no? Farlo diventare un po' bullotto. Perché puoi subire danni, giustamente come nella Quello realtà vicino sì, succedi sì. delle robe. Ma sì, quello vicino sì, ma anche qua, questo Eh. giustamente, perché ricalca un poco la storia. E quali sfighe può capitare al tram? Disgrazie, ovviamente. Le disgrazie, svariate disgrazie. Le famose disgrazie del tram, perché alcuni giocatori portano scalogna. I No, passeggeri, giocatori, no, i passeggeri, anche i giocatori. Anche i No, giocatori. alcuni Ah, passeggeri- quindi alla fine voi che avete spostato la colpa del tramviere, del frenador, al popolo, insomma. Sì, esatto, a quei Ah, quindi passeggeri. è colpa dei passeggeri. No. Esatto, Oh, sì. là. Però se non Esatto. sbaglio, Come come era successo anche col frico, con gli altri giochi, c'è comunque uno strato culturale, nonostante apparentemente una roba ludica, però c'è anche tanta cultura triestina dentro, no? Sì, tanta non so quanta, insomma. Però, Però si sì, impara sì, delle sì, robe. Dici tanta, Se dopodiché impara delle robe. Sì, Che bravo che te sì, sono di vendere grazie, i tuoi grazie. prodotti. una volta che lo comprare, poi te lo torna. Beh, l'obiettivo è ovviamente far conoscere il tram de Opcina e un po' di tradizioni triestine, quindi i titoli delle carte sono tutti in triestina,
tutto in italiano. Beh, a parte le categorie dei passeggeri, insomma, poi le disgrazie, alcune robe veramente successe al tram, alcune robe che non le auguremo, però insomma che potessi essere. Beh, ma è un'ipotesi di disgrazia che non è successa, ma che te ha messo. No, però Flavio, Che aveva te messo. prego. Vabbè, voglio sapere. Ma se portiamo avanti, Una. Perché dopo se succedi, cioè che avevamo il Per- profeta. Per se me beh. dove fare un spettacolo su sta Sì, roba. guarda che Questo è stavo divertente. pensando stessa roba. Ciao. allora che avevamo per esempio i scoi sulle sine, cioè il pupolo della carta, i pupoli li ha fatti tutti Erika, c'è una lucertola che ciappa il sol su scoglio pozzato sulle sine. No. E questa è un po' una disgrazia. In realtà non tutte le carte sono disgrazie, che abbiamo messo anche robe positive, e qua torniamo alla cultura. Una roba positiva, per esempio, è la carta concerto di Tony Bruna, perché Tony Bruna 10 anni fa ha fatto un concerto sul tram. Ma che sei un campione del mondo dei concerti nei luoghi più strani. Tony Sì, Bruna, sì, diciamo la sì. verità. E ne sembrava giusto omaggiarlo con una carta. E con questa carta in realtà te puoi ingrumare un passeggero così, impunemente, da una fermata qualsiasi. Era amico giocato io ero uno dei beta tester in trattoria della prima versione, una delle prime versioni, no? Allora, che sono pigrissimo, mi sono uno di quei che non ha voglia di leggere le istruzioni. Quando lui ha cominciato a spiegarmi, ho detto, è difficile. Allora, per quei come me, cioè il 90% dei triestini, si sta studiando anche un modo per delle istruzioni immediate, come se fossi l'ASO, vero? Tipo una sorta di video tutorial. Ma per imparare Fare- non si può vedere, cioè se uno guarda 10 Esatto. giorni consecutivi dei furlani 10 che giorni! se te guardi 10 giorni consecutivi di furlani che si impara le regole, roba del genere, dopo te apprendi guardando, intanto Dove che sei? lavorai furlani però. Questo non so mai come Stai approccio. contenti anche. Adesso ho capito perché mi sono così, perché mi annona se furlando. Per questo, perché Mi invece quando mi ha detto che c'è il video tutorial, ho detto ok, gioco Anche dico mia 5. nonna Furlana, ma non sono così. Compro 5. Sei in lavoro, Sì, il lavoro. video tutorial, sì. Perfetto. Quindi noi In realtà adesso il QR code manda una pagina con scritto fra 100 giorni sarà... Come si fa? Stiamo per comprare il aspettando, Zogo? stiamo facendo la gara di appalto per il video tutorial. Dove troviamo il Zogo per E comprarlo, il regalarlo? Zogo Natale, dal 9 roba? settembre, Sì. data scelta sempre per questo significato nei migliori sentimentale, negozi. nelle librerie e negozi più bobe della Sì. regione. E se puoi provarlo qua dopo il gioco sono Sì, di sì, là. abbiamo un tavolo proprio con una copia a disposizione, un 60 che spieghiamo in 5 minuti, che facciamo il video tutorial direttamente e poi giocarsi. E dentro ogni negozio verso le 3 di mattina c'è un concerto di Tony Bruna. Che chiederemo? Stand numero? 17, l'altro non poteva essere. Abbiamo chiesto quando siamo registrati, potete darne il 17. Ma una roba sola, non ho capito. In base a cosa diventa tram, come era? Sbonfo. Cioè, questo mi manca. C'è un'officina che permette di modificare il tram. Ah, E quindi- tipo Fast and Furious, no? Strategicamente, in mezzo al tabellone, si può arrivare in officina e Ah, fare un cambio strategico. Ah, del tram. ecco, perché non Sì, o capisco. te fai i danni se te sciocchi 2 tram, è vero? Allora se te là- passi di là, come cosa succede, che succede- come succede nella realtà, sembra assurdo, ma Ma succede. sì. La realtà supera la fantasia. E abbiamo anche quella carta, sì, la carta tiro matto. Beh, sa, Però dipende mi sbisighetti. chiedo se tipo il frico che si può aggiornarlo a seconda dei danni futuri che sarà sul Beh, tram. spiega, perché se tipo il frico, non sai che quella roba da No, mangiare no, è no. il frico, che sta roba. No, Lui no. che ha fatto un gioco che si chiama il frico. Sì, tra le sì, sì, cose. sì. Sempre voi due, no? Sempre Dice- voi due, Sempre sempre in noi, coppia sì, voi. sì, sì, Perfetto. sì. Sì, sì. Quindi si può aggiornarlo eventualmente più avanti. Con delle- sì, nuove carte, disgrazie. Aspettiamo cosa che Sì, succede, aggiungiamo Sì, delle sì, carte per esempio ci espansioni. manca una buona carta, la carta benedizione. Sì, Sì, era venuta fuori questa notizia sul piccolo della benedizione al tram e noi non avevamo pensato, non avevamo No, pensato a no. quella carta. Ah, perché deve fare la benedizione per vero? Altra... Sì, sì, è vero. Che si aspettava? Cioè, va bene, grazie Erika Ronchini e Diego Manna, li Grazie troveremo a voi. al padiglione stand 17 per provare il gioco Tachite al tram. Presto nei migliori negozi, se non lo trovi vuol dire che non fa parte dei migliori Esatto, negozi. esatto. Grazie. Perfetto. Grazie. E adesso se mi non sbaglio, perché Non se ti sbagli sicuro, ti sbagli infatti sicuro. se non sbaglio perché abbiamo adesso la conquista del tempo, ovvero Sì. il Timp alle Galantomp. Con i solari e non solo. Prima siamo passati là a fare con 2 domande
stanno arrivando. Notevole, notevole. Beh, che ha una tradizione anche Sulla direttamente via nella Bacchini. piazza. Allora sta arrivando Carlo invece. Con delle adesso sì. Buongiorno Carlo. Oh, ben trovato. Adesso dovete switchare dialetto. Niente Ah, più ok. Tresino. Basta dialetto. No, oh, no, 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 parlate in Veneto. carnico adesso. Parliamo in Eccola, carnico. sapevo. Allora, non riusciamo Mande? a parlare in carnico, ma dare una cadenza un poco, dai. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno. Bentrovati. io mi presento, mi chiamo Renato Macchi, sono il braccio e Solari al CEO invece l'ideatore, la mente di queste attività che vengono svolte. Noi veniamo dalla Val Pesarina, in una valle di pochi abitanti ormai, e tradizionalmente c'è questa passione orologiaia. Abbiamo un museo e da un po' di anni a questa parte studiamo gli scappamenti degli orologi dall'inizio praticamente fino agli ultimi modelli in era moderna, quelli elettronici. Oggi vi presentiamo il progetto di un orologio, lo scappamento di un orologio che ha segnato una svolta dal punto di vista non del tempo ma della misura della longitudine. Infatti questo qui non serviva per misurare il tempo ma per misurare la longitudine delle navi in mare aperto. Si trattava di far sì che le navi potessero navigare non più con la costa vista come fino a prima del 1700 dovevano fare per non perdersi, ma potevano seguire delle rotte rettilinee, quindi accorciando i tempi e riducendo anche i rischi. Il problema qual era? La latitudine riuscivano a rilevarla con il sestante, misurando il sole, l'angolo delle carte che si chiamano effemeridi, in cui c'erano riportate delle tabelle per ogni giorno dell'anno, e da lì con l'angolo di inclinazione riuscivano a risalire alla latitudine nord o sud in cui si trovava la nave, quindi su quale parallelo stavano navigando. Il problema serio era la longitudine est-ovest, che in quel periodo lì non riuscivano a misurarla. E da allora praticamente lo Stato inglese aveva indetto uno dei primi bandi, 20.000 sterline, che equivalgono a circa 8 milioni di euro odierni, per chi avesse risolto il problema. E lì si radunarono gli scienziati e anche gli astronomi del periodo perché pensavano di trovare la soluzione astronomica. E invece c'era un falegname autodidatta dello Yorkshire, un tale George Harrison, che propose una soluzione meccanica con questo orologio. Al che Newton, vedendolo, gli disse: guarda che tu un orologio così preciso è impossibile da realizzare. Lui invece era convinto della sua idea e realizzò questo primo orologio, che noi siamo andati a mangiare un panino, dopo siamo tornati, ha subito un incidente, però bene o male adesso funziona ancora, lo dovremo riregistrare, però vi faccio vedere il funzionamento. Vediamo se va, perché ha subito purtroppo un incidente. Praticamente questo orologio qui poteva essere caricato sulle navi, a differenza dell'orologio a pendolo, lui riusciva comunque a mantenere l'andamento e quindi il periodo e a misurare il tempo in maniera precisa. Questo orologio qui errava di praticamente 4 secondi ogni mese, mentre gli orologi più precisi dell'epoca sbagliavano circa 1 minuto al giorno. Fu chiamato cronometro perché fu uno dei primi orologi in cui vennero messi i secondi. Prima non c'erano i secondi sugli orologi. Perché i secondi? Perché questo signore, Harrison, tarava i suoi orologi sul meridiano di Greenwich, con l'ora locale del meridiano di Greenwich. Dopo, quando la nave era in mare aperto, misurava l'ora locale col sestante e la differenza temporale tra questo orologio e l'ora locale della nave permetteva a chi navigava di risalire al meridiano in cui la nave stava navigando. Aveva risolto il problema di fatto.
Da quel momento in poi era una specie di GPS del 1700. Da quel momento in poi le navi hanno avuto la possibilità di navigare in mare aperto senza più riferimenti, diciamo, di geolocalizzazione naturali. Questo qui è stata, diciamo, il primo passo che ha portato poi agli orologi meccanici, quelli che funzionano tradizionalmente. Primi sono stati quelli a cipolla, dopodiché ce ne sono stati tanti altri fino all'orologio a polso. Tutto questo lo dobbiamo a questo signore che, malgrado non fosse un autodidatta, un falegname, non fosse accreditato dal comparto scientifico e dagli scienziati di allora, riuscì con la sua idea a vincere questo premio. Non lo vinse del tutto perché a lui non interessava il premio, gli interessava proprio sviluppare queste idee, e da quel momento lì in poi praticamente è cambiata totalmente la modalità con cui navigavano le navi nei vari porti. Ha scelto Greenwich come riferimento in onore dei suoi reali, e da quel momento in poi lo 0 c'era già sull'equatore per la latitudine, e tutti gli altri stati si sono adeguati e hanno scelto nelle loro carte nautiche lo 0 per quanto riguarda invece la longitudine est-ovest. Io avrei finito. Posso chiederti una cosa? Prego. Ma come si misurava la precisione di un orologio, visto che quello era l'orologio più preciso esistente? Diciamo, il riferimento era sempre il sole, quindi con la meridiana localmente c'era lo 0 sul mezzogiorno, oppure con certe stelle. Diciamo che quello lì era... Gli orologi d'attore una volta misuravano solo l'ora locale, non misuravano... Adesso si tarano con l'ora internazionale, dove lo 0 è a Greenwich proprio per via di questa invenzione. Sì, voi a Trieste avete praticamente la meridiana che è stata usata, diciamo, dai capitani navali proprio per avere lo 0 della meridiana. Cioè, quindi voi nel palazzo centrale in cui c'è l'orologio, sì, avete l'orologio che è stato corretto sempre dalla meridiana che avete sul pavimento. Quindi i capitani nautici arrivavano a Trieste, andavano a mezzogiorno, prendevano il cronometro, lo regolavano con l'ora della meridiana, e quello è l'ora precisa locale, no? Quindi questo è fondamentale per voi. Poi avete avuto la palla del cannone che scendeva a mezzogiorno, praticamente cadeva una palla, e sentendo il rumore della palla che cadeva, i capitani sulla nave correggevano l'ora. E c'era uno pagato per riportarla su dopo, sì, praticamente. Avete una storia bellissima, no? Legata proprio al meridiano di Greenwich. Ma anche farla toccare terra nel momento preciso. Sì, cadeva esattamente, perché era l'osservatorio astronomico che dava l'ora esatta, cadeva la palla e il capitano regolava il cronometro. Tutti i cronometri avevano la posizione dell'ora locale immediata. Questa ora locale serviva poi a calcolare il tempo sulla nave e quindi calcolare la longitudine, come ha spiegato benissimo Renato. E oltre a qua, il prossimo orologio dove si trovava? C'è qualcuno che voleva... Quindi anche il vostro orologio di qui, del centrale, questo qui che abbiamo davanti, viene regolato sul meridiano. Cioè gli orologi più precisi del meridiano nascono successivamente. Ma pure questo è diventato naturalmente uno strumento imprescindibile da avere su qualunque nave. Sì, no? veniva montato sulle navi. In realtà poi lui ha evoluto il sistema. Questo qui pesava oltre 30 kg, il primo. Questo volevo dire, cioè dal punto di vista costruttivo e economico per chi doveva implementarlo. Era molto difficile da replicare, infatti era un orologio artigianale molto difficile da industrializzare. Infatti i modelli successivi che ha realizzato Harrison
non erano tanto per sistemare la precisione, ma quanto per ridurre e semplificare il meccanismo. I meccanismi di costruzione, no? E Harrison stesso ha fatto 4 modelli, H1 è questo, poi c'è l'H2, l'H3, l'H4. Se voi andate su internet, comunque diciamo, se andate a Londra, ci sono i musei di Harrison in cui c'è raccontata la storia di questo, e ci sono tutti i modelli di Harrison, partendo da questo primo modello per arrivare al modello praticamente da tasca che viene usato, che poi viene usato da tutti, no? Sì, quindi per orologio secoli meccanico. questa invenzione ha durato secoli. Sì, poi tutti i vostri noi abbiamo incontrato dei capitani nautici che a scuola qui a Trieste alla nautica hanno studiato il sestante, hanno studiato Harrison, quindi praticamente è una cultura che a Trieste è molto presente, perché avete la scuola di nautica, avete la marina, quindi per voi città di mare questo è un patrimonio. Dovremmo vostro. saperlo tutti in realtà. Sì, Sì. da parte della vostra storia. No. Ed è bellissima la vostra storia. Infatti c'è anche abbiamo trovato un bellissimo articolo sugli orologi di Trieste, scritti nel Gazzettino del 1920, che racconta tutta la storia orologi che avete a Trieste. Ed è un bellissimo articolo che vi spiega dove sono gli orologi, chi li ha fatti, come sono stati costruiti. Ed è una storia che racconta i vostri palazzi, cioè è storia di Trieste. Bello però che voi che siete carnici venite a dire... Noi come carnici È abbiamo bellissimo. un rapporto con Trieste antichissimo. C'è il infatti. primo artigiano della Carnia nel 1750 ha costruito l'orologio del porto di Trieste, nel 1750. Ma secondo me tutti gli orologi Ed era un Cappellari. Questo Cappellari poi ha costruito orologi a Fiume, in tutta l'Istria, quindi c'è una storia orologiaia antichissima. Poi noi abbiamo rapporti con ditte di Trieste che ci hanno costruito le macchine utensili per Pesaris per tagliare i denti degli ingranaggi. Quindi noi il rapporto con Trieste parte Ma forse ancora perché l'approccio era vi facciamo degli orologi perché se è ora di lavorare, tipo anche voi un poco, no? Era quell'approccio là, no? Quindi, perché se no a che ora è sarà finito il turno, no? Invece no, Per bisogna incentivare. i Grazie, lavoratori. quindi siamo Sì, estremamente oggi grati. diciamo che gli orologi ci inchiodano, no? Può darsi. Allora, Quindi adesso- potremmo dare la colpa a voi praticamente, sì, no? a noi. Col contributo di Trieste, però. Associazione Amici dell'Orologeria Pesarina di Pesaris. Bella, anche una bellissima tappa Pesaris per il turismo. Sì, la tappa di Pesaris è interessantissima anche perché le capacità artigianali dei tecnici di oggi hanno consentito lungo il paese di costruire orologi monumentali che sono una meraviglia, Una meraviglia. come arte anche cinetica. All'aperto, ci all'aperto. sono nelle strade. Quindi ci sono gli orologi ad acqua, gli orologi praticamente le meridiane, ci sono gli orologi col mulino, cioè è veramente una esposizione, diciamo, monumentale che viene apprezzata a livello europeo ormai. Bellissimo. E sono bellissimi perché esprimono proprio le capacità artigianali che sono rimaste a Pesaris, che provengono dal 1650, quindi sono 400 quasi 400 anni di storia di orologeria. No, andiamo a trovarli. Una chicca della regione. Assolutamente. Noi vi Fantastico. aspettiamo volentieri. Sì, Assolutamente. Intanto vi possiamo trovare laggiù, vero? Da queste Stand parti? numero? Stand M42. M42. Mi raccomando, andate in orario. Sì. Grazie. Sì. Grazie a voi. Grazie a tutti. Allora, Io approfitterei adesso per chiamare Gaia Fior che mi ha detto Gaia, di chiamarla Gaia, a gran Gaia. voce. Eccola qua. Ecco Gaia. È già pronta. Andiamo a guardare il microfono. Aspetta, che Entrata, Gaia. Ecco. Ci Al sono centro, tutti al centro della scena. dai. gli appuntamenti con i workshop. Posso no? cambiare il colore della freccia qui? Sì. come si cambia? Ah, ah. Come vede? Veramente? Come? Certo. Cosa hai fatto? Eh. No. Oh. Visto chi che comanda?
Appunto, esatto. Allora Gaia, assieme a Ho un nuovo Carlo hobby e per assieme ad Enrique, tu sei il terzo cuore pulsante. Mamma mia, sì, nascosta il più possibile. Invece, Organizzazione, no? Segreteria. C'è il un cuore sacco di pulsante cose. e anche il cuore slider. Poi ti occupi anche di didattica sì, scientifica. e in effetti sono qua per annunciare i workshop, perché durante questi 2 giorni di Maker Faire, finalmente avendo la possibilità anche di toccare qualcosa, di stare un po' più vicini, eccetera, abbiamo ripresentato dei workshop e durante questi 2 giorni ne abbiamo già avuti alcuni organizzati dal WWF e adesso ne abbiamo avuto da Caleido Scienza, ma alle 4 abbiamo sia Coding Box che uno sulla balistica che terrò io. Tutti questi sono stati gentilmente organizzati e offerti dalla Fondazione Pittini. Magliette anche. Magliette. Ah, Assolutamente, esattamente. In più c'è comunque varie possibilità e c'è ancora, sempre alle 4, un workshop per imparare a suonare l'ukulele. In 40 minuti, grande soddisfazione, riuscite a strimpellare e venire qui a rubare il posto a loro. E anche un altro alle 6. Per cui sono tutte varie occasioni per potersi sedere un attimino. Una voce mi ha detto che Marco ha imparato così, col workshop di 40 minuti e dopo ci mostra cosa si sa fare in 40 minuti di corso. Ieri ho Ci dà una imparato dimostrazione. Vado al workshop. Lui ieri non sapeva cos'è una chitarra. Ma sì, ho suonato l'ukulele Ieri sì, facevo il sol e il do. Sì. Sì. Posso andare al workshop? allora io però volevo sapere, sono curiosa, Gaia, ci racconti qualcosa in più? La balistica è una cosa seria. Sì, sì. Allora, io ho la fascia d'età dei ragazzi delle medie, 11, che sono 14. un po' più difficili, diciamo, da affascinare e quindi cerco sempre argomenti che siano un po' coinvolgenti, che li divertano, che siano appunto così, anche per i maschi soprattutto, e ho pensato alla balistica, quindi costruiremo a partire da un kit che abbiamo disegnato e realizzato in Fab Lab a Miramare una catapulta E che si può conquisteremo la Polonia. assolutamente. Poi faremo un combattimento con gli antichi romani che vogliono venire, mi dicono più tardi, ad assaltare questa zona. Che cosa mettete nella catapulta? Qualsiasi Oh, cosa, possiamo secondo me. vedere, basta che stia nella dimensione Ma anche giusta perché sono un po' piccine. Per attrarli, devi dire, durante le ore di lezione, se volete colpire la professoressa, dovete esercitare una tale pressione. Interessante. Ma se è la professoressa di fisica e tu le hai spiegato la traiettoria e l'attrito, Lei è soddisfatta. Lei dovrebbe essere contenta. ma dovrebbe, Coperta de ovi, però soddisfattissima. non importa, 10. perché tu hai imparato qualcosa e bisogna Certo, sacrificarsi certo. in questo caso. Sì, Giusto. Una domanda ancora, forse l'ultima. Dimmi. Di tutte le cose che tu per divulgare la scienza utilizzi per far giocare i ragazzi, qual è quella che ami di più? Accidenti, a me piacciono le cose colorate che fanno tante lucine, come si vede, no? Perché questa sta a casa mia di solito in salotto. Che bello. Per cui programmare i LED, imparare come si mescolano i colori, non solo con le pitture, ma anche con i codici che corrispondono ai vari numeri, è una cosa che mi piace sempre, poi dà un immediato effetto wow e poi cominci a ragionarci. Per cui direi sì, cose che si muovono ma cose che brilluccicano soprattutto, Che per bello. cui vi direi quello. Quindi vi rinnovo l'invito, qualunque informazione qui dietro di noi dove c'è l'info point per registrarvi. Alle 4 abbiamo sia Coding Box che insegna ai più piccolini come funziona la programmazione, quindi proprio la logica, i comandi, eccetera, mentre quelli un po' più grandicelli vengono da me a imparare a sparare palline Bellissimo. e l'ukulele. Grazie Gaia. Grazie, a Gaia. voi. Grazie. Prenotatevi all'Info Point per i workshop. C'è anche l'abbinata a sparare le palline a chi suona l'ukulele. Ah sì, perché poi si mette in Due pratica, workshop no? insieme. C'è anche un workshop per dire delle frasi per un poco, diciamo, contrastare questa frase, la ballistica. Uno La studio, ballistica. Sì, chi si arriva? Lo studio Studio di come delle dire delle robe, giustificazioni a giustificazioni al volo. Così. Ah, Adesso, teoricamente, se siamo il quasi programma invasi, corrisponde, 14.30 vedo STEM Erika, Fab Lab HR Maker Faire Zagabria, con Vdovic e Zvalettic, giusto? Roberto? Roberto e Gerinka. È più Perfetto, facile. era così. più facile. Dovic e Vi Valetic. servono microfoni? Sì. Servono dei Hai microfoni, direi di sì. Io farò da traduttore, parleremo in Perfetto. inglese. Benissimo. Yes, a microphone for them. Thank you. So, very glad and happy to introduce our very good friends Roberto and Gerinka to the public of Maker Faire Trieste. We will
talk about three things today. E allora ringrazio tutti per essere qui. Presenterò con molto piacere i nostri grandi da lungo tempo amici Roberto e Zrinka, che vengono da Zagabria, appunto, e ci parleranno e ci racconteranno di tre cose importanti. Ok, so I will ask you what are the three things that you want to talk about. Vi chiedo quali sono le tre cose di cui ci parleranno. Okay, I'm Roberto, obviously. First, we want to say something about our two projects. One is BioPlanet and another is Stemerica. Because they bring us here, paid our expenses, and also something what we are doing in our organizations. Per prima cosa vi racconterò di due progetti, Stemerica e BioPlanet, che sono i due progetti che ci permettono di venire qui, ci pagano le spese di trasferta e di viaggio e sono collegati anche alla nostra organizzazione. And second, about Fab Lab and the Institute, two organizations who are here, and maybe about Adriatic Green Lab, if we have time, which all can be seen on Maker Faire Zagreb, which we are organizing in Zagreb in October 1st and 2nd. Allora, la seconda cosa che vi racconterò sono già dimenticato, sono l'organizzazione, l'istituto in cui lavorano e anche il Fab Lab Croazia, che è appunto il Fab Lab dove loro operano e che permette di realizzare poi questi progetti, queste tecnologie. E se volete sapere anche di più su tutte queste cose potete andare a scoprirli alla Maker Faire di Zagabria, che loro appunto organizzano, e sarà il giorno 1 e 2 di ottobre, quindi a brevissimo, fra un mese, a Zagabria, e come questa Maker Faire è gratuita e aperta a tutti. So just a few words about projects, two projects which you can see on our booth. So this is a kind of invitation. BioPlanet is a project by Institute for Entrepreneurial Education and Innovation, which is deal with the circular economy. Allora, prima vi raccontiamo di questi progetti, potete venire a visitarci al nostro stand da M13 e M14, sono proprio a metà del tendone dei maker, quello grande. Questo è BioPlanet, è un progetto ambientale di recupero della plastica, di riciclaggio. So maybe you can say something about this, what you have in your hands. Yes, for example, hello to everyone. Yes, I'm Zrinka, obviously, and I'm somehow responsible for this project by Planet, leading by Institute. So, allora, io saluto tutti, okay, sono thank Zrinka you. e sono responsabile di questo progetto che appunto si chiama BioPlanet ed è del nostro istituto. Istituto di Innovazione e Tecnologia. Yes, Education and Innovation. Educazione yes, e shortly. innovazione. So what's the point? As you see, the circular economy and plastic recycling is our most important topics. And we discussed with our students in Croatia how to recycle, how to use the plastic and other material again, reuse. I due punti più importanti sono l'economia circolare e il riciclaggio della plastica. Noi spieghiamo e insegniamo agli studenti degli istituti in tutta Croazia come si ricicla la plastica, come si riutilizza soprattutto la plastica. Because all of us really know good that we have a lot of problem with the waste, so we learn and inspire our kids to separate the waste. Con tutti i problemi che ci sono al mondo al giorno d'oggi, che sappiamo ben tutti, dobbiamo veramente imparare e insegnare ai ragazzi come separare le plastiche, recuperarle correttamente e riciclarle correttamente. Yes. So what I have in my hands, cups or cup. In mano c'ha questi tappi di bottiglia. Yes. Flags. So we get flags in one device we have from cups. Quindi con una macchina loro tritano questi tappi di bottiglia e li trasformano in fiocchi di plastica. And another device we have, it names injector, yes. So the final projects from the cup, we have something like this, or like this. Quindi poi hanno un altro apparato in cui si inseriscono questi fiocchi di plastica tritati in precedenza e si chiama iniettore, sistema di iniezione di plastica, dove viene sciolta e costruiscono oggetti come quelli che vi ha mostrato, un moschettone e una trottola. So this is something what we recycle.
Questo serve per il riciclaggio della plastica, quindi dal fiocco a un oggetto usabile. Yes. Okay. For this, you will explain. Okay, so one is let's say how to use these caps and inject it, and this is very simple construction how to make stripes from the plastic bottles. Oltre al progetto appunto dove si fonde la plastica per iniezione si costruiscono oggetti, qui vi mostro un altro apparato molto semplice da costruire che trasforma una bottiglia in una corda o filo di plastica. So this is something what we can use for different construction because it's very, very strong. And this is also how we inspire young people to reuse plastic. Questa corda può essere utilizzata per costruire un sacco di cose, perché è un cordino veramente robusto e non si rompe. E questo serve anche a ispirare i ragazzi a costruire un sacco di cose diverse riciclando la plastica. But more or less you can see everything on our booth. You can see also there how to make bioplastic from potato. E nel loro stand potete imparare a riciclare la plastica con questi macchinari e anche imparare a fare la vostra plastica partendo dalle patate, dall'amido della patata, trasformarlo in plastica. So this is about BioPlanet. Another project is Stemeritza, and we actually have a mobile steam van which we use to go around Croatia and go to the schools with the scientific and makers tools. Allora, il secondo progetto di cui vi vuole parlare è Stemeritza. Stemeritza è un furgone mobile con un laboratorio STEM. Cos'è lo STEM? STEM sono le iniziali di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, quindi le discipline scientifiche della scuola, e loro girano per tutta la Croazia nelle scuole a fare esperimenti di scienza didattica. Some of those experiments you can see also on our booth. I got here, if we have time on the end, to show how to capture neurosignals from the brain and how to transfer to another person. Potete vedere anche qui gli esperimenti del loro furgone STEM nel loro stand, e se abbiamo tempo alla fine vi mostrerà un esempio. Sono un sensore, un neurosensore che cattura i segnali del vostro cervello per comandare degli altri apparati. So I would stop with the projects here. Maybe I would like to mention also Adriatic Green Lab. You, Carlo, also experienced one part of this. Adesso la smette di parlare di questi progetti, ci racconta un'altra cosa interessante, che sono appunto i progetti a livello più ampio europeo. In questo caso questo è Adriatic Green Lab, il laboratorio verde adriatico, a cui ho partecipato a un'attività alcuni anni fa. So idea is for remote areas in Adriatic, on one island in Adriatic, to build a whole year center where makers and scientists and young people can develop, but also test different state-of-the-art and experimental solutions for the communities. L'idea di questo progetto è di sviluppare e costruire in Adriatico, in un'isola croata dell'Adriatico, un centro aperto tutto l'anno dove si possono incontrare scienziati, maker, inventori e testare e costruire degli apparati che servono appunto per questi scopi. So yeah, that's more or less about our ideas. We have more projects, but also I would like to take an opportunity to invite you to Maker Faire in Zagreb, because you will see all the projects which we doing in Fab Lab and Institute, and of course with the community in Croatia. Ovviamente potrebbe raccontarvi 1000 altri progetti, ma quello che vuole fare prima di tutto è invitare tutti voi alla Maker Faire di Zagabria, dove potete vedere tutte queste cose, conoscere tutti gli istituti, gli appassionati, i maker che si occupano di tutti questi progetti. So on October 1st and 2nd, after let's say 2 challenging years, we are again in Technical Museum of Nikola Tesla in Zagreb. Dopo 2 anni difficili ci ritroveremo di nuovo appunto alla Maker Faire, che il giorno 1 e 2 di ottobre a Zagabria nel Museo Tecnico Nikola Tesla. So I would like to invite not only makers who are here,
but also visitors who are visiting this Maker Faire in Trieste to visit us. It's only a few hour drive from Trieste, and see not only Maker Faire in Zagreb, but also Technical Museum and Laboratorium of Nikola Tesla in Zagreb. Allora lui vuole invitare non solo tutti i maker che sono qui presenti a venire a esporre la Maker Faire Zagreb, ma noi li invitiamo perché veramente vale la pena, ma anche tutto il pubblico venire a vedere la Maker Faire. Alla fine Zagabria sono poco più di 2-3 ore di viaggio in autostrada comodamente, si arriva da Trieste ed è un'esperienza bellissima. E non solo, la Maker Faire è molto bella e si svolge all'interno del Museo della Tecnica Nikola Tesla, altrettanto splendido, e c'è il laboratorio di Nikola Tesla. And also what is have to mention is also a mine beneath Technical Museum. I don't know if you visit it. So you have opportunity to visit the mine which exists under the building of Technical Museum in the center of Zagreb. C'è anche nello stesso edificio del museo Nikola Tesla il museo delle miniere, che è particolare, ricostruisce un ambiente di una miniera e si può visitare ed è anche un'esperienza molto molto bella, ve la consiglio. So yeah, that's more or less. If you have questions, Carlo. Also before maybe I want to thank you for organizing Maker Faire in Trieste again. Magnificent, and yeah, it's great to be here and have opportunity to participate a little with our projects. Lui ci ringrazia, è felice di essere qui, ma rinnoviamo l'invito a tutti quanti a visitare la Maker Faire Zagabria. È veramente una Maker Faire che vale la pena visitare. 1 e 2 ottobre, sabato e domenica, Museo Nikola Tesla della Tecnica a Zagabria. 3 ore in macchina da qui, è un'esperienza che io consiglio a tutti. È una bellissima Maker Faire. Ok, thank you. Thank you. Grazie a voi. Thank you. Marco, hai visto cosa fanno loro quando sono su un'isola in Croazia Sì, rispetto a quello che... non come noi. Vabbè. Ognuno usa le isole della Croazia. Allora, stiamo liberando il palco perché siamo già entriamo in un clima diverso perché sono arrivati i romani. Abbiamo i romani. Ecco i Torniamo romani. indietro nel tempo. I romani. Aver fatto un saluto particolare. Ave. Cari romani. Ma esattamente, noi non siamo romani, o meglio, loro non sono romani. Io sono cittadino romano e ho diversi diritti, e loro in realtà sono stranieri. Sono stranieri ma appartengono all'esercito romano. Esattamente, si chiamano ausiliari. Ausiliari. No, ausiliari del traffico, No. sapevo già che volevi. Ma non sono cittadini romani, No. quindi hanno meno diritti. Esattamente, ma se passano 25 anni, e lì bisogna vedere se sopravvivono, riceveranno la cittadinanza romana. 25 anni di naia. Sì, 25 esattamente. anni di servizio militare a rischio zero. No, proprio. A rischio zero. Che fortunato. Ma Sì, non sono... 25 anni. Soprattutto sono posizionati sul confine, quindi di sicuro non passerà nessuno. No, Durante l'inverno non si gelerà il fiume, quindi non passeranno barbari. O durante l'estate, visto che abbiamo un'estate molto calda, il fiume non si prosciugherà, vero? E quindi niente. Ma quindi No, se di sceglievano tutto. questa vita vuol dire che le alternative erano tendenzialmente peggiori rispetto a questa Sì, opportunità. molto gravi. Cioè, ad esempio, ci sono barbari che vogliono entrare nell'impero romano e cominciano a vendere i figli pur di sopravvivere. No, dai. Fino a questo livello erano arrivati, pur di sopravvivere. E quindi le soluzioni potevano essere due. O si diventa soldati o si va nei campi a falciare l'erba e coltivare. E la maggioranza sceglieva... Anzi, non riesco a dire la percentuale, però possiamo pensare che fare il militare sia la soluzione Qualsiasi privilegiata. fosse la scelta era sempre sotto l'impero romano. Sempre. Altrimenti la soluzione è con o contro. Con o contro. Però era inclusivo ad un certo punto l'impero romano, Sì, nel sì. senso che prima di far guerra
li beccava tutti in altri cerca modi. sempre di portare dentro le persone, anzi addirittura, pensate, accolgono continuamente lo straniero, continuamente, perché c'era bisogno continuamente, costantemente di soldati, perché la guerra era il principale elemento per crescere. E poi coltivare i campi, perché i latifondisti ne acquistavano sempre di più, tantissimo terreno, e quindi c'era bisogno di forza lavoro. Quindi in qualsiasi parte, in qualsiasi momento della storia romana, in un posto o nell'altro una guerra c'è. Sì, Di sì. là la guerra c'è. I romani la creano appositamente, è il caso della guerra giusta. Quindi io voglio fare la guerra e la creo a mio favore. Quindi finché c'è guerra c'è speranza, è una cosa che arriva Sì. da molto più lontano. Sì, sì, i romani sono dei maestri in questo campo. A proposito di ausiliari, dicevamo che dopo 25 anni diventano romani. E adesso chiedo a Vibius di fare un passo avanti e vi mostrerà che nella sua mano c'è il diploma militare, sì. Essendo in bronzo, questo veniva esposto. Sopra di esso ci sono i nomi di tutti i nuovi cittadini romani, cioè tutti quegli ausiliari che hanno combattuto per 25 anni e hanno ricevuto la cittadinanza per poi creare la propria famiglia, o sebbene ci sia questa differenza. Il legionario non potrebbe sposarsi, l'ausiliario invece sì, può fare famiglia. Si sa l'età minima da quando si poteva entrare a fare Allora, ho parte cercato di interpretarlo, sembrerebbe che il legionario, quello è certo, intorno ai 17 anni incomincia la carriera militare. Ad esempio, i figli dei politici iniziano il proprio tirocinio come tribuno. Dopo, finito l'anno, ritornano a Roma e cominciano la carriera politica. Ma quelli erano raccomandati però. Un po' sì. Sì. Infatti hanno ruoli di comando, quindi non è che vanno in prima linea. Certo. Noi pensiamo, poi alla fine finiranno sempre in prima linea. E invece gli altri legionari devono farsi almeno 20 anni di leva per almeno questi 20 anni, sperando di anche salire di grado. Ma calcolando l'età, gli anni che dovevano passare, l'epoca, la quantità di guerre, il bisogno di reclutare in continuo, le aspettative di vita quali erano? Cioè c'era bisogno di reclutare perché si moriva anche per cause naturali, veniva considerato anche le cause naturali, perché 25 anni sono tantissimi. Sto pensando che ad esempio Roma non ha problemi di approvvigionamenti umani. Pensiamo alla seconda guerra punica. Ogni anno oppure ogni 2 mesi un intero esercito viene annientato. Schiocco di dita, subito un altro esercito a pieno regime. Pronto. Quindi Roma proprio non ha problemi di uomini, può produrre una flotta intera. Altra cosa, la flotta e il mare e i romani sono cose... Allora, i romani vedono in lontananza una nuvoletta e diranno: ma non sarà nulla di che. Vedete che questa nuvola diventa sempre più grossa, diventa un buferone, annienta l'intera flotta e dopo 5 anni flotta di nuovo a pieno regime, e così ogni 5 anni i romani perdono flotte su flotte solo attraverso le tempeste in Diciamo mare. che via mare non erano bravissimi. Allora. No, diciamo che stiamo parlando a questo caso della prima guerra punica, lì appena scoprivano che cos'è il mare andava molto male. Poi un'altra cosa che vi abbiamo preparato, se abbiamo l'occasione, Sì. Armillatus e Lusitanus vi mostreranno un po' di scherma antica. Godiamocela. Quindi qui potete vedere i principali attacchi dei Romani. 2, i fendenti, quindi quelli portati dall'alto ad esempio, oppure gli affondi. E spadino corto, che sarebbe il gladio, se non sbaglio. Sì, esattamente. A proposito, grazie che me l'hai servita sul piatto d'argento. Il gladio, tu hai detto una spada corta. Sì. Ma in che epoca? Perché il gladio in realtà ha diverse forme. All'inizio, pensate, era una spada lunghissima, perché ha origine da il mix tra la spada celtica e le varie possibilità di spade che possiamo trovare in Iberia. Poi le tecniche di combattimento
variano e la spada si accorcia, diventa corta. Ma che cosa succede alla fine dell'impero? La spada ritorna con forme molto lunghe. E infatti la spada di questo momento si chiama spata. E noi come chiamiamo questo oggetto? Spada. Quindi la parola nostra in italiano spada ha origine da spata. Come era formato l'esercito? Allora, per quanto riguarda gli ausiliari, ha una formazione simile alle legioni. Quindi non abbiamo un nome generico come legione. Parliamo di coorti. 300 persone. Grosso modo 480 persone sotto l'impero. E quindi immaginatevi che ci sono coorti di ausiliari sparse per tutto l'impero e soprattutto sui confini. Ma ho scoperto una cosa guardando e leggendo le fonti. Voi direte, saranno tutti in piena forza, tutti in piena salute, pronti a difendere l'impero. Allora, un giorno scopro un rapporto truppe dalla Britannia. Un'unità aveva 700 uomini. Di questi 700, gli effettivi sono 250. Tutti in malattia. Letteralmente, sotto Cazzo c'è malato. scritto tutti i problemi. Avete quello che ha problema agli occhi, quello che ha problema ai piedi, quello che ha problema ad altre parti del corpo. Quindi immaginatevi, questi che devono difendere l'impero e stanno... Cioè non è cambiato niente praticamente. A seguito dell'esercito c'era un medico, qualcuno che li seguiva da quel punto di Sì, vista? sì, allora, intanto l'esercito romano, quindi sto parlando di legioni, ausiliari, c'è un corpo variegato di, ad esempio, medici, che hanno il compito di intervenire subito sul campo di battaglia, eventualmente per fasciare, sebbene anche qui Cicerone, un importante autore latino, ci ricorda come gli anziani, i veterani, stiano, nonostante avessero molte ferite, tranquilli, senza lamentarsi. Invece i giovani, pieni di ferite, cominciano a urlare. Quindi il medico ha tanto lavoro, tanta pressione. E poi i feriti, leggendo ad esempio Cesare, un altro importante autore storico, descrive come questi feriti vengano portati nei principali insediamenti urbani, proprio per ricevere eventuali cure oppure per lasciarli lì mentre l'esercito Continuava parte. il Sì, suo sì, viaggio. sì. Ok. Ma anche lui è un ausiliario? Esattamente il mio inserviente. Mi aiuta. Qui abbiamo una testimonianza storica. Marco Aurelio, importante imperatore, ma anche filosofo, che filosofeggiava in campagna, nel senso durante la campagna militare, e aveva un inserviente che gli annotava tutte le riflessioni che Marco Aurelio faceva all'interno della sua tenda. Quindi ho bisogno, e io... Le annotava l'inserviente? Sì, Quindi sì. era un inserviente istruito? Evidentemente sapeva almeno scrivere, leggere, perché... Poco, però. E soprattutto anche riuscire a comprendere discorsi evidentemente molto filosofici, molto delicati. Posso allargarmi su curiosità? Posso farti Vai, domande? vediamo se le so tutte. Allora, proviamo. Vai. Di media, qual era il tipo di alimentazione che si usava per nutrire un esercito? Allora, sei fortunato. Esplorando la biblioteca di antichità qua a Trieste, cercando un po' di volumi, sono andato e ho trovato un testo che parla, ad esempio, di le varie tipologie di carne che sono state trovate in Britannia dai fortini sempre di ausiliari praticamente o qualche forte legionario. E ora non ricordo tutte le tipologie di carne, ma sta di fatto che c'era una lista ben lunga di varie tipologie di carne. E c'era, ma io avevo sentito che c'era un grande uso del farro, giusto? È giusto? Addirittura i cereali, e qui entra in gioco la punizione. Allora, di norma il legionario ha una dieta a base di grano, frumento. Sta di fatto che se il legionario si comporta male, dimostra la propria codardia, il primo aspetto è passare al farro, all'orzo. Dalla carne al farro, quindi una punizione. Esattamente, quindi questo riduce la forza nel legionario
lo mette in Vero. pericolo. Quindi, nel passaggio. quindi diventa un pericolo per lui perché è meno forte. Esatto, nutrendosi- così capisce che non deve sbagliare la prossima volta se sopravvive, ovviamente. Oh. E poi c'è una bevanda che è la bevanda dei romani, perché io sono cose che ho sentito, sono talmente curioso. da questo punto Dopo di vista. fammi dire Vero, una c'è. cosa, Il ragazzi. mulsum. Che Il è fatto mulsum. di? Vediamo se Felix, che lui è un vero gustaio, eventualmente ci dirà qualcosa di più sul mulsum. Buongiorno a tutti. Allora, il Mulsum era un vino che all'epoca i romani vinificavano in maniera differente dalla nostra. Il vino era fatto fermentare e poi non veniva fatto fermentare fino a lungo come il nostro, ma veniva tolto prima della fermentazione. Quindi era un vino pieno, schietto e doveva essere allungato. Veniva allungato, ci sono menzioni che dicono con l'acqua di mare, per renderlo anche meno dolce perché era quasi uno sciroppo. Veniva allungato con delle spezie, fra le quali anche il mulsum, che era allungato e indolcito o insaporito col miele. Quindi anche le spezie hanno la loro valenza. E poi c'è la famosa bevanda del legionario che era la posca, che era nient'altro che un misto di acqua e aceto. Somigliava dell'epoca. all'aceto, da quello che ho sentito. Sì, l'aceto ha le caratteristiche del vino, però non ha l'alcolicità del vino. Quindi, per evitare che il legionario si ubriacasse, però avesse comunque un fattore dissetante, veniva allungato con dell'acqua. E ci sono degli studi che dicono che addirittura, anche studi moderni, che appunto dicono che la posca addirittura disseti più dell'acqua stessa, perché oltre che fornire nutrimenti come sali minerali eccetera, faceva in modo che oltretutto disinfettasse, perché comunque era un aceto, e dissettasse di più, quindi veniva anche consumato di meno, quindi anche a livello di approvvigionamento era una cosa ben gradita, soprattutto per gli approvvigionatori che avevano dei grandi problemi di forniture. Si pensi che una legione romana dell'epoca repubblicana aveva 6.000 uomini, poi nell'epoca imperiale un po' di meno, 1 migliaio di meno circa, e approvvigionare ogni giorno questi 6.000 uomini che dovevano essere comunque ben armati ma anche ben equipaggiati, quindi dovevano sopportare un peso complessivo di 35 kg. Questa mia armatura, come l'armatura di Armillatus, sono armature di metallo, di anelli di metallo, e pesano dai 12 ai 14 kg. Vero. Garantisco. Poi c'erano anche le famose loriche segmentate, quelle famose a piastre dove sono raffigurate nella colonna traiana e in tanti film hollywoodiani. Però diciamo che la caratteristica fondamentale è l'armatura del legionario, che dall'epoca repubblicana fino quasi al tardo impero ha portato appunto a conquistare tutto il mondo conosciuto, era la loricamata. Quindi dissetare e sfamare un uomo che portava tutti questi pesi, sopportava grandissime fatiche e doveva anche combattere per giunta, era molto fondamentale. Quindi, ritornando alla domanda di prima, il mulsum era una bevanda ben gradita di vino allungato, speziato, mentre la posca era un vero integratore salino, proprio vero e proprio. Allora il prossimo anno vi aspetto con le bibite. Grazie perché a voglio TB Omnium. assaggiarle. Sono Grazie. pronti per la sfilata agli steampunk, ma io volevo dire, ragazzi, a me la storia raccontata così piace tantissimo. cambia Non mi dirai mica che sei forse un professore di scuola? Sono finalmente Sei un un prof. prof. Sono di ruolo. Sebbene abbia adesso Vittoria! l'hanno determinato con diverse prove da sostenere. Quindi sì, sono finalmente entrato a scuola. Così, vestito così ovviamente. Non ancora, però
l'intento è vestire anche i miei sì. studenti. Figo. Anzi, Fantastico. non so se avete visto a maggio, ma io con due mie prime abbiamo sfilato per Trieste con standardi fatti dai miei studenti e addirittura la classe a sezione musicale ha ricostruito gli strumenti musicali che suonavano. Trombe. Quindi se volete vedere di più, dove vi troviamo? All'M34 con i progetti storici del prof. M34, progetti storici del prof. Grazie. Bravo. Grazie mille. Bravo. Vale atque vale. Grazie a tutti. Per me a scuola, se quando prendevi tre in latino venivano questi a menarti, tutti i geni siamo adesso. Infatti. Non suggerire cose che poi... Lo voglio vedere dopo 15 giorni Siamo di in farro. attesa della sfilata dei steampunk che hanno già Wow. sfilato in giro e stanno passando adesso per il palco. Io li inviterei anche perché abbiamo un piccolo ricordo per loro. È stato il primo simposium steampunk a Trieste. Ricevete una targa di ricordo e menzione per il primo simposio steampunk. Oh. Chi di voi introduce e presenta? Facciamo presentare al presidente. Allora, lasciamo al presidente della nostra associazione Steampunk Nord-Est la presentazione. Il premio verrà conservato come primo esempio di questa nostra evento di simposium. Speriamo di poterlo riproporre anche nelle prossime edizioni con la partecipazione dei nostri colleghi. Lascio al presidente la parola. Allora, ringraziamo l'organizzazione della fiera, bellissimo. La metteremo appunto nella nostra bacheca steampunk, nella nostra sede, come abbiamo detto, abbiamo un modesto palazzo sul Canal Grande a Venezia e presto spero di avere anche una bella sede qui a Trieste. ci stiamo già informando, questo palazzo qui magari è libero? Ci piacerebbe Si la può sala liberare, in si può liberare. alto, Si può liberare. no? È libero, ma cioè non è libero, però lo usano per hobby, quindi no, Ecco, sto perché scherzando. Non è vero, non è vero. Stamattina abbiamo In visto streaming, in anche streaming. Miramare, anche quello non è male. Sicuramente ci sono degli interessanti spazi in Porto Vecchio, zona di Centrale, lì che è esattamente nel nostro Il stile. Porto Vecchio è casa vostra, secondo me. Com'è? Sì, la centrale termico, quel posticino delizioso di rondelle bielle, tanto belle, molto bielle. Comunque ringraziamo anche tutti i partecipanti di questa mattina al simposium, chi di voi ha assistito. Ho visto che abbiamo portato delle scoperte scientifiche, delle creazioni delle macchine che vedrete saranno utilissime anche per nel futuro, soprattutto la mia, onestamente, la macchina del tè, quella che ci mette solo 30-40 minuti circa a tazza, però è bella, è molto d'effetto. Certo, tempo alla conversazione. E ricordo che chiunque di voi, anche voi, Noi? potete far Noi? parte Anche noi. del nostro fantastico mondo steampunk. Se volete avvicinarvi e conoscere un po' con me, noi abbiamo anche un gruppo Facebook dove potete fare le domande, sapere dove trovare gli abiti, come farli. Nome del gruppo? Si chiama Steampunk Nord-Est. E abbiamo anche una sede qui a Trieste dove troverete Guido, che quando è libero non sei sul Nautilus, quando sei libero vi accoglierà qui in un bellissimo caffè qui per bere anche una tazza di tè insieme e parlare un po' appunto di come avvicinarsi a questo mondo. E so che di solito tutti ci fanno i complimenti, ma siete belli, siete eleganti. Sì, è vero, lo siamo. Molto. Siamo anche modesti, abbiamo un'eleganza innata. Posso chiederti una cosa? Se, cioè per entrare proprio nel vostro mondo, Sì. qual è il film che ci può aiutare a capire meglio come si entra nel vostro mondo, che può essere insomma un passaporto per dire, beh, dai, vado anch'io a far parte di... Allora, ci sono diversi film, perché ci sono comunque anche diverse correnti steampunk. Ad esempio, io potrei consigliarvi, anche se molto commerciale, The Wild Wild West.
c'è un ragno meccanico, se chiunque di voi, ma penso sicuramente che qui qualcuno degli espositori riesce a farlo, noi lo accogliamo a braccia aperte. L'importante è che voi rispettiate dei canoni un po' della moda vittoriana, ottocentesca, quindi magari le maniche un po' così, vabbè, eleganti ovviamente, però abbiamo ad esempio anche chi lavora alla manutenzione dei dirigibili, alle manutenzioni del Nautilus, abbiamo anche delle semplici lady, anche un po' strane, ma sono ecco, di origine magari un po' piratesca. Poi c'è chi ha delle braccia meccaniche, abbiamo degli avviatori, pirati dell'aria. E ognuno di voi ha un nome specifico che è il nome che fa parte di questo universo. Sì, allora può creare un personaggio, non è un gioco di ruolo, niente, è tutto molto libero, non ci sono poche regole, ma è molto semplice. Ad esempio il mio nome in versione steampunk è Sky Lady, perché appunto ho le ali, volo con le ali a vapore, sono anche un'ex vampira, mi hanno devampirizzato. Poi ogni tanto ho degli attacchi, dettagli. sono un po' attirata dai colli del sangue. E anche Guido ha il suo nome. Io sono Gowen, nome che ormai utilizzo da parecchio tempo, sono un membro del Nautilus, attualmente imbarcato sulla Folpo 2, che è una nave appoggio del Nautilus. Sì, ecco, noi ci basiamo soprattutto anche sui romanzi di Jules Verne, di Wells, che sono i padri della fantascienza, possiamo definire, con questi macchinari spettacolari che funzionano a vapore. E a noi piace molto questo mondo. Non siamo rivocatori storici, perché noi ad esempio portiamo gli anfibi delle volte, abbiamo degli stivalacci, siamo anche un po' zotti perché con i macchinari ci sporchiamo, siamo persone che costruiscono cose in movimento, e i nostri negozi sono i ferramenta, impazziamo, cioè noi quando vediamo un negozio di ferramenta, vediamo un bullone, vediamo qualcosa, non vediamo il bullone alle vite in sé, vediamo un bracciale, una collana, un pezzo di abito. Molti usano anche gli ingranaggi proprio come decorazioni negli abiti, perché sempre macchine, cose in costruzione. E io spero così di aver contagiato un po' alcuni di voi, magari il prossimo anno anche sarebbe bello che il gruppo, che i presentatori, Noi siamo, cioè, se voi avete delle idee di abbigliamento per l'anno prossimo, 2 cosine, noi possiamo anche portarvele. a disposizione. È affascinantissimo, secondo me. Sì. Vi trovo un nome. Certo, ringraziamo ancora tutta l'organizzazione della fiera, fantastica, un'organizzazione perfetta direi. Il primo evento direi a cui ha funzionato tutto benissimo, gli espositori sono fantastici, i presentatori anche, conducono, io ho fatto un sacco di complimenti. No, vabbè. Sai cos'è? Però... Quest'anno il villaggio ha veramente un senso di villaggio. Devo dire che è l'anno in cui è riuscito meglio. Ma anche sia per il pubblico, che è bello illustrare le macchine, ma anche il gruppo, la comunità degli espositori, anche il trovarsi a mangiare tutti insieme e condividere, perché è questo il bello. Condividere anche nel nostro movimento e gruppo steampunk sia la parte più scientifica, perché ripeto, noi crediamo nella scienza, anche se crediamo anche nelle fate e negli elfi, però noi abbiamo le prove scientifiche perché le abbiamo dimostrate al simposium. Infatti lui aveva catturato una fata. Abbiamo anche il vicepresidente che oggi ha una veste diversa, ma abbiamo un elfo perché siamo nell'unione dei popoli. Chiunque può entrare nel gruppo Steampunk Nord-Est. Non guardiamo religioni, razze, non esistono per noi. Basta che venite steampunk, quello ci interessa. Ad esempio abbiamo anche delle carrozzine steampunk. Accidenti. Sì, noi abbiamo partecipato, una delegazione di noi ha partecipato al più grande raduno steampunk che è a Lincoln in Inghilterra, dove addirittura fanno la gara delle carrozzine steampunk. E sono tantissimi. Io invece, ad esempio, ho partecipato alla gara di volo. Allora mi sono iscritta e dicevano chi ha le ali, ha un motore a vapore alle ali, si iscrive. Allora mi sono iscritta e al momento della partenza hanno detto non volate tanto forte, andate piano, e io ho messo la bandiera italiana perché ero così e aprendo le ali cantavo volare e facevi tipo così. Perché si aprono. Bella. Bello.
La cosa Fantastica. divertente è che avevo di fianco a me un signore che magari aveva 60 anni, un bambino che mi superava con le ali. Io li correvo. Bellissimo. Ed è pazzesco, perché la cosa bella è trovare persone di una certa età, anche su Anta, che hanno voglia di giocare, di mettersi in gioco. Perché in mezzo tra noi non sembra, ma ci sono ad esempio dei professori che insegnano matematica, ci sono degli seri psicologi. No, mi stupisce poco, mi stupisce poco. Abbiamo, sì, in effetti sono fuori di testa, non ho mai trovato un psicologo a posto. E, cioè, abbiamo persone che sembrano anche ragionieri, così, ma che sembrano normali, tranquilli, invece poi nel weekend, ecco, un'altra cosa ci tengo a dire, noi non siamo vestiti da carnevale, noi siamo così tutto l'anno, cioè noi usciamo di casa vestiti così, guidiamo, scendiamo, andiamo a fare benzina e ormai siamo abituati. Se qualcuno chiede ma sei vestiti così, ogni tanto diciamo ah, sì, stanno girando un film qui dietro con Tom Cruise e non c'è qualcuno che gira e va. Ma si può arredare anche la casa steampunk? Sì, ci sono alcune persone nel nostro gruppo che l'hanno fatto. Dai! Sì, e hanno creato proprio tutto un ambiente, un salotto dove organizzano anche dei tè. È una passione. Poi se anche voi siete attratti da questo stile, vi accorgerete che in casa avete già o degli oggetti o dei capi d'abbigliamento. Perché ad esempio io con il mio compagno mi sono accorta quando ho scoperto lo steampunk che avevo le scarpe con il rocchetto, avevo già delle giacche, perché è una cosa, uno stile che si sente un po', ce l'hai fin, dico, dall'infanzia, sì, nasce un po' così. E ripeto, la cosa bella è trovare altra gente folle che crede in questo e ci si diverte da morire. Meno e quindi male, io no. invito tutti e ringrazio ancora e facciamo anche un inchino, ragazzi, in stile vittoriano. Grazie a voi. Grazie Viva a tutti voi. Steampunk Grazie Nord-Est Grazie. Italia. Grazie di questa bellissima sfilata. Grazie a tutti, che bello. Ok. Ciao. Wow, guarda che abito. Che belli. Cambio palco. Cambio palco. Ritornano. Eccole qua. Ritornano. Allora, abbiamo delle novità oggi, guarda, ti do subito il microfono, perché attenzione, qui si impara l'inglese suonando l'ukulele, Sì, ok? sì, noi siamo il Trieste Ukulele Club. Vi dico che non siamo esperti. Abbiamo cominciato in febbraio a suonare e c'è qualcuno che ha cominciato oggi, per esempio. Cioè, c'è qualcuno che ha iniziato oggi a suonare l'ukulele? Sì, Beh, questo- è già sul palco di Piazza Unità. Meraviglia. Ha fatto E- una carriera velocissima. veramente. Cioè, voi quanti anni avete messo? Quindi non, non avete un ukulele che vi avanza? Un ukulele che vi avanza? Ah sì, perché noi abbiamo... Tu un potenzialmente potenziale puoi suonare suonatore di l'ukulele. ukulele. Ne abbiamo un stand pieno di ukulele, ma non abbiamo... Lei suona? Marco. Abbiamo Marco che è il Ok. chitarrista. Ma comunque oggi proponiamo anche il gruppo giovani che fanno questa canzone che piace solo a loro. Quindi i giovani fanno una canzone che piace solo a loro. Sì, sì. È giusto? È E giusto? dopo noi faremo le cose da vecchi. Va bene? Che sono cose però corali che può cantare anche il pubblico con voi. Quindi come imparare l'inglese utilizzando anche l'ukulele, quindi giocando con la musica. Sì, sì. Giusto? Allora, Vabbè. inizia- Qual è questa canzone? Questo si chiama Riptide. 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 Solo un Riptide. attimo che devono microfonare. Riptide. C'è le onde che ti tirano sotto. L'avete sentito? Loro lo Famosa. conoscono da TikTok. Vedi. E io non seguo TikTok allora. Solo un attimo che microfonano. I nostri preziosi tecnici. Quindi si in stanno quanti preparando con i siete a suonare l'ukulele nella vostra... Ma dipende. vostro gruppo? Dipende. Oggi Quindi a volte può essere 10, può essere 25, dipende, come oggi. Quindi noi facciamo 2 volte al mese, sabato, chi vuole venire viene. Ce li beccati al volo, così chi viene Così. viene? Sì. Ok. abbiamo gente che viene ogni volta, gente che viene una volta e dice che strambi. Perché io non dico come loro che siamo normali, non siamo normali. È la presidente, il distributore automatico di ukulele, vero? Ok.
Allora, Siete quasi pronti? Pronti? Quasi Ci pronti. siete? I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty bells and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magicians of Susan and me. Running down to the red side, taking a leg to the dark side. I wanna be all that and I love you when you sing that song, and I don't know if my programs you're gonna say the words wrong. You told me that I think you like. So decided with his job and head to New York City. With his cowboys running from himself. And she's still living on the highest shelf. They come on star. Running down to the red side, taking away to the dark side. I wanna be all that. I love you when you're singing that song, and I'm gonna laugh at my programs. You're gonna say the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can have it any other way. I swear she's destined for the screen. Girls who seem to match the vibe I've never seen. A lady running down to the red tide, taking away to the dark side. I wanna be your man. I love you when you sing that song, and I don't love that my programs. You're gonna say the words wrong. Bravi, brave. Brave e bravo, perché c'è Bravi, anche... bravi. No, c'è più di qualche maschio. C'è più di oggi. qualche maschio. Più di qualche oggi. maschio. Sì. Grazie di questa. Vi abbiamo dato anche un rinforzo. Titolo del pezzo? adesso facciamo un pezzo di Dolly Parton, si chiama Jolene. I'm begging of you, please don't take my hand. Darling, 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 darling.
Wow, bello. Come siamo con i tempi? Chi ha tenuto il cronometro? Abbiamo 2 minuti per andare veloci, no? Devo dire che la crescita artistica da ieri e oggi è stata notevole, devo dirlo. A vista d'occhio. A vista d'orecchio. Dai, facciamo ancora un brano. Sì, sì. Ok, vi accompagno. Quale? Cosa facciamo? Ah, perfetto. Oh, Sì. che bello. Io faccio Wima We. Bravissimi! Bravissimi! Gran finale! Come? Fantastico, American Corner Trieste! L'ukulele! Con i denti? Anche per imparare l'inglese, bravissime! Ah, si può suonare l'ukulele con i denti, tipo Jimi Hendrix mi hanno chiesto se si può. Mi aveva chiesto Enrique. Special guest Marco. E volevo sapere, ma voi avete il workshop adesso? No? Sì. Cioè, si Dove può siete? venire, Dove siete? si può venire suonare l'ukulele? Ah, 10 ukulele a Noi siamo alle 4, ma si può sempre passare, abbiamo 10 ukulele, si può sempre provare, facciamo un piccolo tutorial. Adesso vi posso dire una cosa sull'ukulele. Allora, io suono un po' di chitarra, poca. La difficoltà è il fare il barré, ovvero quando metti il dito per premere 6 corde. Qua ce ne sono 4, quindi non occorre farlo praticamente. È fantastico, quindi tutti possono suonare l'ukulele, facilissimo. Anche i bambini piccoli. E anch'io posso suonare l'ukulele. E costa poco. E costa I bambini poco. piccoli possono suonare l'ukulele anch'io. Posso Posso suonare l'ukulele. Adriano! Dà un po' di fastidio ai familiari, però. Ah, lascia stare, lascia C'è di stare. peggio. Allora, stiamo entrando in un momento spettacolare che ieri ha rapito tutti i nostri ospiti. Che è dopo, non è adesso, sbagliato. Precisamente fra 15 minuti. Tra 15 minuti Controllo, sono niente. sì. 15 minuti Cam Show, che ieri si chiedevimo, Cam sarà... Sì, c'è l'intrattenimento mio e tuo, c'è scritto. Forse infatti abbiamo 2 minuti, no, non abbiamo 2 minuti. Allora abbiamo- non è un momento spettacolare, è un momento un po' così. No, siamo tutti qua. No, vabbè, allora diciamo innanzitutto che Maxino è sparito per un tot di tempo perché era andato a costruire la canzone che rappresenta l'anno, no, perché ogni anno del Maker c'è un piccolo inno, una sigla, una canzone, Esatto. e lui sparisce, la scrive e ritorna qua. Però adesso non la metto. No, adesso no, anche perché qualcuno potrebbe anche dire, beh, ma l'ha preparata prima.
Adesso però vi metto nelle condizioni di entrare nella mia mente, no? Sì. La mia mente è normalmente tutto quanto è permeato e alimentato dalla pigrizia. Cioè, per questo mi trovo bene in questo ambiente, perché sono il tipo di persone che ti aiutano a spegnere la luce a distanza. Lui sostiene che l'inventore in realtà è il più pigro dei pigri, perché metti l'esempio, la TV col telecomando. Ma parti dall'inizio della storia, la ruota. La Chi ruota. che inventa la ruota? Comunque non aveva voglia di portare la roba, Giusto. quindi non voglio strasinarla. Inventiamola, tutte le robe Tutte le parti da là. invenzioni, se pigrizia. Quindi perché devo fare questa canzone i giorni prima quando posso farla durante in bar? E anche perché quando arrivi qua cogli l'esperienza del momento, No, questo, a quindi parte gli vale di scherzi, più. questo è utilissimo perché così posso prendere quello che succede nella giornata. Il problema imprevisto, perché in tutte le invenzioni ci sono dei problemi, ero là in bar sotto una cassa che faceva tuzzo E scrivere tutta sotto un'altra il roba. ritorno. Quindi sarebbe venuto tutto completamente sbagliato. Vi avverto perché questa sera la faremo, perché alle 18:15, 18:45 c'è questa roba che si chiama Workshop di improvvisazione musicale con Massimiliano Cernecca. E entro le 18:15 dovrò pensare a cosa fare, tra l'altro. E noi ti Quindi- incalzeremo con delle domande che non ti abbiamo detto prima. Che no, cioè, tra l'altro, quindi pensate domande cattive da fare al Cernecca per il momento Sì, opportuno. sarà fatto. Esatto, noi siamo andati in giro un po' dappertutto a fare un po' di interviste Sì. ai vari maker, e tra l'altro abbiamo una raccolta qua, parlando di invenzioni, che Marco ha trovato su internet, di alcune invenzioni che sono nate per uno scopo e sono finite a fare tutt'altro, oppure delle invenzioni che sono andate fuori dai loro confini, no? Te che qualcuna. Sì, no? qualcosa ho trovato. Diciamo che è molto particolare il fatto che ho notato che tante invenzioni che arrivano dagli Stati Uniti sono state bocciate finché un giornale non ha detto che erano buone. Il piccolo, tipo. Il piccolo di New York, per esempio. Del Lidl. Il New York Times. Per esempio, nel 1934 è stato inventato il cheeseburger. Come inventato Nel il cheeseburger? 1934 il signor Sternberger ha inventato il cheeseburger. Ovviamente la popolazione non era pronta a questa cosa, l'abbinamento carne e formaggio non esisteva. Veramente? Sì. Dio. Nel 1938 New York Times ha detto che un'eccentricità californiana, bocciando, non va bene. ovviamente questa cosa non andava bene Non per New va York bene. Times. Ma nel tempo naturalmente Semplicemente perché non piaceva al primo. una novità che non poteva andare bene. Esiste un copyright del cheeseburger per cui qualcuno è diventato ricchissimo per la diffusione mondiale del cheeseburger? Evidentemente no, perché New York io- Times non voleva. Io so che le patate fritte sono state inventate in Belgio, ma non so da chi. Quindi Da uno che ha abbinato olio e 1800 qualcosa, patate fritte. Tra le in invenzioni che dovessi essere abolite, secondo me, che invece sono un grande cultore, il succo di frutta al pomodoro. Mi fa, No, mi perché? fa Sono ribrezzo d'accordo. solo Una l'idea. leccornia. No, Una leccornia. leccornia. Orribile col pepe, una roba proprio agghiacciante. roba E dopo un'altra cosa molto interessante, qualche volta anche può dar speranza agli inventori, ai maker, che qualche volta dei personaggi, dei presidenti degli organi per cui queste persone lavora, snobba delle invenzioni dall'alto della loro carica. Per cui, per esempio, nel 1928 il presidente della United Artists era sicuro di una cosa, no? Che i dialoghi dei film, attento, perché c'era il cinema muto prima, ha detto è una moda transitoria. Adesso la gente non vorrà vedere immagini con le parole. Ah, Cioè, il veramente? presidente Io avevo della sentito- United Artists non ha capito niente. Avevo sentito anche una cosa del genere su un'autorità che aveva assolutamente bocciato l'automobile, cioè è una Sì. moda, durerà Sì. 2 o 3 Passerà. anni, passerà, poi si Passerà. ritorna al cavallo. Sa chi? Che? New York Times. Ah, grande, ne becca una, Nel quindi. 1902 ha detto no, il prezzo non sarà mai accessibile e l'automobile non è pratica. Non è Dai, pratica. New quindi, York Times. quindi il New York Times è un po' il fassino Sì, di altri il tempi. Esatto. Per giù. Vabbè, le ha prese tutte. Cioè, quando, no, quindi, questo quando- è interessante, quando un inventore che ha un'invenzione bocciata dal New York Times, che Sa festeggia che perché funzionerà. Comunque io voglio dirvelo, anch'io sono un inventore. Nel 1977-78 credo, ho inventato il formaggino sciolto nell'acqua. Che schifo ogni volta. Che dici. schifo. No, Ah, spiega, no, spiega, no, spiega. Spiega, Ah, Flavio. io da bambino facevo degli esperimenti Su te stesso, dei quali godevo di persona, e ho iniziato a sciogliere i formaggini nell'acqua e a berli con un certo orgoglio, perché è una roba che avevo fatto io
Assomiglia al kefir alla fine. Al non è che- kefir salato dove si Assomiglia al mangia il kefir. kebab. Schifir. No? Ma assomiglia, giuro. Dio mio. Per Poi- esempio, Vai. nel 1917 il signor Cutex ha inventato quello che sarebbe diventato lo smalto per unghie. Sì. Ma fino al 1927 compreso, quindi 10 anni, il New York Times No, diceva vabbè. che era una moda passeggera. Incredibile. Cade tutte proprio. Beh, però questa cosa insegna un sacco di... no? esatto. Se non legge il New York Times. Appunto che ha ripiegato nel farne i fazzolettini Scutex, no? Che almeno se tiremo via lo smalto con quelle almeno. Ma io ho trovato anche un'invenzione disponibile che si può acquistare, che secondo me piacerà tantissimo a Flavio, Sì. perché si tratta di scarpe speciali Sì. che camminando Sì. producono 1 kilowatt di energia Sì. costante, continuando camminando, e camminare per 8 ore riescono a produrre ben 8, tu saprai che cos'è, WH? Kilowattora? Kilowattora? 8 Vabbè, ma Sì, poi per che te ne fai? caricare, Telefonini. per tenere in carica il telefono. No. Cioè, le scarpe Vabbè, riescono però- a far sì che il telefonino non si scarichi. Io ho inventato la scarpa che respira ma è allergica, quindi verso Quindi- aprile Ma è non, malissimo. ma non è finita, le scarpe hanno l'uscitina e l'entratina USB, GPS, Bluetooth, Anche per perché- sul sì, telefono per vabbè. gestire la carica. Se Cioè, te va via di casa col telefono scarico, ti arrivi a Barcola se carico, ma ormai te sono a Barcola, quindi si vede il problema, solo su un dramma. Però il GPS ti trova a Barcola, quindi se vedete Flavio Furia in giro per Barcola a correre, perché stai scaricando il telefono, quindi probabilmente Ma perché sono sempre io l'esempio perché sì, di perché questa roba la batteria del tuo telefono dura 20 minuti più o meno. Eh? La batteria del tuo telefono dura 20 minuti. Devo parlare del tablet. No, Non parliamo del tablet. Qual tablet? Appunto. Siete dei criticoni. Vabbè, cioè noi abbiamo finito lo spazio. No. Abbiamo No, fatto c'è perché ancora. era lo spazio nostro. Abbiamo No, spazio. hai ancora Ancora delle, spazio. Vai, delle c'è ancora. invenzioni? C'è ancora. No, poi si va dall'altra parte, cioè della parte delle invenzioni che sembravano delle cose meravigliose, invece sono state Sono finite in fallimentari niente. assolutamente. Per esempio, nel 2009 è stato creato un telefono dedicato a Twitter. Si poteva telefonare e aveva la tastierina, non era uno smartphone, no? Però consentiva di telefonare, mandare messaggi e controllare il social, ovviamente in tempo reale. Ovviamente non è niente, non ha comprato nessuno. Nessuno. Solo il New York Times. Solo il New York No, Times sì. Ah, New York Times ha detto questa è l'idea del La secolo. idea del secolo, nessuno. Oppure che nel 1960 avevano provato a creare il cinema olfattivo. Avevano fatto la macchina che con delle boccette che si aprivano a tempo Sì. a seconda di quello che compariva sulla scena. Hanno fatto il film per la presentazione e basta. Vabbè, sì, anche perché effettivamente cioè, in Poco un film pratico. di guerra puoi anche andare incontro ad odori che non sono il top della vita, insomma. Pensa in un film pensa in un film. La grande diarrea non è Perché Sì, esiste il film, la grande- no, però ci sto pensando. Ma grosso guano a Chinatown. Beh, dopo anche cioè, tutto quello che fa Microsoft, se devo dire una roba, ovviamente ha avuto successo. Qualcuno si ricorda dell'assistente a forma di graffetta Sì. in alcune edizioni E di come Word? cioè, hai un bel ricordo. Mi ricordo di- perché volevo spaccare il Era un monitor. rompimento di scatole incredibile. Infatti la Microsoft ha avuto talmente tante proteste su quel assistente che poi tra l'altro non trovava mai niente di quello che gli si chiedeva. Vuoi un aiuto? Ti serve questo? Stai per fare questo? E non funzionava mai. Per cui è Beh, stata ma una anche, cosa anche all'inizio gli assistenti vocali tipo Siri all'inizio era problematico. Micidiali. Ricordo, non so, ehi Siri, chiama papà, suono Negramaro e partiva Ma una delle cose più divertenti che abbiamo fatto Ah, nel sì, periodo TV volevo è stata quella di lanciare la sveglia alle 4 di mattina su tutti gli Alexia che erano Sì, sì, perché è in stato contatto con noi. Allora, in TV a un certo punto ho detto alzate tutto il volume della TV. Pronti? Ok. Alexa, imposta sveglia alle 4 e un quarto. Ehi Siri, imposta le sveglie alle 4 e un quarto. E tutta la gente che ha cominciato a suonare a casa questa roba a suonare sveglie. Siete che c'è un po' di maledizione il Sì, giorno sì, dopo. parecchio, era tanto bello, un momento molto bello, sì. E tra l'altro, quindi quella roba del Siri una volta, allora adesso mi scuso in anticipo, però quella roba quando chiama papà, suona Negramaro,
apri la app calendario e parti il meteo, che dico, boh, vai Mona, che ha aperto il GPS, però. Vabbè. Bello. Tutto E giusto. dopo mi ricordo che una volta che avevi messo la tua applicazione Siri, lui che aveva un'altra, o che aveva sempre Siri, che aveva il vecchio... sempre- Perché la tua era più gentile e la Era sua molto no? più gentile, la sua, cioè la mia mi rispondeva Cioè, con freddezza, la mia Sì. rispondeva con grande Tipo freddezza. che chiedevi La il sua tempo? gentilissima. Sì, sulla mia era, ehi Siri, com'è il tempo oggi? Ehi Maxino, oggi il tempo sarà splendente, buona giornata. Adesso era, oggi il tempo sarà mediocre, tipo così, con questo atteggiamento. non so perché. E sapeva già che lo avessi abbandonato. Perché sa che ho un rapporto, il mio rapporto con la tecnologia è un po' diverso dal tuo. Perché tra l'altro il karma della tecnologia di Furian lo segue un po' Sì, dappertutto. sì. Cioè, nel mio tablet al posto di Alexia c'è l'orso Mando che mi dice direttamente i programmi della serata. Ehi, come il meteo? E appari Bernaca, no? Che allora oggi il tempo sarà più o meno così. E infatti i tablet di Flavio a un certo punto vengono smarriti, evaporano. nella Evaporato. terra. Chissà cosa succede. Peccato. Si sarà suicidato il tablet. A proposito di uscire dall'auto. svanire nell'etere, fra poco avremo anche questo spettacolo Sì. scientifico che si sta Spettacolo preparando. scientifico che ieri ha avuto un adesso. successo enorme Sì. perché è uno spettacolo scientifico che vedremo spettacolare, quindi Sì, si sì. spettacolarizza, si vedono delle cose chimica Sì, pura, l'unica guidate roba voi. ieri, le prime due file si sono incendiate, però solo le prime due, non ecco, chi sta un po' sempre, dietro cioè ogni va tanto tranquillo, sì, succede sì, ogni sì. tanto, esplode qualcosa, però Allora, nel passare, no, Sì. allo spettacolo dedicato agli esperimenti chimici, che ne vedrete delle belle bellissime, volete che facciamo qualche domanda ad Antonio Giacomin, che si occupa di una cosa bellissima? la faccia era perché Tranquillo, stava mangiando. Tranquillo, ti ha fatto bene a avvisarlo. È una bella idea. stava giocando a solitario in realtà, era l'ultima mano del solitario che ha rovinato. No, meraviglioso, perché No. si occupa di una roba Antonio no? Giacomini è il nostro straordinaria. collegamento con il mondo. Esatto, perché ci manda in streaming dappertutto. Ma non solo in streaming, ci manda in parecchi altri posti. soprattutto Specialmente Qual quando lo è- disturbiamo. Qual è il tuo grande amore, Antonio? In che senso? Sapevo di essere troppo vaga. No, ma hai fatto bene a Troppo partire vaga. prima senza dirgli Cioè, niente. Io ero uno dei massimi esperti di tecnologia presenti. Qual è il tuo grande amore? Bello. Ti rientra tutto. No, Praticamente, perché si possono fare dei viaggioni con te. allora, peggio, allora, per le droghe rivolgersi a Sarà fluido. finito. Appunto, i Probabilmente. viaggioni. Adesso, fluido. adesso devi andare in qualche dire, strana devi dire di che baracchetta, cosa si tratta, perché altrimenti rimane questa cosa sospesa terribile. Allora, anche se non sembra, perché qua sto facendo streaming, è realtà virtuale, perciò vi porto in mondi che non esistono. Sì, qualche anno fa al Festival di Venezia con un lavoro dedicato alle grotte di Trieste, assieme al regista Ivan Gargolet, e poi si continua la sperimentazione con la realtà virtuale, mondi virtuali, Immersivi, in cui robe immersive, occhialini con gli 3D. occhialini che purtroppo non ho qua, ma poi si fanno robe, viaggi ovunque, si può, ad esempio ci si può immergere ovunque, veramente, da sotto il mare. Qualche anno fa, proprio a Maker Faire, abbiamo fatto anche un video 360 dalla cima del comune, col comune abbiamo fatto un 360 da un posto dove non si poteva salire. Perciò Infatti si vi hanno porta- denunciato da quella volta là. Come? Non si poteva salire illegalmente, però voi siete andati lo stesso. Beh, sì, con un permesso speciale, la videocamera è salita da sola fin lassù, col bastone. Ed è una tecnologia in evoluzione, quello che probabilmente avete sentito, metaverso, questa parola nuova che stanno parlando le persone. Ecco, mi occupo di questo. Tu come la vedi sta roba del metaverso? Una grande opportunità o una roba che si sgonfierà?
Tipo New York Times, cosa dice del metaverso? Prova a leggere cosa dice il New York. Futuro grandioso, ma il New York Times. Futuro grandioso il metaverso, ma con qualche problema. Ok. Già si sentono esplosioni nel Sì, frattempo dalla zona. Lascio al metaverso della chimica. Ok. Allora, le prove Grazie, dell'esplosione come Antonio stanno andando? Giacomo. Ci siamo quasi? Ci siamo. Hai qualche Dai. sigla d'apertura? State per trasferire. Serve una mano? Mi state arrivando. Servono braccia forti? Mi raccomando, attenzione lì davanti, siete troppo vicini, troppo vicini. Adesso chiediamo ai prof se vanno bene lì. Sì, ma siete bravi, siete molto prudenti negli esperimenti, avvisate quando le persone possono morire davanti. Per tempo. Oh. Eccoci, siamo a distanza di sicurezza? Sì. No, ma va bene così, ok. Sentite, buongiorno. Per quanto dicevate prima, permettetevi un intervento. Io ho lavorato per 40 anni all'università su questi problemi di energia elettrica, sono un elettrochimico. Allora, è vero quello che tu dici, e cioè si può produrre energia elettrica in maniera molto semplice. Io lo faccio anche in uno spettacolo, oggi non abbiamo tempo per farlo, basta prendere in mano un pezzo di rame e un pezzo di zinco dall'altra parte e tu generi 0,7 volt. Pensa, ne metti un po' di persone insieme e riesci a accendere una lampadina tenendo tu con le mani un pezzo di rame, filo, quello normale, un pezzo di zinco. Tipo Matrix, che sono tutti attaccati. Qualcosa fanno del corrente, genere. Non ho avuto tempo di portarlo qua oggi, quando faccio spettacoli più lunghi lo faccio. Il mio sogno un giorno è farlo in uno stadio con 20.000 persone. Sarebbe bello. Un domani succederà sicuramente, non tanto lontano, non è un futuro tanto lontano, che ci daranno degli indumenti, dei pantaloni, da una parte avrai tessuto, qualche tessuto fatto di rame, dall'altra parte un tessuto di zinco, qualcosa di equivalente, avrai un filo qua, un condensatore, si caricherà il telefonino. Non è siamo tanto lontani. Se uno resta con la macchina senza batteria, quante persone attaccate servono per metterla Uno in stadio. Uno stadio, ok. Uno va. stadio. Allora, senti, io costruisco anche degli orologi che vanno a patate. Con una patata, Conosco delle persone invece che va a botta. una patata che va a o un limone. L'orologio che vanno a patate, io già avevo la parrucca di Walter in questo momento. Però, vabbè. Tranquillamente, guarda, con una patata riesci a far andare avanti un orologio di questo. La domanda è anche più cose. Il problema è, per mettere in moto un'automobile, dove ci vogliono 750 watt per mettere in moto la macchina, ci vorrebbero circa 1 milione di limoni, d'accordo? Allora uno, pensate, la Panda e dietro hai un tir e quella cos'è? La batteria, no? 1 milione di limoni. Ma Un stanno limone. in un tiro 1 milione di limoni? Sì, probabilmente sì. Ma allora, insomma... Nel futuro, chi lo sa, no? Il futuro è nella scienza, il futuro della scienza. Noi non riusciamo a predirlo. Noi non sappiamo che cosa succederà fra 10 anni. Chi mai avrebbe pensato che saremmo stati legati in questa maniera al telefonino? Pensate a un film come Blade Runner, il primo Blade Runner, non questo ultimo, dove si prevede, in questi anni, ambientato, film di 40 anni fa, l'autovolante, d'accordo? Oggi non abbiamo l'autovolante, ma nel film il protagonista deve atterrare per andare a telefonare da una cabina telefonica. Allora, capite, non aveva previsto 40 anni fa un film molto bello, la possibilità di telefonare, ma di volare sì. Quindi noi non sappiamo qual è il futuro, cosa succederà. Sono delle casualità. Viviamo, speriamo che tutto funzioni, speriamo che non arrivi West Nile, speriamo che il maledetto virus sparisca. Però non Cosa volete volano che le vi macchine, dica, ma no? ogni tanto i telefonini sì, perché viene delanciato. Proviamo a colpire col telefonino Sì, esatto. la Però l'idea zanzara. era costruire l'autovolante per arrivare prima alla cabina telefonica. Esatto. Capisci? Allora, adesso noi possiamo cominciare questo spettacolo che vi faremo adesso vedere, speriamo sia divertente o almeno rilassante. È divertente, godetevelo perché ieri Ecco. sono stati rapiti tutti quanti. Ma quindi... aspetta, mi hanno detto che oggi c'è un compleanno. Giusto? Sì, grazie, Ah, buon compleanno, grazie. Sei stato tu a dirglielo, no? Tu a dirglielo. Grazie. Essendo- Guardate, sono commosso veramente. vi Essendo ringrazio. un chimico accenderemo dei candelotti. Le candelotti esplosivi.
Allora, grazie, Bene. mi sono commosso e vi ringrazio veramente. Allora, se hai finito di Lasciamo farti il i tuoi porci comodi, potremmo Guardate, anche iniziare. No, è così, no, voglio dire... Nel frattempo che lui raccontava le sue storielle, io ho preparato tutto, ma non te lo faccio pesare. Allora, noi facciamo questo spettacolo da molti anni, andiamo per le scuole del iniziato Friuli Venezia ieri. Giulia, abbiamo avuto anche dei finanziamenti anni fa dalla regione, oppure lo facciamo nei circoli ricreativi. Buono pasto. Perché chiederete voi? Perché ci piace raccontare un po' di chimica, cioè farvi vedere che la chimica non è soltanto quella cosa brutta fatta a scuola che odiavo perché non capivo l'insegnante che cosa mi raccontava. La chimica è qualcosa di ogni giorno, in realtà ricordatevi che la chimica è la vita, se noi siamo vivi è perché dentro di noi avvengono delle reazioni chimiche, anche i sentimenti che proviamo, uno dice adesso che palle, sto qua che parla tanto, sono reazioni chimiche. Ecco, quando siete stufi potete dire basta, basta. Allora, questo è una cosa interattiva, cioè noi abbiamo bisogno di gente che venga fuori a Possibilmente darci una mano, interessata. possibilmente interessata. Allora, 1, 2, 3, il primo esperimento che faremo... Aspetta, prima ci sono le indicazioni di Ah, rito. giusto. Allora, siccome è raro che succeda spontaneamente, quando alziamo questo si applaude. Facciamo una prova, sì, prego. facciamo prego. la prova, però dovete farlo veramente. Dovete applaudire. Boh, non è tanto di circostanza. Vabbè. Ok, allora... Speriamo di non essere costretti a usarlo. Allora, primo esperimento. Professor Tavagnacos, Primo iniziamo col primo esperimento. esperimento. Per questo esperimento necessitiamo di una bambina con una maglietta multicolore con scritto See all, puoi spostare i capelli, See the good in all things. C'è? Ma dai, incredibile, che fortuna. Vieni. Un applauso alla volontaria. Saluta i genitori per l'ultima volta. Ciao. Dove sono? Gli ex genitori. Ciao ex bambina, hai un fratello? Fratello? No, sei figlia unica purtroppo, vabbè. Allora, vieni di qua. Professor Tavagnacos, ecco. Allora, bambina, adesso vuoi andare sotto il tavolo perché vuoi salire sopra? Mettiti qua. Devono vedere tutti mentre allora, adesso metteremo, vestiremo... No, non scherzo. No, vestiremo la bambina con i dispositivi di protezione individuale di cui tanto ha parlato il professor Tavagnacos. Allora, siccome io ho insegnato per 30 anni sicurezza nei laboratori, Pensate un po' voi, in che mani siamo? Dobbiamo assicurarci. Allora, quando si fanno gli esperimenti, benché tutto quello che noi usiamo qua non è tossico, non è pericoloso, dobbiamo fare un po' di prevenzione, un po' di protezione. Allora, scusa, c'è un po' piccolo il camice che abbiamo preso. Questo è quello che ci ha passato la regione anni fa. Tendono sempre a esagerare Eccolo là. un po'. Allora, ci proteggiamo per non sporcare Poi i vestiti. mettiamo ci mettiamo gli occhiali. Dai, puoi anche scegliere quali occhiali vuoi. Dovresti dire, ma io ci vedo benissimo. Quali occhiali vuoi? Anche Questi la sono scelta. più belli. Bene, esatto. E adesso dobbiamo metterci i guanti. I guanti. Questo perché noi non sappiamo se uno è allergico a qualcosa, no? Quindi ai guanti, allergica metti ai davanti guanti. la bocca e soffia in maniera da gonfiarlo un po'. Ma cosa fai? Soffi dentro i guanti? Ecco, adesso mica un palloncino. Robe da matti. I bambini di giorno d'oggi sono veramente incredibili. Signor professor Tavagnacos, alle 5 dovremmo finire, se è possibile. Bene. Li aiutate voi. Possiamo fare anche così? Sì. Praticamente delle... Ciao. Allora, vieni qua. Anzi, vengo io là perché sennò non ti si vede. Allora, il primo esperimento. Guarda che mi allungo. Ecco, prendiamo praticamente questo bicchiere che è vuoto, fallo vedere a tutto il pubblico perché non vogliamo contestazioni. Il bicchiere è completamente vuoto. Adesso prendiamo un reattivo pericolosissimo. Attenzione, maneggialo con molta cautela. Professor Tavagnacos, lo passi tu perché io ho paura. Questo è il pericolosissimo ossido di idrogeno. Attenzione. L'ossido di idrogeno è estremamente pericoloso. Viene chiamato anche acqua. Ne mettiamo un po'. Vuoi mettere tu dentro? Cerca di stare calma, hai capito? Stai calma. Non tremare. Allora, brava, anche dentro, bravissimo, ancora un po', butta ancora un po', butta, oh basta, costa l'acqua, quanto ne metti? Allora, adesso vediamo che cosa succede. Intanto, di che colore è l'acqua? Trasparente, oppure il termine corretto è
incolore, dai tutti assieme, incolore. Incolore. Ma stai calma, so tutto io. Allora, adesso prendiamo un reattivo, che di che colore è il reattivo? Questo? Incolore. Incolore. Se mettiamo un reattivo incolore, un liquido incolore in un altro liquido incolore, che cosa succede? Niente, è incolore. Giusto? Proviamo. Attenzione, mettiamo un pochino. Basta. Attenzione, sta succedendo qualcosa. Iniziamo con l'agitazio. Un applauso, abbiamo il succo di frutta Che gusto ti piace? Non dire pera perché... Pera rosse di Trieste. Allora, siccome però questo succo di frutta non è proprio granché, tentiamo, in cosa potremmo trasformarlo? In cosa potremmo trasformarlo? In un limone. In limonata. Brava, veramente perspicace. Allora, professor Tavagnacco, stai un attimo. Allora, praticamente, adesso noi vi facciamo vedere come si tagliava il limone anticamente, perché sui libri di storia non le dicono queste cose, no? I bambini vanno in gita, vanno di qua, vanno di là, ma non studiano. Allora, i limoni, una volta, come ben sapete, non esisteva il coltello. C'era questo aggeggio, no? Che serviva per squartare i limoni, perché una volta si squartava tutto, squartavano i limoni. Poi hanno scoperto il grana e quindi questo l'hanno eliminato e hanno inventato il coltello. Dovete sapere che in realtà le mani inizialmente non avevano le dita, erano dei monoblocchi, era un moccolone, no? A forza di tagliare i limoni si sono formate le dita. Ecco, queste sono cose che non insegnano nei libri di storia. Bene, questa è la procedura giusta per tagliare il limone? Secondo te? No. Questa? No. Volendo sì, perché ci sono le fessure, ma è più facile usare il taglierino. Bene, e adesso attenzione. Allora, io tengo il bicchiere, tu tieni il limone e adesso devi versare il limone, ecco, non possibilmente anche dentro se ce la fai. Ecco, dovresti esercitare una pressione pari a 12.000 kPa per centimetro quadro sulle pareti del limone e il liquido per forza di gravità percola. Vuoi un torchio idraulico, piccina? Vuoi un torchio idraulico? Premi ancora un pochino. Professor Tavagnacco, abbiamo una bacchetta? Pronto? È emozionato il suo compleanno oggi. Attenzione, proviamo a agitare, vediamo che cosa succede. Niente. Bella figuraccia. Complimenti che ci hai fatto fare, una brutta figuraccia. Sì, ma non te lo facciamo pesare, tranquilla. Tutti quanti facciano per favore. Però tu adesso glielo farai vedere e metti ancora un po' di limone. Voglio proprio vedere adesso come reagiscono. No, questi reagiscono. Strano che con quel comodissimo guanto non riesci a schiacciare. Non devi schiacciare il guanto. Allora dai ancora un pochino. Vai, professor Tavagnacco, agitiamo. Niente, figuraccia. Butta dentro tutto il limone a questo punto. Aiutala un po' tu, professor Tavagnacco. No, schiacciare il... Ecco, attenzione, schiacciamo assieme. Attenzione. Vediamo cosa succede. Wow. Un applauso alla nostra scienziata, bravissima. Inchinati. Grazie. Questo è un camice anti-limone. Allora, adesso il professor Tavagnacco spiegherà che cosa è successo. Allora, qui dentro, in realtà c'era una sostanza che si chiama, deve dire lei il nome. Devi ripeterlo. Aspetta. Allora, senza sputacchiare, devi dire fenolftaleina. È troppo difficile da dire. Dai, facciamolo dire al pubblico, senza sputacchiare a quelli davanti a voi, fenolftaleina. Fenolftaleina. Non era scritto nel cartello, ma va bene. Fenolftaleina. La fenolftaleina una volta veniva commercializzata col nome di euchessina. La prendi la sera e al mattino risponde. Questa era la pubblicità. L'altra domanda era ai buoni bambini, c'era la pubblicità, e ai buoni bambini la dolce euchessina. Ai cattivi? Spingano, c'era la battuta. No? Ecco. Allora, questo prodotto oggi non esiste più in commercio come purgante. Pare che funzionava, solo che... Però sembra che dia degli effetti collaterali indesiderati.
e uscite col nuovo nome di nuova euchessina. Vabbè. Allora, adesso però questo prodotto ha un'altra caratteristica molto interessante, le vediamo qua. Hai conflitto di interesse? Basta non berlo, ecco, no? Allora, questa sostanza, quando si trova in acqua pura oppure in acqua acida, che abbiamo messo il limone che è un acido. Aspetta, che sostanze acide conosci, oltre alla sorella? Allora, limone, poi? Un altro inizia per A e finisce per ceto. Aceto. Bravissima. E un altro è l'acido muriatic e finisce per O. L'acido muriatico. Vedi come lo dice? Meglio di fenolftaleina. Brava, brava. Allora, queste sostanze rendono acida la soluzione. In queste condizioni la fenolftaleina è incolore, come vedete. È incolore. Però se invece al contrario mettiamo una sostanza al contrario di acido, sapete qual è? Acido è odica. Basico. Se mettiamo una sostanza basica, che è il contrario di acido, sostanza basica che avete a casa, per esempio la soda caustica. Il bicarbonato, Oppure l'ammoniaca. Mastrolindo, ecco un esempio. Tu cosa usi a Niagara, casa per lavare? la soda caustica, oppure il Lavi. bicarbonato di sodio. Se noi mettiamo queste sostanze all'interno, invece, la fenolftaleina acquisisce il colore rosa shocking. Ad esempio, questa è una soluzione di soda caustica, idrossido di sodio. Come Chiama anche questo colore si chiama rosso cremisi. Rosso È cremisi. una notizia sconvolgente. Ecco, attenzione, vedete, Vedete che invece c'è troppo acido dentro e quindi non ha messo abbastanza. Scusa, Ecco. Vai, ancora un pochino. Ecco, Adesso ne ha messo abbastanza, vedete, no? Ecco, questo possiamo fare avanti e indietro 1000 volte. Voi che lo facciamo in realtà tutte 1000? esattamente 1742 volte o finché non finisce il bicchiere. Bene. Basta? Vi Un applauso ringraziamo. a Giampier Filistolfa Pieruga. Inchino. È stata bravissima. Fai finta di essere felice. Bene. Adesso tornaci il materiale per cortesia, perché si inizia così, no? Si porta via prima un camice, poi gli occhiali. Bene, e adesso per il secondo esperimento chiamiamo un bambino, cambiamo adesso, no? Prima una bambina, adesso un bambino, anche qui possibilmente non figlio unico, in modo che i genitori possano riprodursi in seguito alla dipartita del primo. Vieni piccino. Possibilmente con una maglia verde fosforescente. Oh, bene. Allora, vieni qua. Ecco, guardali bene, fai così. Boh, non vuole fare così. Allora, bambino, adesso mettiamo su il camice. Questo è usato, ma è usato sicuro, tranquillo. Ecco, qui dovrebbero esserci dove mettere le maniche. Bravo. Attenzione, mettiamo sempre e intanto vi spiego che esperimento facciamo. Adesso si sta perdendo all'interno del... Strano, perché è a misura giusta, non riusciamo a capire come mai succeda ogni volta questa cosa qui. Forse potremmo pensare di prenderlo un po' più grande, professor Tavagnacco. Intanto spieghiamo che esperimento andremo a fare. Intanto come ti chiamavi? Alex. Giovanni. Allora Giovanni, cambi sempre nome, è mica colpa mia. Vabbè, dai, per oggi Alex, va bene. Stai pure? Adesso facciamo il semaforo chimico esperimento. Come ben sapete, una volta non c'era l'energia elettrica e quindi i semafori non erano come oggi con le lucette, ma c'era Alex, lui proprio, che stava in mezzo agli incroci e faceva passare damigelle, le damigiane. Allora, come era fatto il semaforo una volta? C'era questa ampolla, è originale, e il semaforo in questo caso è colore? Anche giallo, dai. Anzi, ti do un suggerimento, è giallo. Giallo. Ok. Allora, è giallo. Dopo il giallo, che cosa c'è al semaforo, caro Alex? Allora, il giallo cosa dice? Avvisa che arriva il? Rosso. Bravissimo. Allora, metti anche tu la mano qui, agitiamo un po' e diventa rosso. Oh, bene. E dopo il rosso, caro Alex, che cosa abbiamo? In teoria il verde. Purtroppo, come ben sappiamo, è una piaga che c'era anche quella volta. Il rosso dura tantissimo. Dura troppo. Aiutami ad agitare ancora un po', però dopo un po', a un certo punto, arriva anche il verde. Un applauso al nostro vigile Alex. Grazie. Prego.
Ecco, come vedete c'era un momento di stavano tutti in mezzo e dicevano ma vado, non vado, è nero, erano le prime volte, quindi no, poi ci abbiamo lavorato un po' su e abbiamo fatto l'energia elettrica. Ecco, come vedete, un po' alla volta con la sua calmina torna giallo. E il professor Tavagnacus ci spiega perché. Sempre se sei d'accordo. Allora, col carattere che cosa succede? Lì dentro c'è una sostanza che si chiama, come si chiama? Carminio d'indaco. Carminio d'indaco. Prova a dire Carminio d'indaco. Carminio d'indaco. Ecco, Puoi vedete, anche giusto? spostare le lettere, basta che il totale venga fuori. C'è Carminio d'indaco. Questa sostanza ha una caratteristica, quella che quando c'è poco ossigeno, lì dentro c'è poco ossigeno, perché c'è un prodotto che consuma l'ossigeno, è color giallo-arancio, come vedete. Giallo. Quando viene sbattuta l'ampolla, un po' dell'ossigeno dell'aria entra all'interno. Fai l'ossigeno che entra, Alex. Fai l'ossigeno che entra. E diventa rosso, come vedete. Quando si sbatte ancora l'ampolla, si scuote con violenza, entra ancora ossigeno e il prodotto diventa verde. Ma perché? Avvengono delle reazioni chimiche qui all'interno, complesse. Quello che è interessante è una copulazione. Vabbè. Allora, quello che succede è che dopo un po', vedete, l'ossigeno all'interno si impoverisce e la soluzione torna nuovamente a diventare gialla. Fai l'ossigeno che esce. Ecco, quello che entra era per così, quello che esce è per così. Esatto. Ecco. Bene. Benissimo. Bene, Ti è no? piaciuto il semaforo chimico? Insomma, boh, vabbè. cerca di essere un po' più entusiasta. Bellissimo, Lo farei ancora. Dai. Faresti ancora? Sì. Quante volte? 13.702. 13.702. Ecco. Va bene. La spontaneità è la cosa più bella. Allora, grazie caro Alex. Grazie. E adesso? No, facciamo il genio. Adesso facciamo un esperimento bellissimo, bellissimo, che è... com'è? È per me? È un regalo? Claudio? È un regalo per me, scusate, in diretta. Io ci rimango un po' in male. che diretta, sono sempre- va bene, guardate non- in diretta. Grazie. Lui sapeva che io facevo gli anni, oggi mi ha... Bravo mandato- Alex, Grazie bravo Alex. Alex. Grazie Alex. Grazie Alex. Bravissimo. Grazie. Ha riprodotto fedelmente il semaforo chimico. Grazie, Anche perché grazie. ci ha lavorato una vita col semaforo chimico e quindi. Allora, adesso procediamo con un esperimento veramente affascinante che è possiamo dirlo? Possiamo dirlo. Il genio in bottiglia. Allora, intanto, chissà come funziona, com'è la fiaba di Aladino? C'è qualcuno che sa la fiaba di Aladino? C'è qualcuno che sa la fiaba di Aladino? Sì, secondo me è lui. Quello che fa finta di non vedere di qua. Vieni. Ecco, lascia pure lo zaino, sai, a meno che dentro tu non abbia qualcosa che serve per l'esperimento. Allora, come ti chiami? Ivan, sicuro? Ivan. Oh, la teniamo. Allora, Ivan, adesso noi dobbiamo riprodurre un po' quello che è successo quando Aladino ha trovato la lampada. Tu ti ricordi come funziona la fiaba di Aladino? Allora, intanto cammina su e giù per il deserto. Questo è il deserto, vedi che ha il colore deserto, l'abbiamo fatto mettere apposta. Ecco, vai un po', fai la sfilata. Potreste per favore aiutarci facendo le palme, per esempio? No? Lui che sta nel deserto, che cammina, le palme, la sabbia, qualcuno fa la sabbia, il Per cammello. cortesia, secondatelo, perché sennò non la smette più. Allora, Ivan, adesso tu vai su e giù. No, non devi vedere. Fai giù, quando a un certo punto arrivi qua, tu non fai finta di niente, inciampi, sbatti violentemente il naso perché deve essere verosimile, il sangue deve andare... boh. Fai una piccola scenata, vai. Oh, bravo, bravo. Guardate, ha anche messo un coso rosso qui per simulare il sangue, bravissimo. Allora, adesso dice, cosa può essere? No, quello abbiamo capito. Questo, cosa può essere? Cosa può essere? Ma prendiamolo su. E tu dici, può essere la lampada? Può essere la lampada? Si sta parlando da se stesso, ovviamente. E la tua autorisposta qual è? Osservandola bene. Cosa potrebbe essere una lampada? Sì, ma potrebbe essere la lampada di Aladino nel deserto? Potrebbe essere la lampada... Dovresti rispondere alla mia domanda. Sì. Potrebbe essere?
Però c'è qualcosa che non quadra, ad esempio, Fila. Ad esempio c'è fila. c'è la corrente nel deserto? No. Dipende. Da quelle parti là sì, però nel nostro no, giusto? Sì. E oltretutto non saprebbe dove metterla, questa non è verosimile, quindi no, non è questa. Non è questa. Allora ricomincia a camminare e direi che andiamo subito, no? Attenzione, cammina che ti cammina, non guardare, bene, vieni, la la la, ta 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 ta. È bravo, a simulare, bravo. Ah, sempre lì, giusto perché mi segnala. Bravo. Oh! E tu dirai, può essere la lampada? Può essere la lampada? Sì. È possibilista, è possibilista. Ecco, abbiamo scoperto la vera, anzi, Ivan ha scoperto la vera lampada di Aladino, che assomigliava terribilmente a una bottiglia di Prosecco Follador. È incredibile, ma assomigliava terribilmente. Bene, adesso Ivan... Però attenzione, la scienza non può negare nulla se non è provato. Noi non possiamo asserire niente, né sì né no, perché non è provato. Quindi, se da qua esce il genio, questa è la lampada. È la lampada. Cosa si fa alla lampada? Sì. Inizia per sfreg e finisce con A. Sfrega. Bravo, prova. Non le carezzine, proprio una bella sfregatura. Bene. Esce il genio? No, proviamo a chiamarlo al 3, 1, 2. Tutti insieme al 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genio! Allora, o è maleducato o ha sete. Allora, O dorme. ipotizziamo la seconda. Prova a guardare se c'è il genio dentro. Ma Ma il genio com'è è il invisibile, il genio è invisibile, Com'è mica il si genio? vede. Vabbè. Cioè, Proviamo a dargli da bere, professor Tavagnacus. Aveva già bevuto. aveva già bevuto. È acqua, è acqua. Ha finito. Ecco, È magari non acqua, sulle è prese. acqua, è acqua. Ecco. Vabbè, allora adesso noi metteremo qui dentro dell'acqua. Acqua per geni. Acqua per geni, esiste l'acqua per geni. Esiste l'acqua per Che geni. poi assomiglia terribilmente all'acqua ossigenata, questo è un altro Questa è paio di un'altra maniche. Però dove si trova l'acqua per geni, caro Ivan? Dove si trova l'acqua per geni? Alla casa del genio, no? Esatto. Allora, mettiamo un po' di acqua per geni, magari se inclini la bottiglia il liquido esce, bene, basta. Adesso proviamo a chiamarlo, gli abbiamo dato da bere, proviamo a chiamarlo adesso, giusto? Dai, prova a chiamare, tutti insieme. Sì. Genio, vien fora, in Triestino. Proviamo, dai. Io 1, che 2, sono di 3, Udine, genio, vien fora. non riesco a dirlo, scusate. Non riesco Adesso in friulano, perché lui viene da Udine. Genio, ven fur. Genio, ven fur. Friulano. Sei di Udine tu, di la verità. Non è possibile che non faccia il suono palatale così bene. Allora, dai, al 3, 1, 2, 3. Genio, ven fur. Vien fuori. O anche in Triestina, dai, genio, ven fora. Genio, ven fora. Cioè, un po' più. Niente da fare. Niente, allora, niente, ha anche fame. Anche Sai fame. di cosa era ghiotto il genio? Pensa tu, Pepe. È Pepe. ovvio che poi uno ha sete, no? È chiaro? Pepe. Vabbè, sono i suoi vezzi. 1, 2, 3, adesso vediamo un po' di Pepe, vediamo cosa Pepe. succede, pronti con telecamere, macchine fotografiche, Ovviamente sperando funzioni, perché... speriamo che funzioni. Attenzione, ecco. Eccolo! Un applauso al genio! Io, c'è tutta la famiglia qua. Questo è il nonno. Questa è la sorellina appena nata. Vabbè. Ecco, vogliamo attenzione, non respirare Anche il nonno, questo vedete, il nonno- questo pericolosissimo vapor d'acqua. Attenzione, non respiratelo. Allora, Ti è piaciuto? lo lasciamo come magia o volete sapere cosa è non successo? L'odore Poco. che senti, sai cos'è? Non penserai mai. No. Allora, questa reazione chimica scalda tantissimo, si dice che è esotermica. Vuoi sentire? Tocca poco, sentite com'è caldo. Devi fare... L'odore che sentite è la colla che tiene l'etichetta qua, che a causa del caldo fa un po' di puzza. Il vapore che vedete qua uscire è vapor d'acqua. Ecco, il problema delle etichette è Punto e molto basta. grave. È molto grave. Allora, è molto grave. Qui dentro c'è acqua ossigenata. L'acqua ossigenata che si compra in Alla drogheria, casa dell'acqua farmacia. ossigenata. Quando si compra, si porta a casa, dopo 1 o 2 anni non funziona più, perché l'acqua ossigenata molto lentamente, in 1 o 2 anni, si decompone per dare acqua e ossigeno. Quindi dopo un paio d'anni è Quindi è acqua diventata, pericolosissimo, la butti via.
Per cosa si usa l'acqua ossigenata? Come disinfettante, per esempio. No? Io invece qua dentro ho messo adesso un catalizzatore, c'è un prodotto chimico Che che non ha è pepe. decomposto di colpo l'acqua ossigenata, è formato acqua. Quello avete visto, l'acqua qua si è scaldata, è arrivata a 100 gradi in meno di un centesimo di secondo, Anche meno. un millesimo di secondo, il vapore, avete visto, è l'acqua che si è messa a bollire di colpo. Bene. Tutto là. Bello, no? Sembra però Bello. qualcosa di bello. Avete visto il genio? Non era verde come nel film di Aladdino, ma insomma, questo dimostra che questa è la lampada d'Aladdino. Grazie per la tua assistenza. Facciamo la passerella qua, scusa. Bene. Un inchino al pubblico. Adesso? Devi inchinarti al pubblico. Scusate, Non la devi scenetta inchinarti del al pubblico. ribaltamento. Ecco, grazie. Scusa, portati via gli oggetti di scena, per cortesia. Ecco. E adesso per il prossimo esperimento necessitiamo di un bambino /A bambino /A che conosca Spider-Man. Tu vieni per l'esperimento o avevi altre cose da... Ah, bene. Allora, conosci... Come ti chiami intanto? Anna. Allora, Anna, tu ti ricordi Spider-Man? Sai bene chi è Spider-Man? Ma l'hai conosciuto personalmente? Sì, sì. Anna era presente perché Spider-Man, il filo non è che gli è venuto la prima volta, era in laboratorio, provava, mescolava quello con quello, non veniva mai. Anna ci ha messo circa 10 giorni per mettersi sul guanto, ma dopo lo ha assistito ed era presente quando lui è riuscito finalmente a fare il filo. Adesso riproponiamo proprio quel momento. Ecco. Forse a 6 dita. Vabbè. Allora, professor Tavagnacos, allora prendiamo tutto quello che era presente nel laboratorio proprio quel giorno là. Il primo... Mostra che nelle mani non Ciao, è ciao. niente, non c'è trucco, non c'è inganno. Ciao, ciao. Le mani sono senza nulla all'interno. Sì, così. Allora, il primo contenitore, prendiamo questo contenitore e lo mettiamo nel palmo di Anna. Ecco, Anna, apri bene pure il palmo, apri il palmo e tienilo lì. Ecco, le dita tienile giù perché se no non vedono, va bene? Sempre se sei d'accordo. Puoi anche cambiare braccio se ti fa male a un certo punto. Allora, cosa è successo? Come dicevo, Spider-Man provava vari tipi di reattivi. Quel giorno ho detto, anzi Anna gli ha detto, senti, Spider, no, come si chiamava? Spider-Man. No, il nome Giorgio Migliotti. Allora, Giorgio, tienilo un po' più dritto. Prova a mettere questo. E allora che cosa ha fatto? Ha preso questo reattivo. Ecco, facciamo qualche altra cosa contemporaneamente, dai, così. Giusto per mettere Anna a proprio agio. Allora, Anna deve avere tanta pazienza. È il suo compleanno e va assecondato in tutto, ok? Bene, allora prendiamo il primo reattivo. Reattivum. Prendiamo un misurino. Misurinum. Perché dobbiamo, come si dice, risparmiare. Primo reattivum nel primo Allora, misurinum. io adesso dirò, Anna, quanto? Basta? Devi dire basta, va bene? Basta? Quanto? Devi dire basta. Sì, ma devo metterne un po', Anna. Ascolta. Più forte, devono sentire anche laggiù. Va bene a secondarlo. Quanto? Non esagerare, non esagerare. Allora, Quanto? Basta. Quanto? Ancora un po'. Basta, quanto? Tutto, Basta, dai, tutto. basta. E lo mettiamo E lo mettiamo qui dentro. Girati da quella parte là, così vedono tutti. Perché se poi, sai, non si fidano. Primo reattivum nel Dammi il tappo. tapum. È un po' confuso? Bene, prendiamo il secondo reattivo. Secondo reattivum. Prendiamo il secondo misurino. Secondo poi vi spieghiamo misurinum. Quali sono questi reattivi? Girati di là. Misuriamo quanto? Basta. Vieni questo. Adesso passo la Anna che torna a me. Allora, misuriamo quanto? Basta. Il momento è delicato, Dammi il tappo. Lo versiamo dentro e che cosa succede? Niente, cosa deve Niente, succedere? non è successo assolutamente niente, l'ennesima Figura, che brutta figura che hai fatto, Anna. E invece, aspetta un attimo, sta succedendo qualcosa. Allora Spider-Man, tra l'altro, fino a quel momento lì, usava per pescare, per vedere di fare il filo, non usava la manina, usava il calzascarpe. E Anna gli ha detto, ma senti, mi sembra quantomeno bizzarro, prova dall'altra parte. E lui ha detto, è vero, non ci avevo mai pensato. Puoi tenere? E guardate che cosa succede pescando. Ecco, tira via la mano, basta che lo tieni lì. Pescando, attenzione, guardate cosa succede. Si è formato il filo di Spider-Man. Un applauso Fai a pss, Anna. pss. Fai pss, pss.
Allora, Anna, fai ps, ps. beh, sono le varianti. Allora, tieni questo. È evidente che la prima volta che Spider-Man ha fatto il filo, riusciva ad andare sì e no dal letto al comodino, non andava da un edificio all'altro, perché appunto era un po' corto. Sono un po' in difficoltà. Ora o qualcuno mi prende. Ecco, questo è, cari amici. Alex, vai là. Chi è Alex? Ah, l'aiutante. L'aiutante. Attenzione, se mi abbassi. Attenzione, ecco, vedete quanto lungo riesce ad essere questo filo? Questo è nylon. Non è, scusa se... di più. Ecco, vedete, con poca quantità si riescono a fare metri e metri. Da qui fino in stazione, se volete, possiamo andare. Ritorno. Ecco, un applauso. Questo in realtà non è il filo di Spider-Man, ma è nylon. La prima volta in cui è stato inventato il nylon 66, quello che conosciamo un po' tutti, quello con cui... Cosa è fatto col nylon, professor Tavagnani? Allora, il nylon è stato inventato nel 1935 dagli americani, dalla DuPont, che è una delle ditta enorme ancora oggi. Perché? Serviva all'esercito per fare i paracadute. I paracaduti erano fatti di seta. La seta costava follie. Un pochino. Allora la DuPont, finanziata dall'esercito, fece le ricerche, sintetizzò il nylon. Il nylon è il primo polimero sintetico tessile. Poi da lì sono venuti tutti gli altri, Draclon e così via, Kevlar. Cosa vuol dire polimero? Polimero vuol dire che è fatto da due molecole diverse che si legano assieme. Fate conto, una molecola di tipo A che si lega con una molecola di tipo B, che si lega a sua volta con una molecola di tipo A e così avanti a formare una lunghissima catena che si chiama polimero. Noi possiamo chiamarlo, in questo caso è nylon, ma esistono centinaia di migliaia di polimeri diversi. Anche di più? 200 di polimeri diversi. Poi noi le chiamiamo plastiche, però sono polimeri. Per esempio, questa bottiglia qua è fatta, o questa qua, è fatta di un polimero che si chiama PET. Scritto anche su, PET vuol dire polietilen tereftalato. Prova a dire polietilen tereftalato. Polietilen tereftalato. Ecco, rilassiamo Alex, è un po' teso. Etilen tereftalato. Sì, ma la fenolftalina... Ecco. Alex, prova a dire tu. Accanimento terapeutico. Polietilen tereftalato. Polietilen tereftalato. Polietilen tereftalato. Ecco, benissimo. Questo è polietilen tereftalato. Ecco, una curiosità. I due reattivi erano contenuti, uno qui e uno qui. Questo è in acqua e questo è in un solvente che non si scioglie in acqua, che non si mescola con l'acqua, come l'olio. Infatti si sono formate due fasi e il nylon si è formato a metà. Più lo tiravo su e più reagivano i reattivi e si continuava a tirare sul filo. Bene, grazie per l'applauso spontaneo e adesso procediamo. Cosa si fa? Ancora solo una cosa. Cosa si fa oggi col nylon? Per esempio si fanno i collanti. I collanti. Solo che il nylon è un forte inquinante, allora si sta abbandonando, si usano altri prodotti come il Mater B, per esempio, che è quel prodotto con cui si fanno le borsette che durano 180-360 giorni, non di più, poi si distruggono sostanzialmente, no? Ecco, questo è il problema. È stato molto utile, però. Sì, Grazie Anna. Un applauso anche Grazie, ad Ale Anna. che ci aiuta. E adesso? Tu fai la clac, ecco, tu quando ti metti qua, Alex quando c'è da ormai applaudire, fa parte c'è da applaudire, tu applaudi, va fa bene? parte dello staff. Allora, cosa facciamo, professor Tavagnacus? Adesso facciamo il genio in bottiglia. Già No, fatto il già, dentifricio. sì, scusate, possiamo fare il dentifricio per elefanti. Allora, passiamo al dentifricio per elefanti. Allora, intanto, come d'accordo, caro Alex, hai portato l'elefante? Hai portato l'elefante? Ti ho tanto detto porta l'elefante, sapevo, allora dobbiamo pensare a tutto noi. Ecco l'elefante, fallo vedere a tutti. Ah no, non è. Scusa, mi sono sbagliato. Eccolo qua. È un coniglio. E vabbè, sei un po' pignolo però, eh. Questo? Un asino. Attenzione, forse è questo? Vediamo se... Questo? Beh, ci stiamo avvicinando però.
E niente, caro Alex, non lo trovo. Ah, scusa, era rimasto impigliato nella mano. Allora, adesso mettiamo comodino il nostro bel che sprofonda. Va bene, grazie, è un valido assistente. Ecco, se volete abbiamo anche la versione beta e la versione gamma. Bene, allora l'elefante c'è, caro Alex. Adesso abbiamo bisogno dello spazzolino. Hai portato lo spazzolino? Figurarsi, ci penso io come al solito. Allora abbiamo lo spazzolino, setole morbide. Ma i denti sono grandi quelli dell'elefante. Quindi setole morbide per denti sensibili e abbiamo invece quello normale per i denti normali. E adesso finalmente facciamo il dentifricio. Allora, caro Alex, prendiamo, per fare il dentifricio servono tre elementi, 3 sostanze, 3 componenti. Il primo, Alex, guardate la finezza di Alex che è venuto colorato dello stesso colore del primo componente. Bravo, non ho parole. Allora, questo, attento caro Alex, è pericolosissimo detersivo. È sapone, cos'è sapone? È sapone? Scusa se ti disturbo, professor Tavagnacos, è sapone o detersivo? Detersivo sì, per i piatti. Sì, detersivo per piatti, quindi stai attento perché tu non lo usi mai. Bene, allora, adesso stappa. Bravo. Versalo qua dentro. E versalo là dentro. In questo comodissimo cilindro posto a 2 metri sopra di te. Faccio io, d'accordo? Ecco, potevi prendere un paranco. Ecco, buttiamolo tutto, tanto, no? È finito. È finito. Sprechiamo. Bene, ritappiamo. Quindi il primo componente è sapone saponoso. Il secondo componente è una cosa che abbiamo già usato prima. Acqua per geni. Acqua per geni. Acqua per Ci geni. si usa un po' per tutto, anche per farsi il bidet si usa acqua per geni. Allora, no. Allora, mettiamo acqua per geni. Quanto? Tutto? Tanto? Bene. Succede qualcosa, Alex? Non sta succedendo assolutamente niente. E adesso vediamo, mettiamo l'ultimo reattivo, l'ultimo componente. Mettiti sugli occhiali perché questo è un momento molto delicato. Aspetta, ho un'idea, professor Tavagnacos. Ah, sì, scusate, ecco. Sali, monta. Alex, monta. Oh. È già meglio, no? Vuoi ancora qualcosa? Un cuscino? Allora, adesso inseriremo il terzo componente e vedremo formarsi. Allora, una siringa fatta apposta per poter mescolare meglio, diamo una mescolettina. Stappa. Alex, io tengo fermo, tu stappi. Scusa se ti ho disturbato. Bene, attenzione. Adesso usiamo questa siringa per prelevare un po' di... Tira un po' questo piano. Aspira. No, devi tirare, non spingere. Piano, non devi essere tanto, se no non funziona. Piano, Attenzione. vedete, aspira il liquido, piano. Dai, ancora un po'. Basta, anche perché è finito. Anche perché finiamo tutto oggi. Vabbè. Bene. Allora, adesso facciamo uscire un po'. Ecco. Non su Alex, magari. Adesso attenzione, devi premere, vieni qua, devi premere. Premi. Schiaccia Enter. Premi. Stantufo. Basta. Premi. Attenzione. Ecco, no, è dentifricio. Sì, ma basta adesso, basta. Se no ingloba Alex. Alex, vuoi essere Eppure. Il dentifricio per elefanti. Un applauso al dentifricio per elefanti. E adesso Alex, adesso proviamo. Vai a lavare i denti a tutti, dai. Passa con a lavare i denti a tutti. No, scherzavamo, forse non è il caso di lavarsi con questo, però questo è il dentifricio per elefanti. Ti è piaciuto, Alex? Piaciuto? Bene. Allora, hai imparato bene la frase da dire. Spiegaci bravo. che cosa hai fatto. Spiegaci. Allora, abbiamo messo all'interno del sapone. D'accordo? Quello verde. Quello che non usi mai, Alex. Sapone. Esatto. Poi abbiamo messo dentro dell'acqua ossigenata. Sì, ti ricordi? E poi quella di prima. E poi abbiamo messo dentro un catalizzatore di decomposizione dell'acqua ossigenata. Però stavolta è lento, non veloce come era quello del genio in bottiglia. Quindi lentamente l'acqua ossigenata ha liberato l'ossigeno e l'ossigeno ha gonfiato
ha gonfiato la schiuma, quindi questa è schiuma. Il color verde che vedete perché ho messo dentro un composto a base di iodio, lo iodio a quel colore lì. E verde anche in vedi che onore verde Alex, giallastro. in onore a Alex. E questo quindi è sapone. In realtà non si può, vedi che ti è rimasto un po' sulle mani, ma non succede niente. Speriamo. Speriamo, cadrà mamma cadrà la mano. Ma insomma. Signora, tenga monitorata la mano nei prossimi giorni. E in caso basta, le diamo un po' tutto d'acqua là, vedete, è un esperimento che non si può lavare i denti ovviamente con questo, perché l'acqua ossigenata magari magari non la puoi mettere in bocca. Lo hai sporcato tu. No. Ecco, buon, grazie. Adesso Alex te ne vai. Ecco, vai a lavarti. No, se vuoi resta qua, dai. Sì, dopo guarda, ce l'ho anch'io le mani gialle. Non è che perché le hai tu devono averle Non tutte. succede Io ad esempio faccio volentieri a meno. Va bene. Ecco, attenzione, fra un paio di giorni dovrebbero cadere. Adesso? Chi è che parla? Bene, adesso procediamo con gli esperimenti, per concludere gli esperimenti con l'azoto liquido. Anzi, aspettate un attimo. Allora, gli esperimenti con l'azoto liquido. Azoto liquido, basta, poi c'è è questo che non fa mai male. Bene, allora, azoto liquido. Tutti voi sapete che cosa c'è dentro, cosa c'è nell'aria, no? Cosa c'è nell'aria? Allora, componente numero 1, azoto, no? Più o meno quanto? A grandi linee. 78%? Quindi quasi tutto quello che è qui, quasi tutto è azoto. Sì, 78%, come mi hai detto tu prima, vero? Sì. Bene, allora, quasi tutto è azoto. Di che colore è l'azoto? È incolore. Che sapore è? In sapore e in odore, a parte qualche componente. Poi che cosa c'è nell'aria? Secondo componente più importante, l'ossigeno, bravo. Scusa se lo dico io, so che sei più preparato tu. L'ossigeno, quanto più o meno? Il 20%? Intorno al 20%. E poi abbiamo altri gas, tipo, professor Tavagnacus. Scusa. No, lo hanno giustamente allora, l'azoto rappresenta la percentuale più alta dell'aria che noi respiriamo. È un gas praticamente inerte, cioè non interagisce con il nostro organismo. Invece qualche volta sui giornali si trova scritto fuga di pericolosissimo nitrogeno. 2 errori commette il giornalista. In italiano il nitrogeno non esiste, è la traduzione sbagliata di nitrogen, che sarebbe azoto in inglese. In italiano si chiama azoto, che vuol dire senza vita. 21%, il 78%, il 21% abbiamo detto è ossigeno. Il nostro corpo, il corpo di tutti gli esseri aerobi, è calibrato per vivere nel 21% di ossigeno. Di meno ci siano dei problemi. Se si va sotto il 16 si muore, si va in anossia. Se si va più del 21, bisogna stare attenti perché può dare effetti di ebbrezza. Quindi il 21% è quello giusto. L'1% è argon. Argon è un gas, anche questo inerte, che non fa niente, lo respiriamo, non interagisce assolutamente col corpo. E poi ci sono tracce di altri gas. Per esempio c'è lo 0,035% di anidride carbonica. Anche 36. Anche 36, qua dentro anche 37. Aumenta. E il problema è che così poco ce n'è, però è sufficiente, avete visto la sua variazione negli anni, è passato dallo 0,03 allo 0,035 a variare, secondo gli scienziati, il clima sostanzialmente. E poi la domanda che mi fanno tante volte è: ma c'è idrogeno? C'è idrogeno, di cui tanto si parla, automobile a idrogeno, l'autobus a idrogeno, l'idrogeno è il futuro. C'è idrogeno nell'aria? La risposta è no. Noi non abbiamo. Scusa. C'è idrogeno? C'è idrogeno nell'aria? La risposta è? No, però pensate grazie, bene che grazie. l'idrogeno rappresenta il 99,9% dell'universo. Le galassie sono fatte di... Il Sole è fatto metà idrogeno e metà elio, e sulla Terra non c'è. Allora, come facciamo a ottenerlo? Ci sono delle reazioni chimiche con le quali possiamo ottenere idrogeno. Quindi la macchina a idrogeno di cui tanto si parla, ce n'è una sola. Il motore elettrico a idrogeno costa 88.000 euro, non so chi le va a comprare in questo momento. Anche 89, non è in vendita in Italia. Allora voglio dire,
abbiamo il problema di produrre l'idrogeno. Una volta che l'abbiamo prodotto, a basso costo ovviamente, una volta che abbiamo prodotto a basso costo bisogna anche immagazzinarlo. L'idrogeno è una brutta bestia, è una sostanza, un gas molto infiammabile. La fiamma dell'idrogeno arriva a 3000 gradi. Pensate che la miscela idrogeno-ossigeno si chiama miscela tonante, quanto per fare capire che basta avvicinare un fiammifero, scioppa la casa. Quindi l'idrogeno bisogna un attimo, no, non è ancora sviluppato. Nel futuro chi lo sa, voglio dire, il sogno che tutti hanno, gli scienziati, è quello di comprare un'automobile dove fai il pieno d'acqua e vai in giro. Sì, nel futuro ci sarà probabilmente. Ci sono i modellini, io ce ne avevo anche uno, automobilino così, dove mettevi acqua dentro e la macchina andava con l'acqua. Tutta una serie di reazioni chimiche. Adesso facciamo l'esperimento. Però non era così banale, cioè non la puoi produrre in grande ancora. L'ingegnerizzazione siamo ancora lontani, nel futuro vedremo. Io non c'entro, è lui ha detto. Benissimo, allora adesso se noi prendiamo l'aria e la raffreddiamo a 196 gradi sotto zero, l'aria diventa, e invece c'è possibilità, diventa liquida. Qui a Trieste c'è uno di questi frigoriferi, quando andate sulla superstrada all'altezza della ex Ferriera, Quando andate, sulla destra si vede una grande torre bianca con su scritto Linde. Non è la fabbrica di cioccolatini Linde come no? pensavo io, no? Ma è la cioccolatino macchina ghiacciato. di Linde, che è il signore che ha inventato questo sistema per poter liquefare l'aria. Allora lì l'aria viene liquefatta, questa è la maggior parte quindi di questo che vedete qua dentro è azoto in forma liquida. Allora Ecco. adesso lui ha soffiato, questo Cos'è sto fumo? cos'è? Non è azoto, Secondo, perché l'azoto aspetta, ma non dirlo, non spiegare tutto. potrebbe essere azoto. È azoto? Cosa può essere? Azoto? No, azoto non è. Cosa può essere secondo voi? Pensate Dai. all'inverno quando cammini per strada che ti viene fuori, Esatto. cos'è il vapore? Vapor d'acqua. È vapor d'acqua, no? Acqua. Quindi tutta l'acqua che c'è qui intorno condensa immediatamente e fa la Vuoi nuvola, venire? come se fosse una nuvola. Questa è l'acqua contenuta nei miei polmoni, che insomma è tanta, non pensavo di averne. Dovrò andare a farmi vedere. E acqua, dai, vai Alex, vai a soffiare. Ecco, non farà nuotatina. Ecco, questa è l'acqua Anche dei tu, però, polmoni di Alex. Mamma mia. Quanta acqua Mamma hai, mia. Alex? È un giacimento d'acqua lì dentro. Bene, allora, sa No. la mamma che fumi? Sa la mamma che fumi? Sapeva. Bene, allora adesso facciamo il primo esperimento con l'azoto liquido, che quindi è a una temperatura molto, molto bassa. Avete visto che l'azoto lo abbiamo portato con questo contenitore, che è un enorme thermos. Il termine tecnico è DUR, perché riesce, e questo costa circa 1.000 euro, anche di più, perché ha un'intercapedine. Sapete che i thermos hanno un'intercapedine per mantenere la temperatura. Questa è sotto altissimo vuoto e quindi riesce a tenere meno 200 gradi quasi. Questo è un dewar di travaso, si dice, perché l'azoto viene messo qui per travasarlo da qualche altra parte, oppure per usarlo per l'esperimento che facciamo adesso. Adesso cosa tenteremo di fare, professor Tavagnacos? Allora, Anzi, il nostro amico che si chiama Alessandro, gli assomigliate? Di nome? Alessandro? Sì, boh, ma stai calmo, però non essere aggressivo. Allora, Li facciamo indossare dei guanti di sicurezza. sono dei comodissimi guanti, un po' Questi piccini. sono guanti per criogenia. Occhio a distinguere il destro dal sinistro, perché Tengono i 200 è sotto importante. zero, quindi per sciare perfetti. Il piccolo problema è i costi, 300 euro Ma sciare di costa, guanti. si sa. Benissimo. E anche per fare gli esperimenti di criogenia. Di criogenia. Bene, allora, adesso tenteremo un esperimento incredibile, ovvero il nostro amico Alessandro, detto anche Giovannone, di Sgonfiare questo palloncino totalmente, senza aprirlo. Ho fatto il nodo qua. Quando si gonfia un palloncino allora è più difficile fare il nodo. Allora, deve sgonfiarlo totalmente, senza bucarlo, senza togliere il nodo. E dovete dire, ma è impossibile. Anzi, Alex, devi dire, ma è impossibile. È impossibile. Vabbè, lui vedrete che ce la farà. la E farà. fino a qua direte voi, vabbè, fin qua. alla bucata, avrà un ago nascosto nei guanti. Nei guanti. No, perché lui lo rigonfierà nuovamente, lo farà rigonfiare di nuovo, così come sta adesso, tu dici, ma senza dai. aprirlo, senza... Ma dai. Ma va, digli, ma va. Ma dai, dai. ma dai, ma cosa ce la racconti qua? Benissimo, allora il nostro amico immerge adesso il palloncino
Con i suoi all'interno, comodissimi guanti riuscirà agevolissimamente a a metterlo infilare il palloncino nell'azoto liquido. Ecco, vedete? E adesso vediamo cosa succede. Niente, Ovvero niente. assolutamente niente. Assolutamente Una nulla. figuraccia, un fallimento totale. Invece no, si sta sgonfiando. Molla. E vabbè, per forza, perché... Mollalo. Senti questa scritta rotto qua, è un po' inquietante. Bene, allora, si è sgonfiato. Adesso, sicuramente l'avrà bucato, direte voi. Vediamo. Per riprendere il palloncino, perché essendo una temperatura molto bassa non è il caso di metterci le dita dentro, utilizziamo l'apposita pinza estrattrice di palloncini sgonfiati. Ecco, la pinza che adesso vi faremo vedere può essere utilizzata solo ed esclusivamente per prelevare i palloncini sgonfiati dall'azoto liquido. Non potete usarlo per nessun altro scopo. E si trova alla casa della pinza. La trovi? Se no ce l'ho io. Cos'hai, mal di denti? Bene, allora adesso no, facciamo fare a Alessandro perché Che c'ha i guanti. ha i guanti. Ecco, dovresti riuscire agevolmente a inserire le dita dentro. Ecco, e pesca dovresti fare questa azione, bravo. Sì. Non vedo grandi difficoltà, sinceramente, caro Alex. Se non ce la fai, è evidente che hai problemi di manualità, perché è così agevole. Con tutti gli strumenti che ti abbiamo messo a disposizione, noi ci chiediamo come tu non riesca a prelevare il palloncino. Vabbè, dai, sì. Non lo Sai trovo. cosa? No, scusate, ha ragione Alessandro. Non è la pinza estrattrice hai preso quella per estrarre. Guardate, il piccioli. palloncino completamente sgonfio. Adesso tutti facciano così. Per dare energia. Se non funziona è una bella figuraccia. Guardate. Un applauso al palloncino che si rigonfia. Hai visto? Pensate che questo esperimento si può fare anche con palloncini di colore diverso. Non ci crederete mai, ma è proprio così, vero Alex? Sì. Anche di colore verde. Molto. Che verde è il tuo? Guardate. La tua maglietta, verde? Verde sfluorescente. Fluorescente. Giallo sfluorescente. Vabbè, basta che Dai. sia fluorescente. Allora, che cosa sta succedendo? Cosa succede secondo voi? Rimettiamolo dentro, dai. Cosa c'è dentro il palloncino? C'è? Tienilo. Aria, quindi tutte le molecole di azoto, di ossigeno, di CO2, eccetera, che sbattono, no? Quindi la pressione sono le molecole che sbattono perché la temperatura è alta. Quando si mette nell'azoto le molecole corrono meno e quindi si addormentano. Sono sempre lì dentro, ma non corrono più. L'aria è sempre la stessa all'interno perché è chiuso, c'è il nodo. Ma quando tu abbassi la temperatura, il volume di un gas tende a diminuire. Qui la temperatura è così bassa che il volume sembra zero, ma in realtà non lo è. Cioè il gas sta lì in un volume estremamente piccolo. Quando tiriamo fuori il palloncino torna alla temperatura ambiente che sarà a 25 gradi, l'aria che c'è qui dentro, vedete, ritorna nuovamente a avere il volume originale. Adesso questo si può fare quante volte si vuole fino a che non scoppia. Il palloncino a un certo punto può anche scoppiare, ma insomma non succede niente. Vedete adesso? Si può fare 742 volte. Alla 743esima scoppia. Bene, vi è piaciuto? Sì. Incredibile, spontaneo. Allora, Bene, un applauso grazie ad Alessandro, un applauso a Alessandro che ci lascerà i guanti da 300 euro. Grazie. Ti regaliamo il palloncino E come adesso ricordo. andiamo con l'ultimo esperimento con l'azoto liquido. Allora, quando dico facciamo l'ultimo esperimento, voi dovreste dire no, aspetta, dobbiamo fare la scenetta. Bene, caro Alex, siamo arrivati all'ultimo esperimento. No. Tu sei di qua, loro devono... Vabbè, boh. Allora, comunque dai, penultimo. L'ultimo esperimento... Lorenzo, chi è Lorenzo? Lorenzo, c'è Lorenzo? C'è Lorenzo? Bravo Lorenzo, vieni. No, Lorenzo piccolo, dai. Anche Lorenzo qua grande se vuole venire. Vieni Lori. Lui? Ecco, solo se però nella maglietta hai dei nodi, piccoli nodi, se no no. Sì, ci sono. Bene. Allora, caro ex Lorenzo, vuoi salutare il pubblico? Ciao. Allora, l'ultimo esperimento consiste nel tentare, anzi, monta su tu, Lorenzo. Alex, fai il cambio della guardia. Alex, monta su. Allora. Anzi, scusa, Lorenzo, non confondermi, Alex. Lorenzo, liberiamo questo posto. Questo lo mettiamo qua.
E adesso procediamo con l'esperimento. Il nostro caro amico, non mi ricordo più come Lorenzo, perché cambi nome, tenterà di piantare un chiodo, sempre se il professor Tavagnacus lo trova, con la calma. Non c'è? Allora, cosa possiamo piantare, professor Tavagnacus? Trovato, bene. Allora, questo non è proprio un chiodo, ma un piccolo punteruolo. Adesso il nostro caro amico Lorenzo tenterà di piantare un chiodo all'interno della banana. Come si chiama questo? Legno. Il termine tecnico è legno. Di piantare un chiodo nel legno usando una... No, scusa, prima facciamo più difficile. Piantare un chiodo dentro la banana usando un martello. No. Allora, mettiamo la banana, prendiamo il martello. Prendi il martello. E adesso se ce la fai... Ma così è facile, coi guanti. Coi guanti. Qua si la peggioriamo ancora un po'. Come ti trovi lì dentro? Attenzione, tentiamo di piantare, prendi il martello, attenzione Alex, che potrebbe essere pericolosa questa, ecco magari dall'altra parte potrebbe aiutarti, Dai, devi piantare Prova, nella banana. non piantare le dita del professor Tavagnacus. Devi far tu però, devi tenere ecco qua. Mi sa che non si riesci. pianterà tutto tranne che la... Ecco, bene, beh, comunque dai, vai. Dai. Sì, non serve tanta, non credo che serva. Ce l'ha, ecco, vai, ce l'ha fatta. Bravo, un applauso va. Lorenzo. Ma dai, cosa applaudite? È facile, Cosa no? applaudite? Sa far tutti. Tutti sanno fare questo. Prova. Ah, ti piace vincere facile, Facile. dice la pubblicità. Prova. Proviamo il contrario. Prova a piantare questo chiodo nella tavoletta qua, usando la banana come martello. Prova. Mettiamo via il martello. Vai. Ecco. Prova. È chiaro che devi battere forte ma piano, sai, forte ma piano. Forte, perché sennò non si pianta. Ma piano. Piano, se no lo spappoli, no? Ma più Vai forte. però forte. Più forte ma piano. Piano, ma forte. Ma dai, è ovvio, è facile, no? Dai. Piano, se no vedi che l'hai spappolata. Bravo, l'hai spappolata. Ecco, sai quanto costava quella banana? Boh, comunque in effetti non non ce era l'ha facile. fatta, non ce l'ha fatta. Cosa possiamo fare, tutti professor? quanti facciano boh. Aspetta, senza fartelo pesare. Comunque adesso proviamo non ad bene, aiutarlo. non bene. No. Allora ti aiutiamo, guarda, proviamo a mettere la banana dentro l'azoto liquido. Proviamo. C'è abbastanza? C'è. Azoto? Sì. Via. Via. Allora, adesso aspettiamo un attimo. Aspettiamo un attimo che... Dov'è il libro? Ecco qua. Intanto, nell'ingannare l'attesa, salutiamo la banana. Che cosa sta succedendo adesso? La banana si sta surgelando. La differenza fra congelare e surgelare sta nella temperatura alla quale voi portate la cosa che volete, di cui volete far abbassare la temperatura. Allora, mentre a casa voi non avete strumenti per surgelare, avete strumenti per congelare. Sarebbe il congelatore, si chiama congelatore. Scusa, ma chi ha detto che non hanno strumenti per surgelare? Cosa sai? Che ne so. Hai caldo? Ah, no, tu, vieni qua, vieni qua. Mettiti lì, sei caldo. Vieni qua. Ecco, tu gesticola mentre io parlo. Nell'industria invece, per esempio, considera la Findus. La Findus cosa fa? Prende 10 quintali di piselli e li caccia in azoto liquido. Tempo per surgelare tutto, 1 ora. Se fate voi a casa, state 3 giorni invece. Dove sta la differenza? Che più velocemente tu surgeli, più si conservano tutte le proprietà organolettiche del cibo, nonché il colore, il sapore e l'aspetto. Se poi tu fai a casa, i piselli congelati ti vengono brutti, color grigetto. Quelli della Findus sono belli verdi, non solo perché sono stati surgelati in un tempo brevissimo, ma anche perché ci mettono qualche piccolo colorante all'interno, come verde malachite. Guarda, è una vergogna. È una vergogna. Bene, adesso... Posso finire? No. Vabbè, la stessa cosa viene fatto con la carne, per esempio. Si deve surgelare. Il surgelamento fa sì che il tipo di ghiaccio che si formi dentro la banana non è il ghiaccio normale, quello che abbiamo noi a casa, che si forma a -20, a -10.
Voi stessi quando andate in montagna, se fa molto freddo, sentite che sotto i piedi, quando fa molto freddo, si sente un rumore diverso del ghiaccio che si spezza, perché si forma un ghiaccio di tipo diverso. Ci sono 7-8 tipi di ghiacci diversi che si possono formare a seconda, noi lo chiamiamo sempre ghiaccio, ma un ghiaccio che ha caratteristiche diverse. Questo ghiaccio che si è formato adesso è duro come l'acciaio. Adesso possiamo tirare fuori la banana. Allora, utilizzando la pinza. Scusateci, prima abbiamo preso la banana per estrarre la pinza per estrarre la banana dalla parte del picciolo, non per estrarre Questa è una pinza speciale che si chiama pinza per estrarre le banane surgelate dall'azoto liquido e si picciolo. compra soltanto nel negozio che vende pinze per estrarre le banane dall'azoto liquido dalla parte del No, picciolo. alla casa È una della ditta pinza. che è fallita perché ne vende una all'anno. alla no? casa Non so. della pinza. Alla Allora, casa della pinza. adesso tu, sempre comodamente, esatto. Estraiamo la banana. Esatto. Aspetta che ti aiuto a inserire il dito. Bene. Adesso riesci a fare questa operazione? Sì. Non vedo quale problema ci sia. Bravo. Sì. Lorenzo è fatto per lavorare alla Findus. Bravo. Oh, yeah. E adesso, caro Lorenzo, aspetta. Tocca solo però. Tocca un po'. Vedi quanto è fredda? Adesso Lorenzo, liberati della pinza, sempre molto agevolmente. Prendi la banana. Chiodo. Il chiodo. E adesso schiaccia. Schiaccia enter. Pianta la banana. Pianta, scusate. Eccola. Vai, continua. Vedete? Non toccare. È diventata super fredda e si è rotta perché è diventata fragile. Come mai fai fatica, Lorenzo, a prendere? Ecco, bravissimo Lorenzo, un applauso, grande. Piantata, bravissimo. Vedete? Lorenzo ha piantato un chiodo usando una banana come martello. Ecco, una volta i condizionatori erano fatti con delle persone che giravano con delle banane surgelate. No, devi toccare. Allora, bene, grande Lori, sei stato veramente in gamba, nessuno c'era mai riuscito. Hai un becker che Va mettiamo bene. un po' di azoto? Sì. Ecco. Adesso vi mostriamo come Attenzione ultima che- cosa attenzione però, l'azoto. che è freddissimo. Come dicevi, Un professor becker, un Cavagna- becker? Come? Un becker. Un becker. Un becker. Bisturi. Allora, vogliamo mostrarvi soltanto l'azoto adesso? Sì. Ecco, professor Tavagnacus. Becker. Sì. Se no, noi non sappiamo come fare. Alex, se va tu in non ci parte, aiuti. Alex, va in parte. Attenzione. Niente. Qui lo vedete mentre frigge, quindi mentre sta bollendo, sta evaporando. Allora, vedete l'azoto sta bollendo. Perché bolle? Perché a 196 sotto zero lui rimane liquido, ma a temperature superiori, come siamo qua, lui bolle. Come l'acqua bolle a 100 gradi, così l'azoto liquido bolle a meno 196. Quindi a questa temperatura lui tende a trasformarsi ovviamente in aria. E c'è anche un po' di umidità. Perché Questa di è fatto si vede l'umidità un po'. che vedete. Il vetro per fortuna è un cattivo conduttore di calore, per cui io posso tenere qui senza che succeda praticamente niente. Ma qua non posso toccare, perché qui la temperatura sarà meno 150. Vogliamo provare? A questa temperatura, ho provato, a questa temperatura l'acqua dei miei polpastrelli surgelerebbe di colpo, facendo sì che mi si attacchino le dita qua, e per tirar via devi tagliare la pelle, non riesci a tirare Ma via. a questo punto Gli ustioni a meno 196 gradi sono come quelli a più 196, quindi no, è meglio non ustionarsi. Sapete che la crioterapia viene usata in medicina, per esempio per togliere le verruche, l'ho fatto anch'io, il dermatologo mette un batuffolo qui dentro di cotone, poi ti tocca dove è la verruca, senti una scottatina, ti si gonfia dopo un po' e se hai fortuna la verruca viene via, se hai sfiga come me deve fare 10 volte prima che succeda. Se qualcuno ha un dito in più che gli dà fastidio, Possiamo- lo togliamo. Ecco, questo come vedete, Cosa è questo è aria, quindi azoto, non è inquinante, non è niente. La pericolosità sta nel freddo che questo produce, ma lo teniamo là. Adesso abbiamo finito. Perché anche è ora di andare via, vi ringraziamo, Perché siete speriamo che vi stufi. sia piaciuto. Grazie per l'applauso. Dai.
ringraziamo tutti Tutto quelli, assieme, tutto assieme. ringraziamo quelli che ci hanno dato una mano, quelli che grazie hanno a chi ci ha assistito, vi assistito. ringrazio, sono commosso per gli auguri. Grazie al Baci e vero abbracci a tutti. protagonista dello spettacolo, Ale! Ale! Bravo! Grande. Ma voi siete fan di Breaking Bad, quello che ha portato la chimica di nuovo nel mainstream? Sì. Quello è drogato, noi Quello- siamo contrari a qualunque tipo di... Ah, voi non producete quelle robe là. No. Però è il primo telefilm che porta la chimica veramente a... Io volevo, se permettete, dire solo ancora una cosa. Quello che noi stiamo facendo qua è anche perché nei film, se c'è un chimico, produce sempre droga. Se c'è un biologo, sta producendo un virus per conquistare il mondo. Vero, vero. Vero? Allora E noi se c'è un chimici- musicista, io dico- il microfono fischia. Sempre, Ecco, sì. io dico sempre questo. Mi venivano a dire le persone, era meglio una volta, non c'era tanta chimica, non c'era inquinamento. Io dico, vai a guardare le statistiche. Uno, alla fine dell'altro secolo, alla fine del 1800, il 15% dei bambini non riusciva a raggiungere la maggiore età. Oggi, per fortuna, la mortalità è molto diminuita. La speranza di vita nel 1900, non tanti anni fa, era di 56 anni. Questo è documentato se andate a vedere i libri di medicina. Oggi 80 anni per l'uomo, 82, 83 per la donna. Ecco le solite Grazie a cosa? discriminazioni. Grazie a chi? Grazie alle ricerche che si fanno. Allora mia nonna mi diceva sporcate il mondo. Dicevo, nonna, ma tu saresti morta se non ci fosse stata la chimica. E io non uso niente, solo robe naturali. Ma nonna, la colla per la dentiera, chi l'ha fatta? No? Nonna, ma le supposte che prendi perché sei stitica? Tutte cose molto No, utili. ma perché? Chi l'ha Di primaria fatta? No? necessità. E la nonna dice, l'ha fatta il farmacista. No, il farmacista vende. L'ha fatta il medico. No, il medico te la prescrive. Chi l'ha fatta? Una serie, un pool di scienziati, chimici, biologi, quello che avete voi, che produce queste cose. Però basta il polemiche, mondo, basta il mondo polemiche. è fatta di Basta. ricerca. Ragazzi, bisogna sostenere la ricerca. Con la ricerca si va avanti, senza ricerca si resta là e si muore. Ma una, Grazie, una scusate. supposta in azoto si può fare? Si può fare, però viene molto però- la Findus, il bastoncino Findus. Dei bastoncini come Findus, supposte sì, Findus, esatto. surgelati. Grazie a Supposte tutti. Grazie. in azoto e antibiotici per le galline già surgelate. Surgelate. Idee del futuro. È quello che era successo quando scoppiò uno scandalo una ventina d'anni fa in cui trovarono degli antibiotici nei surgelati. Non so se era la vedi, Findus. No? vedi, Infatti sì. la battuta era se voglio delle supposte me le compro, insomma, no? Cioè, ecco. E nel cinema ci saranno stati milioni di utilizzi, cioè la chimica viene utilizzata per gli effetti speciali. Per esempio, io qua non ho avuto tempo di fare il sangue finto, l'ho fatto un paio d'anni fa, c'era il sindaco che voleva farselo fare, possiamo fargli fare il sangue di tutti i colori, cioè finto, col coltello, finto, rosso, verde, blu, tutto quello che vuoi. Gli effetti che vedete al cinema, sono tutti effetti di questo tipo, solo che sono fatti bene, con gente che ha soldi, quindi li organizza bene, Sì. no? No, volevo chiudere con un'immagine migliore della supposta, era quello. L'immagine migliore è bisogna spendere per la ricerca e non venire a dire no. Senza ricerca non si prosegue, c'è poco da fare. Il sogno che abbiamo noi, quello di un'energia a più basso prezzo, visto quello che succede oggi, no? Solo con la ricerca riusciremo a farlo. Etica. Sangue finto. Sangue finto. Sangue finto. Posso darti? Due Io mi sostanze. offro anche, mi offro. Si mescolano due sostanze? Quindi prima sostanza, si mette poi la seconda che è nel coltello, ad esempio, e come vedete il coltello che è imbevuto della seconda sostanza Verosimile, pazzesco, proprio color del sangue. una banalissima reazione chimica. Ecco, non è questo qua è un coltello vero e questo non è vero. Ok, però cioè, si scioglie il braccio tra quanto? Puoi eliminarlo mettendo nell'azoto liquido. Va bene, Tutto- grazie. Il grazie. problema o il braccio, secondo me? Braccio. Guarda che meraviglia che ho adesso io e tu non hai. Bellissimo. Sembra vero proprio. Sembra vero. Sembra vero. Allora adesso mentre
Ah, si può cambiare colore. lo puoi ma fare- anche sangue blu puoi fare. Puoi farti sangue giusto? blu e sangue beh. verde se sei un marziano. Sangue certo. blu per chi è nobile. Per chi è nobile si fa sangue blu. Bellissimo, grazie mille, grazie mille. Con un applauso. Grazie, Game splendido show. spettacolo chimico. Grande intrattenimento. Bambini sono Arrivati divertiti. giusti alle ore 17 per Avanguardie Verdi, Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico UWCAD. Che Stanno avanzando. Siete voi le avanguardie verdi. Venite. Rappresentanti Eccole del lì. Collegio del volete Mondo dei Unito. microfoni? Volete parlare fortissimo dei microfoni? Microfono meglio, sì. Microfono meglio. Forse ne abbiamo due, chissà. Insomma. Ma ce lo possiamo passare? Dovrebbe Va bene, essere va bene, il va microfono con il filo, eccolo lì l'altro. Ah, ce n'è. Ok, quindi buongiorno a tutti, noi siamo Valentina Dereani E Marta Salvarani? due ex studentesse neodiplomate dal Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino e fondatrici del progetto artistico Avanguardie Verdi. Avanguardie Verdi nasce dal desiderio di un'azione comune e concreta contro la crisi climatica. L'obiettivo è di promuovere la consapevolezza ambientale attraverso il linguaggio universale per eccellenza, l'arte. E quindi è per questo motivo che stasera avrà inizio il primo evento a cura di Avanguardie Verdi, in cui l'arte si unirà alla scienza e alla musica per proporre una strategia d'azione che sia concreta e praticabile da tutte e tutti. Da una parte, la scienza, in un linguaggio accessibile e divertente, sarà nostra alleata nel comprendere appieno la crisi climatica che stiamo vivendo. Dall'altra, l'arte, nella forma della ceramica, rappresenterà un riavvicinamento alle tradizioni del territorio, che di per sé sono sostenibili. Vi aspettiamo quindi per lo spettacolo scientifico A qualcuno piace caldo del professore del Politecnico di Milano Stefano Caserini e per la mostra delle opere di 6 ceramiste locali. L'evento Tra noi e il cambiamento, ad ingresso libero, si terrà alle ore 18 al Palazzo Gocce, vicino alla Sala Bazlen, nei pressi di Ponte Rosso. Noi siamo Avanguardie Verdi e vi aspettiamo questa sera per contribuire al primo passo verso il cambiamento. Grazie mille e buona serata. Grazie a voi. Grazie a Maker Grazie a voi. Fair. Aspettate, prima di andare via, fate vedere il simbolo che avete dietro. Che cosa L'occhio da è sotto. una cosa creata Ah, da l'occhio da voi? sotto. Sì, le abbiamo fatte noi E queste. che cosa sta? L'occhio dell'avanguardia, l'occhio che guarda verso il futuro e speriamo per un futuro più sostenibile. Su un grazie. lettino verde, no? Esatto. Una Grazie per prospettiva questo verde. spettacolo che è dedicato a me, che avevi sentito il titolo che era A qualcuno piace calvo. E io No, ringrazio veramente, non me l'aspettavo. Grazie. Grazie mille. Grazie alle avanguardie grazie a voi. verdi. Buona serata. Sbagliato. Grazie a voi. No, era giusto. Era più o meno, insomma. Eravamo Sentito quasi male? là. Vuoi darlo a lui? Avevo sentito male? Perché mi sono esaltato anche. Un anticipo sulla Sì. notte dei ricercatori che Esatto. stanno già Street arrivando sul palco. Science Sharper, Notte Europea dei Ricercatori, una serie velocissima di conferenze lampo in cui 5 giovani scienziati del sistema scientifico triestino racconteranno pillole della loro ricerca. Adesso devi leggerlo velocissimo però. E Provo. all'incontrario. Allora, dato la dritta, una serie velocissima di conferenze lampo in cui 5 giovani del sistema triestino racconteranno pillole della loro ricerca e intrattenimento della riga sotto, che ho sbagliato. Ok. Adesso al contrario, ricerca loro delle pillole racconteranno triestino scientifico sistema dei scienziati giovani 5 di cui lampo, conferenze di velocissima serie 1. Grazie. Ok. Grazie. Che è molto chiaro, vedo si sta allestendo il palco con lavagne, roll up, eccetera, e fra circa 5 minuti comincerà. Fino a circa alle ore 18. Frattempo Stai musicando. devo fare la musichetta di preparazione. Sì, era Non quello. sentitevi osservati. Lo scopo era quello di farti ballare. Metto delle roba che non genera tensione. Quindi qua al centro della piazza, nello stand palco, Vicino all'Infopoint. vicino all'Infopoint, fra pochi minuti Street Science Sharper, che non è quelle che si mette in inverno, ma è sharp se vuol dire affilato, giusto? Sì. Giusto? Perché chiedo conferma a Marco che non Giusto, sbaglia. dice giusto. Sharper.
quindi potessi essere scienza di strada, affilatori di scienza di strada. Carlo Fonda. Come si traduce in questo Street caso? Science Sharper. Me dirà le ore dopo, preso così, se no rivolterà per il soggiorno. No, Carlo se ne va via. Carlo se n'è andato e non ritorna più. Carlo se n'è andato e non ritorna più. Vabbè, nel frattempo, allora, ancora in questi 5, anzi 4 minuti, continueremo quello che si faceva ieri, La ovvero Sarabanda Time. un Sarabanda. E in palio 2 milioni di euro messi in palio dal comune di Trieste. Sì. Quanto siamo arrivati come budget premi? 2 milioni di euro. Siamo ok. qua, sì. Dovete Quindi su- urlare il titolo della canzone. Vabbè, vado, faccio la prima, ok? Da spendere in un mondo parallelo. La so. Ma le sa Sapete? tutti. Qualcuno ha Sono indovinato troppo dalle prime boss, note questa canzone? Dai, Sì. rifalla. Vai, che sì. forse erano distratti, vai. Qual è? Indovinato, Hai già ascolto indovinato. Say I Love You? No? Quindi ha vinto, no, dopo Flavio 10. vince 2 milioni di euro. No, vai. Sì, 2 milioni di euro ogni Ah, ogni canzone. canzone. Me la Hai sono già- Non persa. badiamo a Hai già spese. ascolto Say I Love You. Ok, vado un'altra. Facile, Vai. Acqua e sale. Io Perfetto. sai che l'avevo perso. Bravissimo. Siccome non l'ho mai cantata, no. Vabbè, vado un'altra. Sì, dai, sì. Ma voi se è facile, se musicisti non Sì, no, potete. non dovevo partecipare. Stand by me. Stand by me, pregherò la stessa cosa, quella, Bravissimi, super. Ok, Altri 2 milioni di euro. altri 2 milioni di euro andati così, ok. Qua faccio giro di accordi della strofa. Vabbè. Però sono un giro di accordi. Dai. Dai, il Non ce pubblico l'ho. Lui ne ce l'ha, indovina lui ce l'ha. 10 in 2 minuti. Lui ce l'ha. Rifaccio. No? Sì, dai. Vai, sì. vai. Sì. Non ce l'ho. Sono in palio 2 milioni di euro. Non Sono si 2 può- milioni, C'è proprio che service. Seconda parte. Vabbè, ma così te regali 2 milioni. Non ho capito. Ma no, dai. Vai. Sì. 50. 50. Special. Sì, l'anno vino con 50. ok. Dai, Bravo. meno 7. Dai, Ok, vado. indovinate 10 in 2 minuti. Meno Cosa- 7. Dai. No, era prima. Com'è? La nona del bettone. No. No, perché era una nota sola. Dai, è facilissima. Questa anche se Ce è l'ho, ce l'ho. difficile il titolo. Ce l'ho. Qua si vedi che siamo in una fiera di scienza e non una fiera Non di musicale. musica, ecco. Ha presa Vabbè, Massimo. vabbè, ma Massimo, Proud vabbè. Mary, presa da Massimo. sì, ok. E il titolo? Proud Mary. Ah, 3 note, però 3 note facili, No, ok. Quindi non Troppo più facile facile. quindi Troppo siamo facile. a quota meno 5? Milioni di euro? Ok. Sta aumentando i Budget. milioni di euro. Siamo Ok. a 12 milioni adesso. Ok. Dai, un minuto. Ah sì. Vabbè, ma A Massimo, chi indovina adesso- questo, una adesso- finanziaria. le fa tutte Adesso- facili. Sì. E di zucchero è già Sì, è qualcosa. qualcosa, ma il titolo. Funky Galleon no? No, Quasi. è il titolo giusto che voglio. Inizia con una X. Sì. Prego Ancora 4. Ok. Quindi devo fare ancora qua perché siamo Hanno perso il cane? È stato ritrovato, perso un è stato cane? trovato un È cane. stato ritrovato un cane. Si chiama Nana. Si chiama Nana. Si chiama Lana. Ed è un barboncino che è il giusto anello di congiunzione tra l'animale e il portachiave, ricordiamolo. Dai. Che ve lo Sì. porterete Di chi è Nana? Di chi è nell'infopoint? Nana? Nana bianca. Se, Nana, una nana bianca, bellissimo. se qualcuno non trova un barboncino, è qui. È qui. Chi ha qua. perso un barboncino di nome Nana?
Maltese? No, è maltese? Un maltese. Maltese di nome Nana, perché qualcuno ha detto Barboncino non è mio. Maltese di nome Nana. Maltese di nome Nana! Cioè, tra l'altro quello che ha detto il Barboncino non è mio, sta girando con Guinzaglio e basta. Sì. Il Barboncino non è mio. Ha tutto, ha anche il guinzaglio. Manca solo il numero di telefono, non c'è, no? Purtroppo. C'è il numero di telefono? Ah sì, ma non risponde. Ok. Bene, intanto Esatto. è in braccio a Laila. Vabbè, intanto che te lo porterai qua, qui intanto è qua. dietro l'info point. Ok, quindi è qua. Noi manca ancora un minuto e poi facciamo partire. Ultima. Fa più Ok? difficile. Ok. Ma se quella? Ben. Samuele Parezza! No, secondo me era La verità ti fa male, lo so. Verità de Parenzo. Vabbè, facciamo entrare quindi Street Science Sharper, note europee di ricercatori. Un applauso! Un applauso! Accogliamoli! Fai il salto così si interrompe la musica tipo i concerti rock. Bravo! Bene. Sono morto. Allora. Benvenuti a Sharper, diciamo Sharper Street Science, che è un appuntamento che precede quello che sarà Sharper, Notte Europea dei Ricercatori, un evento che avverrà a fine mese, il 30 settembre, evento che è coordinato dall'immaginario scientifico e coinvolge tutte le realtà della ricerca qui a Trieste. Come anteprima abbiamo pensato di presentarvi una velocissima carrellata di quello che fanno i nostri ricercatori qui a Trieste e dare la parola direttamente ai ricercatori che vi racconteranno in modo rapidissimo, velocissimo e entusiasmante quelle che sono le loro attività di ricerca, perché la ricerca è bella, ma è ancora più bello raccontarla. Finisco questa velocissima introduzione e chiamo subito la prima ricercatrice, che è Martina Stella dell'ICTP, e ci racconterà di molecole felici per display più smart. Solo il titolo è bellissimo. Vai Martina. Ciao a tutti, mi chiamo Martina e sono una chimica teorica, lavoro all'ICTP e il fatto che sia una chimica teorica significa che la mia grande passione è studiare le molecole e i loro comportamenti, ma non lavoro in laboratorio, mai messo piede in laboratorio. Quello che faccio è sviluppare metodi teorici e simulazioni che possano simulare possibili esperimenti. Mi piacerebbe introdurvi un po' la mia ricerca, cominciando da due termini che sono sicura conosciate già, che sono i seguenti. Come ben sapete, o forse sapete, questi due termini si riferiscono a due tecnologie di schermi che sono state sviluppati negli ultimi 10-15 anni. Sono quegli schermi che adesso fanno parte dei vostri telefonini, dei vostri display, computer, televisioni e sono caratterizzati dal fatto che sono costituiti da piccole molecole e grazie al fatto che siano costituiti da piccole molecole questi schermi sono molto sottili, molto portatili ed estremamente luminosi e vi danno un'ottima visualizzazione di tutto lo spettro del colore. La caratteristica di questi LED e OLED sta nel loro nome. A me piacerebbe soffermarmi su due termini, LE ed LE, che in inglese significa light emitting, cioè emittori di luce. Gli emittori di luce sono proprio le particelle, le molecole, che fanno sì che venga emessa luce nello spettro del visibile che voi potete vedere e controllare dai vostri schermi. Che cosa significa che una molecola, una particella, un materiale è un emittore di luce? Immaginiamo, prendendo l'esempio più semplice di tutti, di avere una molecola, per esempio l'acqua. L'acqua, nel suo stato più normale, nel suo stato più stabile, diciamo, in equilibrio, è lì e non fa niente, è in uno stato che noi chiamiamo stato fondamentale. Noi tutti siamo nel nostro stato fondamentale, è uno stato privo di stimoli e perturbazioni, diciamo, spesso.
Nel momento in cui l'acqua viene esposta o qualsiasi molecola viene esposta a una fonte di energia esterna, che possa essere una forza, un calore, un campo elettrico, un campo magnetico, qualsiasi cosa che perturbi la calma di questa molecola d'acqua, la molecola tende ad assorbire questa energia in eccesso che gli viene data. Questa energia la fa saltare in uno stato che noi chiamiamo stato eccitato. Molecole felici era relativa alla traduzione letterale dall'inglese di molecole eccitate. Una molecola eccitata, che rappresenterò così, è una molecola che ha assorbito un eccesso di energia e in questo momento non è più in uno stato stabile, ma in uno stato in cui deve assolutamente liberarsi di questa energia per poter ritornare al suo stato di equilibrio. Le molecole emittrici sono molecole che per liberarsi dell'energia in eccesso che hanno accumulato grazie a qualche forza esteriore, cacciano luce nello spettro del visibile. Questo processo gli permette alle molecole di rilassarsi allo stato fondamentale, mentre noi vediamo luce che viene assorbita a diversi livelli, viene emessa a diversi livelli dello spettro visibile. Questo preciso meccanismo è un meccanismo con il quale noi siamo super familiari, è associato a termini come fluorescenza, fosforescenza, lo vediamo tutti i giorni, per esempio in piccoli animali. Le lucciole sono animali che hanno molecole che appunto assorbono energia e poi la riemettono sotto forma di luce. Ci sono dei piccoli pesci negli oceani che fanno la cosiddetta bioluminescenza, che è quell'effetto per il quale noi vediamo luce emergere fuori dagli animali. Questo preciso meccanismo viene utilizzato per gli schermi che voi attualmente state utilizzando e il modo in cui funziona lo potete anche, se prendete adesso i vostri schermi, lo posso riassumere in questo modo. Possiamo immaginare che abbiamo lo schermo protettore, la parte protettrice di sotto del telefono, abbiamo una matrice di molecoline eccitabili, diciamo, che vengono tutte disposte sul lato superiore del vostro schermo, in una conformazione del genere. Noi carichiamo il nostro telefono, diamo al nostro telefono tanta energia, questa energia viene usata per eccitare ogni singola delle molecole del nostro schermo, che poi si rilassano ed emettono luce nel visibile. Ed è grazie a questa tecnologia che OLED e LED sono oggi la tecnologia più sviluppata per gli schermi che stiamo utilizzando. Il mio lavoro consiste nel cercare materiali che siano ancora più efficienti, ancora più luminosi, ma soprattutto che siano anche ecosostenibili dal punto di vista economico ed ambientale, perché la caratteristica di OLED MOLED, forse qualcuno ha sentito MOLED quando è andato a comprare l'ultimo Samsung, e che contengono metalli pesanti e i metalli pesanti sono costosi e sono difficili da smaltire dal punto di vista ambientale. Quindi quello che mi piace fare nella mia ricerca è aiutare i sperimentali a cercare nuove famiglie di materiali che siano ecosostenibili e ecocompatibili. Questa famiglia di materiali esiste, viene chiamata TADF, ne sentirete parlare molto, TADF, perché sono una famiglia di materiali che è composta esclusivamente da molecole organiche, che sono decisamente meno costose di molecole che contengono metalli, e ci daranno degli schermi, perché ho usato più smart, là sono stata un po' più luminosi, ma soprattutto più flessibili, perché una caratteristica delle molecole è che le molecole sono particelle che si trovano in fasi liquide o mobili, e questo permette di creare schermi che siano piegabili. La Samsung ha già rilasciato l'ultimo telefono, che non è lo StarTAC, che lo pieghi e c'è una fenditura, esattamente uno schermo unico che è flessibile abbastanza da chiudersi. Si può girare, si può twistare, come diciamo in Inghilterra, e infine questi schermi possono essere stampati su tessuti, cioè noi possiamo per esempio ricoprire tessuti con questo tipo di materiali che, come adesso voi sapete benissimo, reagiscono con l'energia dall'esterno e rimettono luce nel visibile. Lo faccio sviluppando metodi teorici che possano predire quali molecole hanno questo comportamento, tanto da informare gli sviluppatori pratici di materiali
quali potrebbero essere le molecole del futuro per i nostri schermi. E con questo vi ringrazio. C'è una velocissima domanda per Martina? Allora ringraziamo... C'è una domanda, vai. Tipo di molecole che sta scoprendo? Si chiamano TETADF. Sono generalmente costituiti da molecole tipo benzene, unite tutte insieme, perché molecole fatte in questo modo hanno la capacità di assorbire luce ed emetterla nel visibile. E quindi sono molecole che hanno strutture molto simili a anelli di carbonio condensati. Prego. Un applauso a Martina di nuovo, che è riuscita a raccontarci le cose complicatissime che fa in così poco tempo. Bravissima, grazie. E adesso dall'ICTP, dal Centro Internazionale di Fisica Teorica, facciamo un salto verso un altro ente di ricerca, sempre qui della realtà triestina. Andiamo all'INFN, l'Istituto di Fisica Nucleare, e Marco Baruzzo dell'INFN ci racconterà un argomento curiosissimo: misurare l'energia per misurare la distanza, l'esperimento di FAMU. A te, Marco. Grazie. Ciao a tutti. Allora, tenterò di dare un'idea di quello che faccio normalmente durante la mia giornata, anche se devo ammettere che è veramente complicato in così poco tempo. Quindi mi soffermerò principalmente su un piccolo aspetto della ricerca che fa un fisico normalmente durante le sue giornate di lavoro. In pratica io partecipo a questo esperimento, si chiama FAMU, il cui progetto è, il suo obiettivo è misurare il raggio del protone. Cioè il protone, non so se avete idea di che cos'è, è uno dei mattoncini che formano tutti gli atomi e quindi tutta la materia attorno a noi, compresi noi. Il protone è questa piccola particella che sta al centro degli atomi e attorno a questo atomo gira di solito una serie, a seconda di come è fatto l'atomo, un elettrone. L'atomo più semplice, che è l'atomo di idrogeno, è esattamente formato in questo modo: un solo protone con un solo elettrone che orbita attorno come se fosse un pianeta attorno al Sole. Bene. L'esperimento è un pochino complesso, come dicevo, in questo tempo è impossibile descriverlo. Quello che posso fare però è descrivervi questa cosa che ho scoperto pian piano studiando e poi lavorando in questo campo, ovvero che i fisici dicono: io misuro una cosa, in realtà fanno tutt'altro. Ovvero, io ho detto che misuro il raggio del protone. Bene, io devo stare attento col microfono. Bene, quello che faccio l'idea è quella: misurare il raggio del protone. Come posso misurarlo? Col metro? No, perché come sappiamo, come potete intuire, questi protoni sono minuscoli, e con minuscoli intendo minuscoli. È impossibile misurarli con nessun metro, con nessun calibro, con nessun microscopio elettronico, con niente. Quindi devo utilizzare un altro trucco. Cosa fanno i fisici? I fisici dicono: io misuro una cosa, in realtà ne misurano un'altra. Come l'autovelox. L'autovelox misura la velocità della macchina, o meno, questo è quello che vi dicono. In realtà un autovelox di solito, quasi sempre, misura il tempo. Misura il tempo che ci mette la macchina per andare da un punto A a un punto B. In realtà i fisici fanno lo stesso. Io dico che misuro il raggio del protone, in realtà misuro tutt'altro. Cosa misuro? Beh, allora, esistono diversi tipi di atomi. Vi spiego l'esempio del nostro esperimento. Noi non usiamo un atomo normale, noi usiamo quello che viene chiamato un atomo esotico. Perché? Perché, come vi ho appena detto, gli atomi sono formati dal protoni e poi dall'elettrone che gira attorno. In realtà noi, invece che usare l'elettrone, usiamo un cugino più pesante, ovvero quello che viene chiamato il muone. È una particella in tutto e per tutto uguale all'elettrone, però invece di pesare veramente pochissimo, come l'elettrone, che è una delle particelle che pesano di meno in assoluto, pesa circa 200 volte di più. E quindi abbiamo questo sistema, questo atomo formato dal protone e dal muone che gira attorno. Bene, cosa sappiamo di questo muone? Sappiamo che in realtà quando ruota attorno al protone ha una certa energia, e questa energia in qualche modo è correlata al raggio del protone. Quindi in realtà cosa faccio? Misuro l'energia, tenterò di misurare l'energia del muone per poter misurare il raggio del protone, che è una cosa, come dicevo,
è quello che noi definiamo una misura indiretta. Misuro una cosa per misurarne un'altra. Bene. Però non è finita qui. La cosa ovviamente è più complicata. Questo muone ha una caratteristica interessante, ovvero quando è attaccato a questo protone, in realtà non gli piace sempre stare continuamente attaccato al protone, ma tende a guardarsi intorno e a vedere cos'altro c'è intorno. In particolare, se trova altri atomi, come per esempio l'ossigeno, il muone, appena vede l'ossigeno, si attacca subito all'ossigeno e scappa via. Beh, ma quello che abbiamo scoperto in realtà è che il tempo che ci mette a scappare dall'idrogeno all'ossigeno in realtà è direttamente correlato all'energia del muone stesso. Quindi cosa fa l'esperimento? Misura il tempo che ci mette il muone per passare da un atomo all'altro, per misurare l'energia del muone prima che si spostasse, per misurare il raggio del protone iniziale. Quindi in pratica un doppio step. Ma non è finita qui, perché come faccio a misurare quanto tempo ci mette a scappare? In realtà, quando il muone arriva sull'ossigeno, su questo altro atomo, viene assorbito dall'ossigeno, emettendo praticamente in modo molto simile a come succede nei LED, della luce, che in questo caso sono raggi X, perché è tutto un pochino più complicato. Noi possiamo osservare quando questi raggi X vengono emessi e quindi da questo riusciamo a capire quando il muone si è spostato da uno all'altro. In pratica il mio esperimento misura raggi X per misurare quanto tempo ci ha messo un muone per andare da uno all'altro, per misurare l'energia del muone quando era intorno al protone, per misurare infine il raggio del protone. Ecco, tutto qua. No, non mi soffermo di più perché è un po' così. Grazie mille. Grande Marco. Abbiamo una domanda velocissima per Marco prima di lasciarlo tornare ai suoi doveri di maker. Nessuna domanda? Allora puoi scappare. Un grande applauso di nuovo per Marco. Grazie mille. Anche lui ci ha raccontato una cosa interessantissima. Molto spesso la ricerca sembra così distante, no? Chissà cosa fanno quei ricercatori. E siamo passati dall'ICTP all'INFN e vediamo che questa ricerca ha a che fare con le cose che noi vediamo tutti i giorni, telefonini, autovelox. Facciamo adesso un salto verso un altro ente, la nostra università qui di Trieste, che tanti di noi conoscono perché ci hanno fatto i corsi e ci hanno anche sofferto lì. E la prossima ricercatrice, che è Elide Francesca De Caro, ci parlerà di un argomento che ci porta ancora più vicino a capire quanto la scienza è importante nella vita di tutti i giorni. In particolare ci racconterà di disturbi alimentari e obesità, quali sono i fattori di rischio e come si può fare la prevenzione del trattamento. Allora, Elide, ti lascio la parola, vai. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Come prima cosa vorrei ringraziare gli organizzatori della Street Science e l'ufficio di divulgazione scientifica dell'Università di Trieste per l'evento e l'opportunità di essere qui a presentare, seppur brevemente, la ricerca che abbiamo condotto negli ultimi anni. Mi presento brevemente, sono Elide Francesca De Caro e ho conseguito un dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Trieste, proprio conducendo un progetto di ricerca nell'ambito dei disturbi alimentari in adolescenza, un ambito di studi, un ambito clinico quanto mai complesso, delicato ed attuale. Si stima infatti ad oggi che i nuovi casi di esordio di una condizione psicopatologica di questo tipo siano in forte aumento, se pensiamo anche in termini di attualità alla fase post-pandemica che stiamo tutti vivendo, e l'età di insorgenza si è abbassata, per cui si stimano nuovi casi nella prima infanzia addirittura e nella fase preadolescenziale. Di qui l'importanza di indagare quelli che possono essere i fattori di rischio, di protezione per lo sviluppo di un disturbo del comportamento alimentare, detti infatti fattori di vulnerabilità, ovvero quei fattori che possono predisporre un individuo ad un maggiore o minore rischio di insorgenza di questi disturbi. Ve li descrivo brevemente. I disturbi del comportamento alimentare si caratterizzano per una grave alterazione del rapporto con il cibo e con il proprio corpo, per cui la persona riferisce di non alimentarsi più con serenità e di non vivere e di non sentire il proprio corpo con serenità, e immaginate che possano giacere su di un continuum a diversi livelli di gravità e di rilevanza clinica, che va dai problemi alimentari
caratterizzati da un'estrema ricerca della magrezza o della muscolarità per quanto riguarda il maggior numero, la popolazione maschile, con il conseguente restrizione dell'introito calorico, fino alla messa in atto di pattern alimentari incontrollati, ovvero incorrere in episodi di abbuffate per cui l'introito calorico invece in questo caso risulta essere eccessivo, di breve durata e con una chiara percezione di perdita di controllo. Bene, quello che abbiamo fatto è stato quello di indagare i possibili precursori in età precoce come quella adolescenziale di questi disturbi, di questi comportamenti alimentari disfunzionali. Vi vorrei raccontare di due in particolare, che sono stati enormemente indagati nella letteratura scientifica e a cui la nostra ricerca ha contribuito a fornire supporto ma anche ad estendere. L'immagine corporea e l'autostima globale. Per quanto riguarda l'immagine corporea ci siamo chiesti come un adolescente costruisce la rappresentazione cognitiva ed affettiva della propria immagine corporea, quindi quali possono essere gli aspetti coinvolti in questa costruzione e attraverso cui poi l'adolescente esprime il proprio disagio verso il corpo. E l'autostima globale che è, diciamo, il valore che l'adolescente costruisce rispetto a se stesso. Bene, per questi due fattori abbiamo visto che influisce un aspetto ancora oggi poco indagato in letteratura scientifica, ma che sembra essere molto rilevante per un ragazzo molto giovane, per ragazzi e ragazze molto giovani, ovvero il riflesso del sé. Io ho detto anche sé riflesso, ovvero il guardarsi attraverso gli occhi degli altri. Ma badate bene che non è un riflesso che si poggia su un commento a volte diretto o un feedback diretto da parte dei pari, che può essere o positivo o negativo. Piuttosto si può poggiare su autopercezioni che passano attraverso gli occhi degli altri. Quindi chiedersi attraverso quali occhi l'adolescente si guarda, si osserva il proprio corpo e come questo interagisce con gli altri. Questo risulta essere di fondamentale importanza se si vogliono costruire degli interventi di prevenzione calati nel contesto scolastico attuale. Questi fattori di rischio e di protezione abbiamo visto che possono influire sia ad un livello interindividuale, quindi differenziando un individuo da un altro, come abbiamo detto, quindi una persona che presenta maggiori livelli di disagio corporeo rispetto ad un altro potrà essere maggiormente predisposto a un maggiore o minore rischio di sviluppare la patologia, ma quello che abbiamo visto è che questi influiscono anche ad un livello intrapersonale. Questo significa che ci aiutano a spiegare come quella persona, quel singolo individuo cambierà nel tempo rispetto al comportamento alimentare disfunzionale e quali sono i suoi fattori di rischio, i suoi fattori di protezione. Quindi se al primo livello di analisi ci permette di poter costruire un intervento di prevenzione nella popolazione generale, l'altro livello ci permette di calare un intervento all'interno del singolo individuo, si pensi al trattamento in psicoterapia. Adesso vorrei passare ad un altro ambito brevemente, dell'obesità, di cui mi sono occupata grazie ad un assegno di ricerca postdottorato che ho condotto nell'ambulatorio di chirurgia bariatrica in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e che mi ha permesso di contribuire sia in termini di ricerca che in termini clinici a quello che è l'iter bariatrico, ovvero la presa in carico da parte dell'equipe multidisciplinare della persona con la quale poi si relaziona, e in questo caso i precursori, lo studio dei precursori dei fattori di rischio di condotte alimentari disfunzionali è stato propedeutico al raffinamento di un assessment, di una valutazione a livello preoperatorio di queste persone, del loro contesto di vita, di come si relazionano nuovamente al proprio corpo, e in modo tale da poter predire un migliore successo in fase post-operatoria dell'intervento di chirurgia bariatrica. Migliorare l'esito di una chirurgia bariatrica significa garantire un mantenimento nel tempo del benessere psicofisico della persona, proprio agendo su questi fattori psicologici, e migliorare il benessere a lungo termine di una persona significa anche e soprattutto, ci tengo a sottolineare, incrementare quelle che sono le determinanti di salute nella popolazione generale. Grazie. Avete qualche domanda? Niente, grazie. Allora un applauso a Elide, giusto? Elide l'accento? Ok, ringraziamola che ci ha fatto questa presentazione interessantissima.
E abbiamo visto quindi come la ricerca è interessante perché coinvolge, anche se non è apparente al primo sguardo, tutti i campi della nostra vita. Adesso dall'Università degli Studi di Trieste facciamo il salto verso un altro degli enti triestini, qui a Trieste. Facciamo un salto alla SISSA, la Scuola Superiore di Studi Avanzati, con Giovanni Gandolfi, che ci racconterà di, attenzione che super titolo accattivante, la lingua segreta della materia oscura. Vai Giovanni. Grazie mille. Mi chiamo Giovanni, come è stato detto, e lavoro alla SISSA, più o meno in quella direzione lì, sto lì. Ho anche una casa mia alla quale torno ogni tanto, non vi preoccupate. E sto svolgendo alla SISSA un dottorato di ricerca in cui mi occupo di investigare la materia oscura. Questa misteriosa sostanza che permea tutto quanto l'universo. Ma cos'è la materia oscura e soprattutto che ci frega di studiarla? Partiamo da una cosa. C'è un filo conduttore che collega tutti noi, questo pianeta, tutte le stelle e tutte le galassie presenti nel cosmo. Questo filo conduttore è il fatto che tutte queste cose di cui vi ho parlato sono composte da barioni. Barioni, un termine un po' curioso, che semplicemente sta a indicare in un colpo solo tutte quelle particelle che concorrono poi a formare atomi, molecole, eccetera, eccetera. Cioè i blocchetti fondamentali di tutto ciò che possiamo vedere attorno a noi. I barioni costituiscono tutto quello che abita la nostra vita quotidiana. Io sono fatto di barioni, lei è fatta di barioni, la Trieste Maker Faire è fatta di barioni, il nostro pianeta è fatto di barioni, tutte le stelle sono fatte di barioni, anche le galassie sono fatte da barioni. E quindi i barioni sono molto importanti e sono anche tanti, perché l'universo è molto grande. Eppure gli astrofisici pensano che i barioni costituiscono un poco meno del 20% di tutta la materia che compone l'universo. Ma allora il restante 80% che accidenti è? È la materia oscura. Pensate che la materia oscura, si pensa, che formi delle impalcature cosmiche, chiamiamole così, sulle quali si vanno a formare le galassie. E si pensa anche che ogni galassia nasca all'interno di una bolla di materia oscura, il cui nome mi ricorda personalmente sempre un paio di ascelle pezzate, perché il suo nome tecnico è alone di materia oscura. Ma va bene, questo ok, tutto molto bello, ma che cos'è la materia oscura? Questo è più o meno lo stato dell'arte di ciò che sappiamo. No, sto scherzando ovviamente. Prima che un astrofisico mi spari un dardo nella giugulare, casomai fosse nascosto nel pubblico, c'è qualcuno infatti, abbiamo delle idee effettivamente su che cosa possa essere la materia oscura. E quella che sembra funzionare un po' meglio delle altre è che si tratti di una particella, ma una particella dalle proprietà decisamente bizzarre. Ve le spiego subito. Vi sarà capitato almeno una volta nella vita, ne sono sicuro, a me personalmente sì, di andare a una festa alla quale non avevate proprio nessuna voglia di andare. Magari c'era, non so, vostro marito, vostra moglie, fidanzato, fidanzata, amico, amici, che hanno cominciato a insistere e vi hanno detto dai, vieni, non fare il solito ammazza, divertimento, insomma, cose del genere. Voi avreste voluto semplicemente stare a casa, godervi un po' la vita, guardare un film. Però loro hanno insistito molto, quindi poi alla fine, insomma, avete detto vabbè, dai, andiamo. E allora cosa avete fatto magari? Magari siete andati effettivamente a questa festa, contro voglia, vi siete presi la vostra birretta o quello che è, e vi siete messi lontano da tutta la massa di folla, eccetera, eccetera, stando in disparte, non interagendo con nessuno e magari non parlando neanche più di tanto. La materia oscura è così, è una particella dannatamente asociale, perché non interagisce con nessuna delle forze, con quasi nessuna delle forze fondamentali che governano il nostro mondo. Questo significa che è invisibile, perché non assorbe né emette luce. Significa che caso mai ci fosse una particella di materia oscura presente qui, possibile, potrebbe attraversarci come se fosse un fantasma, senza sbattere contro i nostri corpi. L'unica forza fondamentale conosciuta dalla materia oscura è la gravità, perché la particella di materia oscura ha una massa, e infatti è grazie alla gravità che ci siamo accorti della sua presenza nel cosmo. Si potrebbe dire, passatemi il termine, che la materia oscura parla solo il gravitese, conosce solo questa lingua qui. Molto bene. E quindi, se conosce solo il gravitese, cosa possiamo fare? Dunque, pensiamo alle galassie. Dentro le galassie come vi ho detto, sono fatte sia da barioni, quindi da stelle e gas,
ma anche da materia oscura, perché nascono in un alone, in una bolla di materia oscura. La materia oscura e i barioni nelle galassie si parlano tra loro. Ci sono una serie, soprattutto nelle galassie a spirale come la Via Lattea, che è la nostra galassia, ci sono una serie di leggi che legano quantità fisiche della materia barionica dei barioni e quelle della materia oscura. E queste relazioni, che sono anche molto strette, sono difficili da spiegare in base a quello che pensiamo di sapere della materia oscura e in base a quello che pensiamo di sapere della gravità. È come se i barioni e la materia oscura parlassero, ma in una lingua che noi non possiamo capire. Ci aspetteremo che questa lingua fosse il gravitese, chiamiamolo così, perché la materia oscura parla solo quello. Eppure c'è qualcosa che ci sfugge. E gli astrofisici su questa tematica ci hanno sbattuto tantissimo la testa, e questo è uno dei problemi aperti dell'astrofisica moderna. Capire la lingua segreta della materia oscura e il modo in cui parla coi barioni all'interno delle galassie. Ora, prima che mi arrivi un secondo dardo nella giugulare da eventuali astrofisici nascosti nel pubblico, ci tengo a specificare che tante soluzioni nel corso del tempo sono state proposte. La gente litiga su queste cose, s'ammazza, è tutto un casino assurdo, come è normale nella scienza poi alla fine. Ma nessuna di queste soluzioni ha mai convinto la maggior parte degli astrofisici, e quindi la problematica è ancora aperta. Infatti ci sto facendo un dottorato sopra. Quello che alla SISSA sto facendo è appunto tentare di rispondere a questa domanda. E quello che abbiamo pensato, molto riassuntivo, della materia oscura sui barioni dentro alle galassie, non sia esattamente quello che uno si aspetterebbe. Cioè, tradotto in termini semplici, mettiamola così, ci siamo detti, va bene, magari la materia oscura è vero che parla solo il gravitese, ma magari parla un gravitese non proprio puro, magari parla in dialetto. Quello che stiamo testando è un'idea che per ora sta funzionando abbastanza, sta rispondendo bene a tutti i test sperimentali e osservativi a cui l'abbiamo sottoposta, ma ovviamente c'è tanto lavoro da fare, dobbiamo testarla ancora. E per finire, questo tipo di indagine e tutte anche le altre indagini simili che vogliono decifrare questo misterioso linguaggio della materia oscura sono importanti perché ci permetterebbero di capire come si esprime una delle componenti, uno degli ingredienti più importanti in quella ricetta che è l'universo che abitiamo tutti quanti. Grazie. Grazie Giovanni. Avete una velocissima domanda per Giovanni prima che se ne scappi e torni a fare ricerca? Curiosità? In 2 parole i barioni, accidenti. In 2 parole i barioni, sono tutte è un modo, diciamo, collettivo per chiamare la famiglia di quelle particelle che possono essere, per esempio, neutroni, protoni, tutte quelle particelle a cui siamo abituati che creano appunto atomi, molecole, eccetera, eccetera. È solo un modo per proprio riassumerle in una parola sola. Grazie Giovanni alla Sissa, un super applauso, bravissimo, grazie mille. In bocca al lupo per la tua ricerca, trovaci le risposte, mi raccomando. Allora, dalla Sissa facciamo di nuovo un salto verso l'ICTP, il Centro Internazionale di Fisica Teorica, e in pieno spirito maker vi faremo vedere come nella scienza e come con i maker tutto può essere usato per raccontare e fare gli esperimenti. Adesso abbiamo Orlen Strokonis che sarà aiutata da Matteo e ci racconterà di lavorare in parallelo. Quindi dall'ICTP di nuovo Orleans, a te. Grazie, buon pomeriggio. Prima di tutto chiederò scusa per il mio italiano, ok? Spero mi capiscano. Per spiegarle a voi cosa significa lavorare in parallelo, immaginiamoci un progetto di fare un pane. Ma fare un pane abbastanza lungo, no? Lungo, questo è il pane, che va da Miramare a Piazza Unità. Ok? E qua abbiamo Matteo, nostro amico Matteo, che farà il pane. Immaginiamoci quel progetto. Quindi qui abbiamo Matteo, nostro amico Matteo, che farà questo pane da solo. Ok? Quindi adesso io chiedo a Matteo, più o meno quanti giorni pensa tu che bisogna per fare un pane così di lungo da solo? Un numero qualche. 3 giorni, che bravo. Mettiamo 4 per essere un numero par. Quindi il tempo
4 giorni, sì? Per fare questo pane grandissimo da solo. Ok? E fare un pane, ricordiamo che fare il mix della polvere, fare il mix del liquido, impastare, mettere in forno, tutto quel processo, sì? Ma tutto impiega 4 giorni, sì? Adesso chiedo il nome de tu meglio amico, il nome del tuo amico. Francesco. Ok, chiamiamo a Francesco, sì? Per darti una mano per fare il pane. Sì? Ok, e proponiamo a Francesco fare il pane di Miramare a Rogliano. Quindi qui avremo Rogliano e sappiamo che a Rogliano dobbiamo giuntare tutto lo che tu fai e lo che fai tuo amico Francesco. Sì? Adesso voi due, Francesco più Matteo, quanto tempo credi tu che bisogna per fare il pane? Voi due, meno tempo se lo fai da solo o più tempo? Meno. Quanto tempo? 2. 2 giorni. 2 giorni. Che bravo Matteo, sei bravissimo. Ok, 2 giorni, no? Perché sei aiutato per Francesco, vero? Ma adesso pensiamo così, che il forno di Francesco non è tanto potente come il forno tuo, quindi tu devi aspettare per questa parte del pane. Magari Francesco è arrabbiato con te adesso e no, io faccio del cattivo e vado a fare questa parte più, non tanto veloce, sì? Adesso può essere problema, no? Quanti giorni, se ci sono problemi per comunicarsi con Francesco, pensa tu che bisogna? 3. Può darsi che 4, ok, 4 è lo stesso giorno lo stesso numero di giorni che si lo fa da solo, o anche 6 giorni, vero? Se la cosa non va bene con Francesco, ok? Quindi non è detto che sempre fare la roba con Francesco, fare il pane con Francesco, sia più veloce che farlo da solo, no? Vero? Cosa c'entra questo nella ricerca che faccio io? Io faccio, parte del mio lavoro è fare programmazione in parallelo, ok? Calcolo, computo scientifico in parallelo. Che cosa significa fare il computo scientifico in parallelo? Per fare il computo scientifico noi dobbiamo usare, in parallelo, dobbiamo usare tutta la potenza del computer, ok? Tutta la potenza del computer per usare tutto il dispositivo disponibile nel computer per fare quel computo, che sono computo in generale abbastanza pesante, che bisogna di abbastanza memoria, che bisogna essere abbastanza veloce, ok? Per quello facciamo computo in parallelo. Quindi mio lavoro è parlarle in certo modo al computer come fare calcolo in parallelo e anche capire quando ci sono problemi. Per esempio, quando io faccio un computo semplice con il computer, sì, lo faccio in parallelo perché non è più veloce a che se lo faccio da sola, come il pane. E anche avere la criteria per sapere quando usare programmazione in parallelo. Perché se, per esempio, il pane che io voglio fare, Matteo, è piccolo così, bisogna di aiuto di Francesco? No. No, vero? È meglio che lo fai da solo. Quindi io devo avere la criteria quando un calcolo scientifico bisogno di fare la programmazione in parallelo e quando non fa senso. Quindi più o meno questo è il lavoro che faccio giorno tra giorno nell'ICTP. Ti ringrazio Matteo, sei bravissimo. Ciao. Ciao, grazie alla mamma per prestarmi a Matteo. Allora, ringraziamo Orlenis e Matteo e c'è una domanda velocissima prima che tornino a fare il loro lavoro di ricerca, cioè Orlenis il lavoro di ricerca e Matteo il pane. Avete qualche domanda da fargli in velocità? Se no, li lasciamo ricercare, fare la ricerca. Allora, un altro applauso, grazie mille Orlenis e anche a Matteo. E adesso dall'ICTP, dal Centro Internazionale di Fisica Teorica, facciamo un salto verso un'altra delle realtà di ricerca che abbiamo qui a Trieste. Ci muoviamo all'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, e
il prossimo ricercatore che ci racconterà più o meno qual è la sua attività all'interno dell'INAF sarà Michele Maris, con un titolo veramente curioso: Telescopi spaziali, astrovite e le loro impronte. Quindi Michele, a te la parola, vai. Grazie, cercherò di essere breve perché bisogna essere veloci. Allora, se adesso perdo il bigliettino sono rovinato. Allora, voi sapete tutti che negli ultimi 20-25 anni gli astronomi hanno scoperto migliaia di esopianeti. Oddio, cos'è un esopianeta? Un esopianeta è semplicemente un pianeta in orbita intorno a un'altra stella. Quindi, che so, intorno a Proxima Centauri, che è una stella rossa, c'è un pianetino che ci orbita intorno, è l'esopianeta di Proxima Centauri. Intorno alla stella 51 Pegasus c'è un altro pianeta, ce n'è più di uno che ci gira intorno, sono gli esopianeti di 51 Pegasus. E ora che li stiamo scoprire, gli esopianeti è diventata una cosa abbastanza facile, vorremmo poterli studiare più in dettaglio. In particolare noi vorremmo riuscire a capire e osservare se qualcuno di questi esopianeti ospita forme viventi, quindi se qualcuno di questi esopianeti può avere sviluppato una biosfera. E cosa c'entrano i supertelescopi? Bene, i telescopi attualmente disponibili non permettono di rispondere a questa domanda, però i telescopi che stanno entrando in servizio, come l'ILT, a cui lavora anche l'Osservatorio Astronomico di Trieste, cioè il telescopio estremamente grande, non è un nome molto fantasioso, è un telescopio con uno specchio di 35 più metri di diametro, serviranno a cercare di cominciare a rispondere a questa domanda. Probabilmente ci vorrà un secolo per rispondere alla domanda, ma è veramente complicata. E anche il telescopio spaziale James Webb, che è stato invece entrato in servizio quest'anno, servirà a rispondere, comincerà a rispondere a questa domanda. E proprio casualmente il 1° settembre hanno pubblicato la prima osservazione di un esopianeta col James Webb Space Telescope. Mi sono perso il biglietto, è l'esopianeta della stella HIP 65426, è desiderato in segreteria, grazie, no? Vuol dire semplicemente la stella 75.426 nel catalogo delle stelle di Hipparcos. Questa stellina, no, in realtà è una stellona ma è lontana da noi, ha un pianeta che è circa 10 volte più grande di Giove in orbita, ed è stato finalmente possibile osservare e analizzare questo esopianeta utilizzando il James Webb Space Telescope. Non è una grande scoperta perché era già stato fatto a terra, ma è il primo tentativo e il JWST ha già dimostrato di essere capace di misurare e caratterizzare questi oggetti con una precisione 10 volte più grande di quello che ci si aspettava. E qui chiudo la parentesi che ho dovuto aprire per forza, perché se avete letto i giornali, se no mi avreste chiesto. Quindi cominciamo bene. Allora, torniamo a noi. Noi vogliamo trovare un modo di capire se questi esopianeti possono ospitare la vita. È un problemone, dobbiamo ridividerlo in 3 problemoni un po' più piccoli. E il primo problema è capire se ci sono le condizioni, quindi il clima, ed è l'attività principale che svolgiamo qui nel gruppo gestito, coordinato dalla dottoressa Laura Silva qui in Osservatorio Astronomico di Trieste, capire se le forme eventuali di vita sono molto diverse da quelle che potremmo trovare sulla Terra, e poi capire come possiamo scoprirle. Partiamo dalla prima domanda, cerchiamo di essere veloci. In realtà su questo aspetto, capire il clima di un esopianeta, non siamo messi poi così male, è un problemone, però noi abbiamo già da decenni sviluppato una gran quantità di modelli climatici che usiamo per la Terra, poi per Marte e per Venere. Quindi in fondo un'idea di come calcolare come potrebbe essere fatto il clima di un esopianeta, quando una volta noi sappiamo quanto è grande la stella, come è fatto l'esopianeta, che chimica ha e quanto è lontano il pianeta dalla stella, ce l'abbiamo.
Una delle cose che stiamo facendo, useremo proprio un supercalcolatore prossimamente, adesso stiamo cominciando a costruire un database di circa 200.000 combinazioni, pianeta, stella, composizione chimica, distanza e così via, che servirà poi per l'analisi dei dati. E lo ospiteremo qui. Adesso abbiamo un database più piccolo di soli 20.000, calcoliamo 6 mesi di calcolo in parallelo, appunto, come dicevano prima. Ma il secondo problema è questo. Abbiamo migliaia di esopianeti con migliaia di possibili combinazioni e supponiamo anche di prendere la frazione che avranno un clima accettabile, non troppo freddo, non troppo caldo, avremo una grande quantità di possibili tipi di stelle. Allora, un esempio semplicissimo: che cos'è che ci fa vivere? La luce del sole, che viene catturata dalle piante, produce fotosintesi e questo produce tutto il cibo di cui abbiamo bisogno. Quindi la prima domanda è, per esempio, una cosa come la fotosintesi, possiamo averla in una situazione, per esempio, se la stella fosse rossa? Bene, in collaborazione col Dipartimento di Fisiologia Vegetale dell'Università di Padova, un progetto dell'ASI, si è visto che i normali cianobatteri che troviamo per esempio nelle sorgenti termali, in certe condizioni si possono benissimo vivere con la luce rossa. È incredibile. Qui non c'è la luce rossa, siamo sotto una stella gialla, ma la vita è abbastanza flessibile. Quindi quello che abbiamo imparato sulla vita sulla Terra può andare bene, almeno per cominciare. Poi magari avremo tanti altri tipi di forma di vita, ma possiamo partire da qui. Allora a questo punto resta il problema. Va bene, ma come faccio? Io non devo vedere la superficie del pianeta, non la vedrò mai, la superficie dell'esopianeta è troppo lontano. Ebbene, con questi telescopi che stanno entrando in linea noi potremo fare l'analisi, ed è qui il mio lavoro, l'analisi chimica delle atmosfere di questi esopianeti. Allora andremo a cercare le cosiddette biosignatures, cioè le biofirme. Allora cosa succede? Torniamo ai nostri cianobatteri, fanno fotosintesi, catturano anidride carbonica, luce e producono zucchero e così liberano nell'atmosfera ossigeno. Allora a questo punto nell'atmosfera comincia a aumentare l'ossigeno, ma l'ossigeno è molto reattivo. Se non viene rapidamente rimpiazzato reagisce con le rocce della superficie e sparisce. Quindi se noi trovassimo un esopianeta con tanto ossigeno è abbastanza difficile immaginare un processo geofisico che produca tutto quell'ossigeno. Da solo però l'ossigeno non basta, andremo a cercare altri gas, per esempio il metano. Un pianeta con solo metano esiste, è possibile. Nettuno e Urano hanno atmosfere ricche di metano, ma non c'è ossigeno. Se io ci metto metano insieme a ossigeno, i due si combinano, metano brucia, diciamo così, brucia e sparisce. Invece nella nostra atmosfera abbiamo metano, un po' quello che perdiamo noi adesso dai pozzi, ma una buona parte proviene dalla vita stessa che ne libera. Quindi se noi troveremo combinazioni di gas che sono chimicamente instabili, cioè insieme tenderebbero a reagire, a scomparire, bene, questo potrebbe essere la traccia della presenza di vita. Ci vorranno 10 anni, 20 anni, 30, probabilmente si arriverà quando io sarò in pensione, però questo più o meno. Grazie mille. Grazie mille Michele. Avete una domanda velocissima da fare a Michele prima che torni a cercare la vita negli altri pianeti? C'è una domanda, abbiamo una domanda, vai. Ma se dovessimo trovare appunto questo pianeta con qui c'è l'ipotesi della vita, sarebbe un festeggiamento col freno a mano, cioè probabilmente c'è, perché quando potremmo andare a verificare fisicamente? Sarà un casino. Allora, sarebbe veramente difficile. Diciamo che questi studi sono in corso da pochi decenni e per ora ci si era limitati soprattutto a studi all'interno del sistema solare in cui prima o poi pensiamo di poter atterrare. Diciamo che se trovassimo nei prossimi 10 anni pianeti che hanno la composizione chimica, le condizioni e probabili biotracce, poi bisognerà fare molto lavoro a terra di laboratorio prima di dire qualche cosa definitivo, cioè un lavoro di più generazioni. Poi bisogna anche vedere, magari la tecnologia tra 50 anni ci permetterà di cominciare a vedere la superficie. Se ha una vegetazione, vedremo gli effetti stagionali sulla vegetazione. Adesso lo possiamo simulare questo problema,
ma non lo potremo mai osservare né con questa generazione né con la prossima generazione di strumenti, ma magari tra 100 anni sì. Bene, un applauso ancora a Michele, ringraziamolo. Grazie mille Michele, in bocca al lupo anche a te per la ricerca. Allora, adesso a nome di tutti i ricercatori ho io una domanda per voi. Avete trovato questo bell'intervento interessante, questi racconti della ricerca? E pensate che questa è solo un'anteprima di Sharper. Quindi vi aspettiamo tutti quanti il 30 settembre a Sharper, Notte Europea dei Ricercatori, che è un programma finanziato dall'Unione Europea e qui a Trieste, coordinato dall'immaginario scientifico, coinvolge tutti gli enti di ricerca. Quindi troverete gran parte dei ricercatori triestini che in mezzo a giochi, racconti e altre cose vi spiegheranno qual è veramente il succo della ricerca che viene fatta qui a Trieste. Adesso noi chiudiamo un po' questo evento perché, come direbbe il buon Giovanni, comincio a avere gli aloni di materia oscura addosso. E quindi buona serata a tutti e vi aspettiamo a Sharper. Ciao! Oh. Grazie mille, grazie mille. Allora, io ho trovato un'altra curiosità dedicata Vai. alle donne, una cosa Sì. che hanno inventato una grande marca, un grande brand di reggiseni. Sì? Hanno inserito delle capsule olio essenziale di di gelsomino e lavanda per trasformare il gusto della sigaretta sgradevole per smettere di fumare. Oddio, nel Cosa reggiseno. c'entra con Reggiseno? Aiutami. No, allora, è come un po' io immagino, no? Un po' i cerotti che si mettono per i vari motivi, hanno inserito queste capsule nel reggiseno a contatto ok. con la pelle, rilasciano questi due oli essenziali, gelsomino e lavanda, che trasformano il gusto della sigaretta in gusto sgradevole per farle ok. smettere. È proprio una cosa dedicata alle Ok, donne. beh, prima avevi detto Rosmarino, avevo detto trasforma la donna in un girarrosto. Che non Se era era male. diverso. Buona da gustare. Buona da gustare. Aspetta, Invece no. ma per alcuni è già Bello. sgradevole, cioè per me fumare è una Sì, roba... ma ti non te metti i reggiseni, immagino. Ma Però, lascia stare. Ma scusa, Io perché che lo se- conosco intimamente posso dirti delle cose che gli altri non sanno. No, però posso mettermi le capsule da qualche parte. Uno può prendere una capsula. Allora, noi siamo arrivati alle 18:02. Abbiamo Possiamo una vedere- decina di minuti, dodicina di minuti prima di passare al prossimo ospite, che è Sì. uno che farà un workshop particolare, quindi Sì. ci insegnerà come costruire una canzone. Sì. Uno a E caso. deve arrivare ancora. Deve arrivare, però è molto bravo. Ho sentito Boh. dire che è veramente una persona Boh. proprio, a Boh. parte le capsule che insomma non, Sì. non si sa dove che se le metti, a parte questo è veramente incredibile. Sveleremo. E poi, perché dopo di questo, chiusura, evento e saluti finali, perché oggi finiremo un po' prima di ieri. Ieri Sì, abbiamo finito sì, alle sì, 21 e oggi finiremo alle 19 perché Quindi abbiamo tra cominciato poco. prima. Tra Abbiamo cominciato poco. prima. Abbiamo giusto il tempo di fare una canzoncina o due. Ok, Che- ma in che senso fare una canzone? Ah, In senso longitudinale. Sei già chitarrato? Lui si è chitarrato. robe così. Oh, Noi siamo fantastici. pronti. Allora, Un po' Pronti di a tutto. energia, energetici. Pronti a tutto, pronti a tutto. dateci dentro. C'è caldo, qua sotto. Se c'è qualche, non sai qualche maker che può produrre dell'aria condizionata. Allora, lì dietro c'è la macchina della Bora Portala qua. che esiste solo per merito mio, Merito tuo, Di là veramente. invece diffondono azoto liquido. Sì, Di cosa- azoto liquido. Azoto liquido Quindi è... se bevi un bicchierino di azoto liquido, prima che Marco vada oltre il muro. No, stava andando oltre con un potere speciale. Non essendo il muro andava oltre proprio, tra l'altro. Possiamo ricollegarci con Non tiene l'Antartide niente. per Vabbè. l'idea del evocare il fresco. Sì, robe piccole. che Allora, possono ieri con Marco abbiamo provato la chitarra LED. Oggi non ce Bello. l'abbiamo, abbiamo quella... Originale. Ma se potessi andarla a chiedere per dopo, quando sei più avere il scuro. finale. Ah. Sì. Dopo vado a chiedere. Vabbè, intanto mettiamo questa qua. Guarda l'aria fresca, guarda che ha portato qua l'aria fresca. Oh, dentro, Fantastico. Azoto è arrivato. Aiuto. 2 tiri d'azoto liquido si fa.
Sì, beh, la canzone è giusta. Posso venire in zona, non muoio? Figo! Effetto, guarda, anche Dai, effetto, anche quell'effettone. Ma questo lo usa a Londra per il fantasma dell'opera? No? Perché non troppo l'azoto. pericoloso. Cesario Zaffresco, Ma avranno visto in streaming? Ha versato dell'azoto lì sulla destra, ha versato i maghi della chimica, hanno Vedi? versato dell'azoto sul pavimento, adesso c'è tutto il fumo del vapore del contatto. Bellissimo. Acqua. Grazie. Diciamo che è una specie di magia questa cosa. Esatto. Quindi è il titolo del prossimo brano. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One drink, one soul, one prize, one goal, one dance. What should be? It's a kind of magic. One share of light that should be no more than man can really stay. It's a kind of magic. Oh, memories inside of mine. It's all I need. The doors of time. With greatest seas, eternity. The day will dawn of sanity. It's just a kind of magic. It's a kind of magic. And beyond. This range, violence, 1,000 years. This will be done. The flame that burns inside of me. From holy secrets coming. It's a kind of magic. Memories inside of mine. They are tiny. The doors of time. It's a kind of magic. It's a kind of magic. This rage, violence, 1,000 years. Whistle me, whistle me, whistle me, God. This is my kind of magic. It's a kind of magic. And beyond. Whoa, whoa, whoa. This rage, violence, 1,000 years. Whistle me, whistle me, God. It's a kind of magic, 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 magic,
to. Let's raise more less, more thousand. Whistle me, whistle me, whistle me, whistle me, whistle me. Whistle me Marco, Maxino e Elisa hanno cantato Rose Rosse. Dai, dai, Sei Elisa, poco fai- fuori. fai Guarda che vedere tocca a il voi tatuaggio. adesso, che pochi Bravi. furbi che adesso tocca a Bravi. voi. Abbiamo ancora Bravo. 5 minuti, devi fare anche una voi. Vai. Che Elisa fa il tatuaggio della canzone che ha appena cantato. Vedete voi, io sono pronto. Vabbè, quella allora. Vabbè. Cioè, adesso non volessi dire, ma non so se capita in tutti gli spettacoli in cui sei dei presentatori che a un certo punto comincia a cantare sono Non so, scontatissimo, no? Mi Sì. esibisco con codesto microfono, va bene. Quindi se abbiamo fatto male le presentazioni cerchiamo di far ben questo. Allora, preparo una fisarmonica. Dai. Non sarò con il cappello di Celentano, ma Immaginatelo. Ma come fate a portare il casco del Boba Fett? ste qua? E se non ti avessi amato mai, adesso non saresti qui. Ma non mi chiedere perché, adesso qui, amami. E io mai mi abituerò alla tua voce e tuoi addi contro la nostra volontà. Adesso è subito, amami, 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 imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Amami, Leomo Bel, Marco Celentano. indifferentemente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così. Ora non saresti qui e non mi chiedere perché, adesso è qui, amami. No, cosa amica mia, sarò un pericolo per te, se fosse affetto me ne andrei, ma per me affetto non è. Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Amami, amami, indifferentemente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così. Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui, da qui. Amami, amami, indifferentemente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così.
Fatta. Flavio Ornella. Eccoci. Allora, Adesso vabbè. siamo con i tempi. Adesso siamo con allora, i tempi, sì. Quindi chiamiamo l'ospite. Ah beh, Chiama l'ospite. esci un attimo. Ah, devo uscire, ok. Adesso esco un attimo, aspetta che taggo questo, esco. Sì. Questo se non uscisce evapora, no? Sì. Posso? C'è il microfono di Elisa. No, C'è? grazie. Allora, signore e signori, adesso è un momento particolare, un workshop particolare. C'è un autore, un cantante, un maker che in questo caso vi insegnerà come scrivere delle canzoni, giusto? E questo maker, signore, è Massimiliano Maxino Cernecca. Benvenuto. Sono arrivato Come va? decorso. Ma come sta? Appena parcheggiato. Allora, ancora- Cernecca, com'è questa sua esperienza a Trieste? Allora, una bella città. Sì. Apprezzo tanto. L'ha detto anche ieri a Pordenone. Esatto. Apprezzo tanto il Cischiel, no? Si chiama così il Cischiel. No, il no, castello. no, il castello. non faccia come Bruce Springsteen. Non faccia come Bruce Springsteen. Sì, e così visto che siamo in streaming e con tante persone, volevo esprimere pubblicamente la mia ammirazione per quel che ha detto Springsteen De dir Mandi Trieste. Trieste. Su una vittoria Questo proprio, cioè, questo è veramente un campione. Un colpo di creatività. Quindi se qualcuno, se l'autore della frase Mandi Trieste, che è Springsteen che ha detto ai triestini, dove portarnelo perché devo fare un piccolo monumento a Udine, ma fare un monumento. Ah, però bisogna anche vendicarsene questa roba Sì, qua. Un sì, giorno o sì, l'altro, sì. quindi sarà una vendetta in qualche Un modo. giorno o l'altro, La magari quando si costruiremo. esibirà, che ne so, Paul McCartney a Villa Maninga, faremo dire ciao Mulioni. Ciao Mulioni. Ecco, esatto. Ciao Mulioni. Allora, bene. in questo caso, se proprio è il tuo spazio nel quale te ne devi raccontare all'incirca come si svolge il tuo lavoro da autore e anche come si fa le canzoni espresse in qualche Ti vuole caso. una lavagnetta che ti scrivi così ben? Con questa lavagnetta qua con i miei No, mi font. volevo quella No, ma con- che lavagnetta. Che lavagnetta. Ma si collega Vediamo- alla lavagnata. sì, no, si stacca il cavo. Aspetta. Allora mi sposto, Ah, va a attaccare il cavo, perché ecco, se è una regola Che si attacca al principale cavo che si prima. attacca al cavo, perciò che arrivi... È più probabile che funzioni. Sì, funziona meglio. Ah, vediamo se va. Che meraviglia, guarda, guarda. sei da matita che ha preparato delle robe? No. No. Ma Però- quando mai Maxino prepara No, le l'ho robe? visto. Beh, però... Ok. questo Perché è il mio live. una delle parti del metodo Cerneccas è non preparare delle robe. No, anche perché non posso spiegare come preparare una canzone già pronta, o almeno posso farlo, ma non avrebbe nessun senso. Adesso devo parlare in italiano. Parla in però, italiano, ok, dai. allora Ce la fai? sarà ancora più... No, farò 30 difficoltà. secondi. Farò difficoltà. Siete voi, traduco. Così stiamo il doppio del tempo. Che neanche... detto. Allora, per scrivere una canzone, tanti mi chiedono come si fa per scrivere una canzone. Beh, la risposta in realtà non la so, cioè veramente non lo so, perché è un processo creativo che deriva molto dall'esperienza. Quindi qualsiasi cosa voi sapete fare, uno che sa fare i dolci ha fatto talmente tanti dolci nella sua vita che quando deve farne uno nuovo si approccia a quel dolce in maniera molto più semplice, e per la canzone è simile. Io già dalle elementari ascoltavo le canzoni delle sigle dei cartoni animati e le cambiavo. Dopo, come per i dolci, come per qualsiasi attitudine, uno che è più portato magari cerca di approfondire, scopre di essere portato. Ad esempio, io so benissimo che per la danza sono una schifezza e non ho mai non è assolutamente vero. avvicinato a tutto questo, no? E invece, visto che sulle parole mi trovavo bene, ho sviluppato quella parte là. Poi, in realtà, ho cominciato a scrivere le parodie molto prima di cominciare a suonare. E anche attualmente penso che la tastiera, il fatto di suonare, sia una conseguenza della voglia di esprimere qualcosa creativamente, no? Ci sono comunque delle regole, oltre che i coccodrilli, un rangotango, che ci sono quelli, ma delle regole per scrivere delle canzoni. E voi direte, come si fa a incanalare l'arte in delle regole?
è vero, perché se esistono queste regole qua, non sono state inventate per scrivere le canzoni, ma è viceversa. È una conseguenza della creatività. Ne è una conseguenza del fatto che se guardi tutte le robe che funzionano meglio nella musica, nelle parole, seguono uno schema. La stessa cosa succede nella fotografia. Io ho fatto dei corsi di fotografia così amatoriali, però c'è nei corsi di fotografia, tu guardi una foto e anche noi che non capiamo niente di fotografia, mi metto tra questi, dico questa è bellissima questa foto invece fa schifo. Perché? Dopodiché guardi 100 foto belle, 100 foto brutte e uno ti spiega perché questa foto ha queste proporzioni, c'è una linea, ci sono i colori. E nella musica è uguale, cioè nella musica per quanto puoi cercare di variare, ma ci sono delle regole da seguire. Le regole ti aiutano ad avvicinarti a quello che piace mediamente di più alle persone. Dopodiché l'estro artistico sta nel uscire dalle regole e fare una roba tua e trasgredirle queste regole. Però una volta che le capisci, il lavoro va molto più veloce. Se mi avessero detto queste cose qua quando ho cominciato a scrivere canzoni, 2 o 3 stupidaggini, sicuramente il lavoro sarebbe stato tutto molto più facile. Però nell'arte in generale, ho notato nella musica, ma anche un po' nell'arte in generale, vale un po' sempre la regola della simmetria e della variazione. Una roba che uso a fare molto spesso. Provate a dirmi delle canzoni famose, qualsiasi. Yesterday, ok. Cosa avevi detto? Allora, ritornello. Questo è lo schema, viene rifatto di nuovo. Simmetria, variazione. Uguali ma con la variazione finale. Ditemene un'altra. Laura non c'è. Simmetria, variazione, poi di nuovo uguale, schema, poi lo special, di nuovo, è tutto uno schema. Infatti certe canzoni, quando le ascoltate la prima volta, se non vi piacciono ancora, è perché non avete ancora interiorizzato lo schema. E le parole alla fine sono semplicemente un vestito della canzone. E se devi comporre la canzone intera, parti prima dalla musica o prima dalle parole? Scuole di pensiero. Scuole di pensiero. Io faccio tutte e due le robe a seconda di quello che mi viene in mente prima. Perché, non so, prendendo ad esempio Mogol, aveva Battisti che gli arrivava a casa e faceva... e lui pensava e scriveva e penso a te, no? E altri come ad esempio, non so, posso ipotizzare De André, che hanno dei testi tipo tutti schematici, potrebbe fare tranquillamente prima il testo e poi la musica, no? E a me capita una roba o l'altra, può essere che mi metto sulla tastiera, non so, metto una nota a caso, così buttata a caso, e su questa roba qua cerco le parole. Oppure partiamo al contrario, prendiamo, perché tutte le parole hanno già una musica dentro. Se vi viene in mente una frase che leggete da qualche parte qui in giro, sul pacchetti in giro, ditemi una frase, quella che vedete da qualche parte. Aspetta, prendo un foglio, adesso prendo una roba terribile. Qualsiasi roba che trovate in giro. Adesso Flavio metterà fuori la roba più difficile del mondo. Io ho trovato. Vai. Hai trovato? 3 piccoli uccelli. Bene. Ok, Prima benissimo. frase che si è scritta qua. 3 piccoli uccelli, molto bene. No, queste sono canzoni, quindi non vado. Siamo sicuri che devo usare questa frase per un'ora e mezza? 3 little bird. Ma dove le trovi? Frasi amore, Ma c'è mio. scritto qua, è la prima canzone. Allora, un'altra, verso un'altra Ma canzone. sono canzoni Sì. quelle lì. Sì, Vabbè, ma sempre se guarda che è brutto. sono già musicate. Allora, musicate. e anche ste mulette senate. Vabbè, ma sono già musicate. Vabbè. Bisogna trovare parole non musicate. Let it be. Una Mi pare che festa, esisti. Parole non Vai. una musicate. festa che è tutto un programma. Vabbè, Oh, ecco. Una festa che è tutto un
Programma. Ok. Questo potrebbe essere un esempio chiaro, cioè devo fare una canzone dedicata al Maker Faire, vedo che uno degli slogan è una festa che è tutto un programma. Bisogna cercare dove si nasconde la musica in questa frase qua, tipo una festa che è tutto un programma, taradan, 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 una festa che è tutto un programma. Questa potrebbe essere una ritmica, quindi se noi prendiamo questa ritmica qua, una festa che è tutto un programma, possiamo fare una simmetria, taradan, taradan, taradan. A quel punto ci mettiamo una rima, la rima fa parte di quelle regole, ovvero puoi non metterla, puoi ignorarla, però se la metti automaticamente comincia a scorrere tutto meglio. In tutte le lingue, cioè in inglese, in italiano, in francese, qualsiasi lingua, ci sono sempre le rime, creano uno schema e fin da piccolo senti le filastrocche, c'è qualcosa di riconoscibile. Trovatemi una rima con programma, a caso, amma, com'è? Mamma, ok. Una festa con tutto il programma, quindi a quel punto faccio un ragionamento al contrario. Devo arrivare a mamma, una festa che è tutto un programma, mamma. Devo riempire mamma. Allora, questo sarebbe interessante, puoi mettere una festa che è tutto un programma e ci porto domani mia mamma. Una festa che è tutto programma e ci porto domani mia mamma. Una festa che è adesso proviamo a mettere un'altra rima. Com'è? Panna va bene. Non è proprio una rima, però va ci bene. assomiglia perché il suono della M e Suona- della N sono simili. Ci porto domani mia mamma che prepara una torta alla panna. Allora, attenzione, qua abbiamo messo 3 rime con schema uguale, quindi una festa che è tutto un programma e ci porto domani mia mamma che prepara una torta alla panna. 3, facciamo una variazione, tararà tararà tararà, quindi tronca, quindi la cambiamo, una parola con un accento finale che okay. Manierà, va bene, Diventa Triestindes. e so già Sì, perché se no non Flavio divorerà. Quindi fuori una festa che è tutto il programma e ci porto domani mia mamma che prepara una torta alla panna e so già Flavio divorerà. Accenti un poco pezzali, ma va bene lo stesso. Quindi abbiamo uno schema e adesso provo con una ditemi un accordo. Quindi una nota è maggiore o minore. Do maggiore. Allora, adesso so che do maggiore, quindi ci sono 3 note, do, mi e sol. Parto da una di queste. Una festa che è tutto un programma e ci porto domani mia mamma che prepara una torta alla panna e so già Flavio divorerà. Ok, già comincia a suonare. Adesso abbiamo il primo schema, possiamo farne un altro, seguendo anche qua 3 rime e una A con l'accento, quindi di nuovo uno schema. Allora, un'altra parola finale a caso, ditemene una a random proprio. Com'è? Feriera, eh? Pera. Proprio Dio era pera. Qui dobbiamo fare pera. Ok. E sempre qua, sempre al soggetto Flavio. Sì. E perché mi sono sempre abbinato robe di mangiare. Piace la torta alla pera. tutto torto Ok. praticamente. Esatto. Piace, vabbè, il biscotti alla pera. Vabbè. Piace il biscotto alla pera, allora, così come il biscotto alla pera. Poi, allora, una roba interessante, ma la faremo dopo, cambiare, invece di far rima baciata, cambiare la vocale, ma questo lo faremo fra un po'. Tiratemi fuori velocemente 2 rime con era. Sera, spera. Ok. Mi piace il biscotto alla pera. Poi mi ricorda l'enigmistica, la matematica, la musica, sono tutte affini. Prenderà un chilo entro stasera. E par ben, eh? Ma perché sempre mi sono soggetto a queste robe? Perlomeno lo crede e lo spera. Ma Vabbè? no, anche no. Spera addirittura. Spera. Tararà. Adesso tararà, tararà. Una rima con l'accento sulle A nel contesto del Flavio che ingrassa.
Per favore, non morirà. Ecco, grazie. Esploderà. 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 Grazie. So che esploderà, però Se va male, poi esploderà. Grazie, amici. Se va male, se va bene no, però, quindi siamo ottimisti. Allora, in questo caso abbiamo creato 2 parti con uno schema identico, quindi c'è simmetria tra la prima parte e la seconda parte, c'è simmetria tra le prime 3 frasi e c'è simmetria tra le ultime, la quarta e l'ottava. La musica di prima non me la Bernacca adesso. non me la ricordo perché me la sono inventata al volo, quindi cambiamo la musica, un'altra nota, maggiore o minore, tipo re minore, do diesis maggiore, quello che volete. Maggiore, ok, che nota? Do, re, mi, fa, sol, la, si, quella che vuoi. Do, re, mi maggiore. Una festa che è tutto un programma e ci porto domani mia mamma che prepara una torta alla panna e so già Flavio divorerà e gli piace il biscotto alla pera, prenderà 1 chilo entro stasera, perlomeno lo crede, lo spera, se va male poi esploderà. Ok, la canzone è orribile, però segue già uno schema che insomma è rilassante, ma forse è orribile. Io non sono contento. Forse è orribile il soggetto della canzone, la canzone in sé è Dai, ma bellissima. prendila con filosofia, insomma. Ma adesso che vuole il bridge e ritornello? Adesso faremo una roba un po' più avanzata. Cominciamo a fare lo stesso schema, ma intrecciando le rime e cambiando le vocali. Allora, passiamo nella strofa a una frase completamente diversa. Se leggete quella scatola, c'è scritto una frase strana su quella scatola di qualche tipo. Sono come Se gioca a scasella. scritto in tedesco, magari adesso. Com'è? Ideale per risotti. Perfetto. Ideale per risotti. Lo capisci, cereali per i sordi. Ideale per risotti. Che non so bene. Perché fa rumore. Ideale per... Perché fa 6 rumore con te mastica. Per i sordi, perché te mastica. Fa ancora Ok, più rumore. ideale per risotti. Ideale per i risotti. Allora, adesso qua faremo una roba, adesso qua la faremo intrecciata, quindi voi sapete come funzionano gli accenti, ci sono le parole tronche, sono quelle con l'accento finale, andrà, sarà, e poi ci sono quelle piane, cioè quelle, la maggior parte delle parole italiane con l'accento sulla penultima, quindi risotti sulla penultima. Adesso aggiungiamo una parola tronca, intanto, ideale per risotti, tananana. Una frase con, vai Flavio, tananana, ideale per risotti, tananana. Entro sera, così poi si sazierà. Ah, sempre te. Sempre mi. A sto punto, cioè, voglio avere un lieto fine dopo sta roba, scusa. Ma è un fine sazio, però. Si sazierà. Ideale per risotti, così poi si sazierà. Adesso abbiamo messo prima tutte le rime con amma, era. Adesso vi insegno un piccolo trucco per agevolare una canzone. Se usate la stessa sillaba avete una possibilità, quindi amma, era. Se cambiate quella sillaba ne avete 4 invece che 5 e invece che una, 4 invece che una, e la canzone di colpo si ammorbidisce. Quindi esempio, risotti, quindi otti, invece che mettere otti si può mettere atti, etti, itti e uti. Beh, etti. Diciamo, Ideale per risotti, così poi si sazierà. Metterà su 8 etti. 8 etti. E quindi a sto punto di nuovo con la tronca tananana. Un verbo che finisce con la con l'accento, che non sia morirà, appunto. Grazie. Esploderà, che abbiamo messo. Con gran felicità. Con gran felicità su 8 etti. Anche un tocco prima, no? Sprizzerà felicità. Esatto. Ok. Dai. Ideale per risotti, così poi si sazierà. Metterà su 8 etti, sprizzerà felicità. Ok. Quindi non si nota che non c'è la rima otti, no. ma comincia a scorrere un po'. Ok? Seguiamo ancora questo schema. Ideale per risotti, metterà su 8 etti, sprizzerà felicità. Mica tanta, Cioè non No, per adesso no, felicità. perché
Perché Sì, l'esempio ma non è forse pratico. mica tanta. Sì, ma forse mica tanto. Sì, ma forse mica tanta. No se mica un insempia. Ok. Grazie. Non se mica un insempia. Vediamo. Allora, adesso quindi abbiamo messo sì, ma forse mica tanta. Anta. Troviamo una rima che non sia una rima pesante con la A. Anta, quindi resta enta, inta, onta, unta. Vabbè. Ontas e coccolo. Ontas è bel. Sì. Non se mica un insempia. Predilige roba onta. Vabbè, dai, quasi abbastanza vero. Che- Poi- No. Che Ornellina. Frizzerà. Ornellina frizzerà. Guarda che bella canzone che viene fuori. Guarda che se la vostra Ma canzone. se la canzone dell'amore per tutto. questa. Che bello. Vabbè. Allora proviamo a musicare questi, eravamo rimasti in mi, no? Allora, visto che il ritornello era molto positivo, la strofa la facciamo un po' più intima. Certo. Quindi siamo sempre in mi, ma andiamo in do diesis minore. Ideale per risotti, così poi si sazierà. Metterà su 8 e ti sprizzerà felicità. Sì, ma forse mica tanta, non sei mica un'insempia. Predilige roba onta che Ornellina frizzerà. Una festa che è tutto in programma e ci porto domani mia mamma che prepara una torta alla panna e so già Flavio divorerà e gli piace il biscotto alla pera. Prendo un chilo dentro stasera, perlomeno lo crede, lo spera, se va male poi esploderà. E no, e dopo c'è anche panna. Ok, aggiungiamo questo qua è una proposta. Quando state scrivendo la canzone con qualcun altro, un'idea, arriva uno con la proposta, un'idea. quindi parte il coro panna. Bel. Tutti. Qua possiamo cantare tutti. Coro totale, panna, anche tutti. voi. Allora, aspetta, però ascoltiamo prima com'è l'idea musicale. Prova a cantarla così. Mettete suoni e mi canto. Panna, Devo fare uguale adesso, Quindi, beh, un'ottavetta sotto e anche 12. Panna, panna, Ancora. Ma perché panna? Perché mi piace, ma non la mangio mai perché mi ingrassa. Potrò almeno cantarla. Almeno dell'immaginazione. Allora. Ciao. Beh, però questo qua è un classico esempio. Allora, ti viene un'idea, tipo coro panna, bellissimo, però siccome non c'entra con il resto, ti trovi nella situazione di dover collegare le due robe, no? Vero. Quindi, sì, l'invenzione dello special, una invenzione che si chiama inventare i cantanti, qua non lo so esattamente cosa fare. Questo mi piace, ma non sapessi dove Non mettere. sapessi dove mettere. Parte quindi il brigio, il facciamo tutto. special, come vuole Quindi chiamarlo. dovremmo arrivare al concetto del panna, del coro panna. Ok. Come arriviamo da Cornellina Frizzerà andiamo a panna? Quale idea viene in mente? Ma detesto? Sì, ma che domandavo Sì, Lori. sì, sì. Sì. Bisogna passare Per arrivare dal salado, fritto alla panna c'è un attimo, quindi cioè bisogna sì. Femo che il fritto sia il secondo. Guarda che ha insomma, una quindi- proposta, aspetta. No, aspetta, no così. Quindi direttamente alternativa. Allora, vediamo se sta come concetto. Come se stessimo scrivendo la Divina Commedia. ok. Però anche, ecco, questo qua, adesso nel frattempo andiamo via in Triestino, non so se ve ne siete resi conto. Te avevo detto che dura poco. Comunque, anche nelle parodie e nelle, come si dice tecnicamente, nelle cazzate, comunque la coerenza sì, ha un sì, ruolo. sì, Certo. Perché anche questo qua è un trucco, per quando noi scriviamo le robe idiote, robe avevamo comunque delle robe maniacali che dovevamo seguire un pochettino delle regole. bisogna arrivarci quando uno ascolta una canzone, una roba divertente, una roba seria di qualsiasi tipo,
non devi distrarsi, perché nel momento in cui uno si distrae stai dicendo ma tipo zestona, ga canta mal, cosa c'entra sta parola, questa parola sta male, uno si è distratto per un attimo e non si è più dentro la canzone, quindi si perdi. E anche in una cazzata, se uno ha la premessa giusta arriva alla battuta portato così, è quasi impossibile che non funzioni, no? Quindi Cornellino frizzerà e andare direttamente a panna se è molto bello, ma se troviamo un collegamento Sarebbe ancora meglio, diciamo. Sì, quindi è il concetto molto meglio la panna se bel, ma potremmo anche un poco articolarlo. Beh, sì, potremmo immaginarsi delle entità sovrannaturali che in questo momento dal nulla le vuol cantare in coro panna panna, perché No, se non ho idea. Questo è molto più semplice, giustamente. Molto Non più- senso. Come non vi è venuto in mente? Mica un'idea. Vai. Dai. Me la dico? Vai. Mi è venuto in mente una roba fritta che ha la panna volendo. Esisti. Come guarnizione, se le palacinche con la guarnizione panna. vedi? Ok. È vero. Però mettiamo anche gli alieni, perché sennò... Sì, no, mettiamo entità... sì, è A questo vero. punto migliore ligato a questa cosa. A questo punto giunge Ok. Era bella questa roba degli alieni. Sì, sì, sì. dallo Però spazio più profondo. a questo punto giunge dallo spazio più Profondo. profondo. Un alieno. Deciditi. Friggitore. Sì. Grande esperto di quell'onto. Va bene? ok. Qua se una monada, però in realtà ondo e onto se due consonanti simili, come la B, la P, la N, la M, la D e la T. Sì. Puoi stare. In ogni caso la regola fondamentale è provare. certo. Il friggitore grande esperto di quell'onto. Quindi abbiamo un alieno che frizzi. Sì. A questo punto giunge dallo spazio più profondo un alieno friggitore grande esperto di quell'onto. Suona abbastanza bene. Suona guarda bene. Ok, siamo rimasti che sta preparando delle palacinche. Dobbiamo arrivare alle palacinche con la panna. Sei durissimo. Però, allora, secondo me, visto che panna su un momento di grande gioia, potesse essere che la panna precedentemente era finita. Quindi Sì. lui porta la panna e parte un coro. Cioè, No, se il coro... Panna! perché era finita la panna Eh, sulla certo. terra. Sì, No, la ma porta la panna da... E tutto questo per Flavio. Scusa. tra da l'altro. un altro La pianeta. ricicliamo per Capodanno. Ma sei un bel tocco questo. Tonto. La panna o la Sulla- canzone? L'alieno che porta la panna. Sulla terra era sparita da 2 secoli e anche più. Ah, andiamo già su un'altra strofa. Su un altro No, filo. a questo Sei sempre punto Bridget. giunge dallo spazio più profondo un alieno friggitore grande esperto di quell'onto. Sulla terra era sparita da 2 secoli e anche più. Finalmente la ritrova e un coro viene su, tipo, no? Sì, e un Fine- bel coro sale su. Sale su. E un gran coro sale su. Trova, finalmente la ritrovano e un gran coro sale su. Una bellissima canzone. Se le andate a depositare alla SIAE, guarda che Panna panna dopo, mi raccomando. proviamo un test. Qua siamo sul bridge, allora noi abbiamo arrivato a finire la strofa e qua arriviamo tipo, non so, aspetta che metto dei violini perché qua su un momento Ah, molto perché sei intenso. più di romantico. A questo punto giunge dallo spazio più profondo un alieno friggitore grande esperto di quell'onto. Sulla terra era sparita da 2 secoli e anche più. Finalmente la ritrovano e un gran coro sale su. Panna, 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 Dopo quasi. No, Hai sono ragione- musical. no, quasi. Hai ragione anche tu. Cosa voglio di più? Panna. Voglio Ok, avevo anche il finale, lo aggiungo. Lo aggiungo Con perché citazione Ma se è vera? Se è la tua questa? abbiamo una Rifata, compilation sui no? latticini. Quindi... Ah, sì, sì. Allora, hai ragione anche tu. Voi sapete qual è l'originale, vero? Anche tu
Diventi tipo karaoke in fuori. Cosa voglio di più? Panna. Ok. Pensa che canzone emozionante. Non ho capito come passiamo da Flavio Furian agli alieni. Però... Poi insomma, Una storiona. meno, Allora, tra l'altro, noi abbiamo cominciato col ritornello. Quindi, vabbè, fermo come nelle canzoni di discoteca. Si comincia con il ritornello, però dobbiamo ripeterlo anche dopo, no? Ok. Così abbiamo 2 ritornelli, che se va male poi esploderà. Ricordiamo questa parte in cui Flavio Furian esplode. Fa piacere, Carlo? Flavio Furian esplode. Incolla, ok. Quindi abbiamo, a questo punto, comincia con un ritornello come nelle migliori canzoni di discoteca. Parti una strofa che parla dei risotti e Ornella che frizzi. Se torna al ritornello a quel punto, per ribadirlo un poco, perciò che entri nello spirito, se va a uno special, ovvero quella parte un po' diversa, più intima, un coro panna, proprio come se non ci fosse un domani da stadio, e piccola citazione De Battisti, hai ragione anche tu, cosa voglio di più? Panna. Ok. E la finimo là. Oh, va bene? dai. Se voi aspettavi una roba seria, che avevi sbagliato chiaramente, ma vi sarei accorti dopo 5 minuti. È bellissimo. Dai. La verità ti fa male. Allora, dramma di chi scrive canzoni, che se tante canzoni già scritte. Esisti tutte. Quindi quando scrivete una canzone che la fai sentire a tutti i vostri amici e uno di solito comincia una questa mi ricorda qualcosa. sì. Cosa mi ricorda? Cosa mi ricorda? Questo quasi il grande dramma, ma vabbè così. Questa mi ricorda in particolare grande festa alla corte di Francia, per Sì, quella no? un po'. Vabbè. Ok. Vado. Una festa che è tutto un programma e ci porto domani mia mamma che prepara una torta alla panna e so già. Allora, qua tanto abbiamo un problema. Su una torta alla panna che abbiamo deciso che non la è. Questo è quasi problemi veri, quindi non può essere una torta alla panna. Esatto. Non può La essere. panna era finita. Questo distruggi la coerenza del finale, dobbiamo modificare. Ok? Ci porto domani che prepara. È impossibile. Com'è? Con calma. Forse sta. Oppure una torta ma panna. Provo. Ok. Non la sé. Flavio, infatti, sta male. Ecco. Allora, perché anche qua abbiamo mal e a. Insomma, comunque è un accento sul mal. Dove si sta? Una festa. Proviamo. Una festa che è tutto un programma e ci porto domani mia mamma che prepara una torta, ma panna non la sa. Flavio infatti sta male e gli piace il biscotto alla pera. Prenderà 1 chilo entro stasera, perlomeno lo crede, lo spera. Se va male poi esploderà, ideale per risotti, così poi si sazierà. Metterà su 8 e ti sprizzerà felicità. Sì, ma forse mica tanta, non sei mica un'insempia. Predilige roba onta che Ornellina frizzerà. Una festa che è tutto il programma e ci porto domani mia mamma che prepara una torta alla panna. Ah no, guarda come prima. Pierdo sta male e gli piace il biscotto alla pera. Prenderà 1 chilo entro stasera, perlomeno lo crede, lo spera. Se va male poi esploderà. A questo punto giunge dallo spazio più profondo un alieno friggitore, grande esperto di quell'onto. Sulla terra era sparita da 2 secoli anche più. Finalmente la ritrovano e un gran coro sale su. Panna, panna. Hai ragione anche tu. Molto intimo qua. Cosa voglio di più? Hai ragione tu. Panna.
Voglio Esempio. Massimo! Wow! Però vabbè, Dai, bellissima! in maniera scherzosa, però lo schema è questo. Secondo in me realtà. aveva delle incoerenze, però. ok. Aveva un po' delle incoerenze. A questo punto, una volta fatta questa, bisogna ribaltare tutto e rifar da zero, praticamente, più o meno questo. Quindi grazie per essere stati qua con noi, a seguire Per tutta aver questa cantato con noi. idiozia, certo. improvvisazione. Oh, sta arrivando Carlo con una Sta mano arrivando gigante Carlo. perché Ti darà una manata. Gavemo. Cosa fare? La ola, ok. Allora, sempre su questa ondata qua, prima che... Boh, se che stacca il testo, ma vabbè, non fa niente. Sì, non c'è problemi, perché ero un poco in picca. E prima in baretto ho fatto la canzone, ma adesso non me la ricordo perché ho in testa panna. Sarebbe la canzone inno dell'anno, insomma, la canzone. Cioè, te vuoi chiamarla inno o te vuoi chiamarla in un altro modo? Ma indifferente. Carlo le chiama inno, ma aspetta che voi che avete troppa furia, a me non me la ricordo più. Voi raccontate le robe che mi la provo intanto. Flavio, con una delle tue belle barzellette. Io intanto comincio a dare le comunicazioni. Era bella, Con il canto dell'inno della Maker Faire finale si chiude la Maker Faire, quindi poi gentilmente vi inviterò tutti a lasciare il villaggio, perché se lasciamo aperte le cose poi tutti continuano a chiedere ai maker e smontiamo stanotte a mezzanotte. Noi dobbiamo chiudere rapidamente, quindi con l'inno finisce tutto e io girerò veramente gentilmente invitando tutti a uscire e a lasciarci smontare il villaggio, perché dobbiamo rimettere Piazza Unità pulita e lucida entro stasera. Al canto dell'inno del nostro grande maestro Maxino ci sarà una coreografia. Anche la coreografia? Sì, di tutti, coreografia inventata sul momento, là, cioè là. non ci siamo preparati su niente, di tutti i volontari che hanno contribuito, tutti no, qualcuno è in giro a sistemare cose, a tenere aperti posti, eccetera. Ma diciamo di una rappresentanza dello staff dei volontari, io chiamerei anche una rappresentanza del comune come organizzatori. Cosa? No. Tu stai in fondo e fai il palo. Dategli una mano. Vai ragazzi, venite. Intanto che Maxino prepara gli accordi, facciamo 1, 2, 3 file qui. Pare ci sia. È casino, dopo quell'altra canzone parto... dopo canta lui. Va bene? Ma vi ripasso il microfono. Ok, poi si parte con una coreografia praticamente. Vedevo dire che praticamente il ritmo è quasi tipo Alligalli, quindi... Ok, vabbè, quindi bisogna anticipare il titolo della canzone, ok? Il titolo della canzone è, non so se mi ricordate qual è il numero della Maker Faire? 9, quindi la canzone si chiama Nona Maker Faire, vabbè? So che avete paura. Sono mesi che mi dicono che in Piazza Unità una festa dell'ingegno ci sarà. E non è una novità e di sicuro non la prima. Quante volte l'hanno fatta già la nona. E mi dicono che ci saranno le invenzioni, i talk con i romani e LED sulle chitarre rock. E non è una novità e di sicuro non la prima. Quante volte l'hanno fatta già la nona. Ma visto che qui insistono, la nona, questa idea ben pensarci sembra buona. E allora porto nonna al Maker Faire, porto mia nonna al Maker Faire. E quando porto nonna al Maker Faire.
vuole prendere uno stand, far la maker ma di crepe, una fila di 1 chilometro ora c'è. Un vestito e Boba Fett, nega Ciolt 23, un le lancia con un razzo, ma perché? Go portato non al Maker Fair. Gli ukulele sono fermi, si è bloccato anche il camp show, perché nonna spara crepe, ne fa 1 milione. Dall'Antartide le chiedono, le manderemo su, gli orologi di Leonardo non va più. Ma visto che qui insistono, la nonna, quest'idea ben pensarci sembra buona. E allora porto nonna al Maker Fair, porto mia nonna al Maker Fair, e quando porto nonna al Maker Fair. Una torta di 1 quintale per un muri del steampunk, forse 1 chilo e 2 di burro, poi basta. Nonna non si arrende qui e persevera così, la crostata dei mirtilli in 8 bit. Nonna al Maker Fair, porto mia nonna al Maker Fair, felice espone palatine, nonna al Maker Fair. E ingrassiamo, mamma mia, rotolando andiamo via, dimagrir con nonna in giro se utopia. Lancio una promessa mia, sia davvero quel che sia, ma nel 2023 porto mia zia. Non chi è? Grazie a tutti per essere stati qua con noi in questi 2 giorni meravigliosi. Quindi Grazie. il tempo si andà bene tutto, quindi un sacco di partecipanti. Avete già un numero di partecipanti ipotetico? Quanti era? Tanti. Miliardi. Secondo la questura 7. 2.800.000 visitatori. Benissimo loro. Quindi potevo dare i grandi numeri. Grazie a tutti, grazie anche a Maxino, grazie a Flavio, grazie a Ornella, grazie a Marco, grazie a Elisa, in un ordine random. Grazie a Massimo che ci ha fatto le foto, grazie a Massimo al mixer, grazie a Antonio che ci ha fatto gli streaming, grazie a Enrique lì che è l'organizzatore principale di questo evento. Grazie. Non possiamo non ringraziare Lorenzo e a nome di Lorenzo diciamo, tutto il comune di Trieste che ci ha dato un grande supporto. E cosa dire? Toccherà la decima alla decima e via. Grazie a tutti. Io rinnovo ancora l'invito. È stata una bellissima festa. Ora gentilmente dobbiamo sgomberare. Grazie. Grazie Carlo. Grazie. Fuori